Alexandria. Un ponte verso la conoscenza, le storie e l'immaginazione. Una biblioteca digitale senza limiti, sempre aperta, sempre in crescita. Iscriviti, metti mi piace e unisciti a questo viaggio di scoperta. Capitolo 1. Il piano di Atena. La famosa città di Troia era caduta. Dopo un assedio durato 10 anni, le forze unite dei Greci la saccheggiarono e la incendiarono. I principi, avendo soddisfatto la loro sete di vendetta, desideravano tornare a casa. Salparono con le loro navi e i loro compagni. Alcuni tornarono sani e salvi, mentre altri furono sballottati dai mari in tempesta, vagando per anni senza mai raggiungere la loro patria. Agamennone, il più valoroso tra gli eroi sopravvissuti, ebbe una sorte ancora peggiore. Colmo di gioia, contemplò ancora una volta la casa dei suoi antenati e ringraziò gli dei per il suo ritorno. Corse con impazienza tra le braccia dell'amata moglie, Clitennestra, ignaro del fatto che lei lo avesse tradito e avesse sposato un altro uomo durante la sua assenza. Lo accolse con finto affetto e gli offrì una bevanda rinfrescante. Egli si spogliò, bevve a lungo dal calice familiare e si distese sui morbidi cuscini. Ma mentre dormiva, l'amante della moglie lo assalì improvvisamente con una spada e lo uccise. La storia della nobile Penelope, la bellissima moglie di Odisseo, fu molto diversa. Odisseo, re di Itaca, un'isola a largo della costa occidentale della Grecia, era stato trascinato nella guerra contro Troia. Da quando era partito, molti giovani principi di Itaca e delle isole vicine avevano cercato di conquistarla, sperando di sposarla. Era giovane e bella e possedeva grandi ricchezze in pecore, bovini, capre e suini. Chiunque l'avesse sposata non solo avrebbe ottenuto la sua fortuna, ma avrebbe anche preso il posto di Odisseo come sovrano dell'isola. Desiderosi di ottenere questo potere, i pretendenti cercarono di convincerla a tornare nella casa paterna come vedova, affinché potessero chiederla formalmente in sposa, secondo l'usanza. Sostenevano che Odisseo non sarebbe mai tornato, ma la devota moglie non poteva rinunciare così facilmente al suo amato marito. Credeva nel suo ritorno. Sebbene piangesse notte e giorno per la paura e la nostalgia, la speranza le dava forza. Gli anni passarono e la guerra si trascinò a lungo. Finalmente giunse a Itaca la notizia che Troia era caduta e che i guerrieri stavano tornando a casa. Il cuore di Penelope si riempì di nuova speranza. Ma passarono altri anni e nessuna nave riportò il suo sposo. Penelope interrogava ogni forestiero che giungeva a Itaca, chiedendo notizie di Odisseo. I suoi compagni erano tornati da tempo, Nestore a Pilo, Menelao a Sparta. Eppure nessuno sapeva cosa fosse accaduto a Odisseo, né se fosse ancora in vita. Per altri 9 anni Penelope sopportò il suo dolore. Erano trascorsi 19 anni dall'ultima volta che aveva visto suo marito. Lui l'aveva lasciata con un bambino, ormai diventato un giovane affascinante. Telemaco era la sua unica consolazione, ma era troppo giovane e impotente per opporsi agli arroganti pretendenti. Col tempo i pretendenti divennero più aggressivi e elaborarono un crudele piano per costringere Penelope al matrimonio. Si allearono con più di 100 principi delle isole vicine e ogni mattina si riunivano nel palazzo di Odisseo. Lì banchettavano con le sue mandrie, bevevano il suo vino e consumavano le sue riserve. Il loro piano era semplice. Se avessero sperperato abbastanza delle ricchezze di Odisseo, Telemaco sarebbe stato costretto a scacciare sua madre, lasciandole come unica scelta quella di sposarsi. Da quel momento, le grandi sale del palazzo di Odisseo furono riempite dal mattino alla sera da questi ospiti indesiderati. Ordinavano ai servi del re di obbedire loro, prendevano ciò che volevano e schernivano la casa con risate fragorose. Le mandrie si ridussero, il grano e il vino scarseggiarono e nessuno poteva fermarli. Penelope sedeva nella sua camera superiore, al telaio, e piangeva. Ogni volta che Telemaco appariva tra i pretendenti, lo deridevano. Un dio aveva portato questa sciagura sulla casa di Odisseo. Poseidone, signore del mare, era furioso con lui e cercava vendetta.
Lo spinse attraverso gli immensi oceani, da settentrione a meridione, da oriente a occidente. Distrusse le sue navi, uccise i suoi compagni e lo costrinse ad attraversare vortici insidiosi e terre straniere. Ora, mentre i suoi nemici divoravano le sue ricchezze in patria, Odisseo rimaneva prigioniero su un'isola lontana, lontano da Itaca. L'isola era governata da Calipso, una figlia degli dei. Ella desiderava farlo suo sposo, ma Odisseo desiderava solo tornare alla sua patria, alla sua sposa e a suo figlio. Ogni giorno sedeva sulla riva, guardando le onde con dolore. Non desiderava altro che vedere il fumo alzarsi dal proprio focolare prima di morire. Gli dei dell'Alto Olimpo ne furono commossi, soprattutto Atena, l'amica fedele di Odisseo. Un giorno, mentre si radunavano nelle loro vaste sale e Poseidone era lontano tra gli Etiopi, Atena colse l'occasione per raccontare a padre Zeus le sofferenze di Odisseo e Penelope. Il re degli dei si riempì di compassione e acconsentì alla richiesta di Atena. Lei sarebbe andata da Telemaco sotto mentite spoglie per dargli coraggio, mentre Hermes sarebbe andato all'isola di Ogygia per ordinare a Calipso di liberare immediatamente il suo prigioniero. Atena si preparò rapidamente per il viaggio. Si allacciò ai piedi i suoi sandali dorati, prese la potente lancia in mano e discese come il vento verso Itaca. Apparve davanti alla grande porta di Telemaco sotto le sembianze di Mentore, il re dei Tafì. Lì fu stupita nel vedere gli sfrenati pretendenti banchettare, bere, giocare e urlare. I servi di Telemaco li servivano tagliando la carne, lavando i tavoli e mescolando il vino con l'acqua, secondo l'antico costume. Tra loro sedeva Telemaco, senza prendere parte alla baldoria, oppresso dalla tristezza. Alzandosi con determinazione, si fece avanti per accogliere lo straniero alla porta, stringendogli fermamente la mano e prendendo in carico la sua lancia. Con ospitalità esperta, condusse l'illustre ospite nella casa, scegliendo deliberatamente un posto lontano dai turbolenti pretendenti per assicurargli un pasto tranquillo. L'ospite fu fatto sedere su una pedana con uno sgabello sotto i piedi. Telemaco si sedette accanto a lui e a un cenno, un servo portò un'anfora d'oro e un bacile d'argento per lavare loro le mani, poi mise davanti a loro una tavola lucida. L'ancella servì pane e carne, mentre un servo robusto versò il vino. Solo dopo che l'ospite ebbe mangiato e bevuto, Telemaco chiese il suo nome e il motivo della sua visita. Atena rispose nei panni di Mentore. «Io sono Mentore, figlio di Alcimo e sovrano dei Tafii. Sono in viaggio verso Temesa e la mia nave è ancorata nella baia. Poiché Odisseo ed io siamo vecchi amici, ho voluto farti visita prima di riprendere il cammino». Telemaco allora condivise i suoi tormenti con l'ospite. La dea ascoltò attentamente, come se non conoscesse già la storia. Gli consigliò di mostrarsi forte in pubblico, di ordinare audacemente ai pretendenti di andarsene e, soprattutto, di viaggiare fino a Sparta e Pilo. Lì i grandi eroi Nestore e Menelao, che avevano combattuto accanto a Odisseo a Troia, avrebbero potuto avere notizie di lui. Mentore aggiunse: «Un'ispirazione divina mi dice che egli non è morto. Sebbene sia lontano, naufragato e prigioniero, lo rivedrai se seguirai il mio consiglio». Telemaco cominciò ad ammirare e a fidarsi del vecchio amico di suo padre. Seguendo l'antica usanza dell'ospitalità, gli offrì un dono da Dio. Tuttavia, l'ospite rifiutò, dicendo di essere di fretta, ma promise di accettarlo al suo ritorno. Poi, all'improvviso, svanì come un uccello. Per la prima volta, Telemaco sospettò di essere stato visitato da un essere divino. Rifletté su tutte le parole dello straniero e decise di seguire il consiglio ricevuto. Immediatamente parlò apertamente contro il comportamento dei pretendenti. Essi rimasero sorpresi nel vederlo così audace, non avendo mai assistito a un tale coraggio da parte sua. Tuttavia, Antinoo ed Eurimaco, i più arroganti tra loro, lo derisero, e presto anche gli altri si unirono alle loro risate. Trascorsero la serata cantando e danzando, poi si dispersero nelle loro case quando calò la notte. Anche Telemaco si ritirò nella sua camera da letto, accompagnato dalla sua fedele e anziana nutrice, Euriclea, che portava una torcia ardente davanti a lui.
Si tolse il morbido mantello e lo gettò a lei. La donna lo piegò con cura e lo appese al gancio di legno accanto al suo letto. Poi Telemaco si distese e si avvolse in coperte di lana. L'anziana nutrice si ritirò, chiudendo le porte dietro di sé. Non appena giunse il mattino, Telemaco balzò dal letto, si vestì, allacciò i sandali e si cinse la spada. Così preparato, il giovane dignitoso uscì di casa. Mandò gli araldi a convocare il popolo e quando la folla si radunò, camminò tra loro con la lancia in mano, accompagnato da 2 cani veloci. Con grande stupore di tutti, Telemaco si fece avanti. Fece cenno agli araldi di porgergli lo scettro in segno che desiderava parlare e iniziò. «Popolo di Itaca, vi parlo perché degli intrusi hanno invaso la mia casa. Mio padre è scomparso, forse morto. Questi uomini, che fingono di corteggiare mia madre, non sono altro che parassiti. Mangiano il nostro cibo, bevono il nostro vino e sperperano le nostre ricchezze. Presto mi lasceranno senza nulla. Ho bisogno di qualcuno che abbia la forza di mio padre per scacciarli. Vi chiedo di aiutarmi a fermare questa ingiustizia. Pensate al vostro onore e ricordate che gli dèi vi osservano. Mio padre non ha mai fatto torto a nessuno di voi. Non ho già perso abbastanza, senza perdere anche tutto il resto?» A queste parole le lacrime lo sopraffecero ed egli gettò lo scettro a terra. L'assemblea fu colma di pietà e compassione. Tutti rimasero in silenzio, tranne il più arrogante dei pretendenti, Antinoo, che rispose con insolenza. «Parli con audacia, Telemaco, ma pensi davvero di poterci far apparire colpevoli agli occhi del popolo? Chi è veramente responsabile delle tue sofferenze, se non tu stesso? Perché non hai mandato via tua madre? Perché lei non se ne va di sua volontà? Per più di 3 anni ci ha ingannati e ci ha fatti aspettare con i suoi sotterfugi. Non ha forse detto: non affrettate le nozze finché non avrò terminato di tessere il sudario per il mio vecchio suocero Laerte, affinché le donne non mi biasimino se il vecchio, un tempo tanto ricco, viene portato via senza degni abiti funebri? E cosa ha fatto la scaltra donna? Tesseva di giorno, ma di notte scioglieva i fili affinché il lavoro non fosse mai completato. Alla fine una delle sue serve ci ha rivelato la verità. L'abbiamo costretta a finire il sudario e ora pretendiamo che mantenga la sua parola. Devi ordinare che torni alla casa di suo padre e che sposi chiunque lei scelga o chiunque suo padre selezioni per lei. Se lo farai, non ti disturberemo oltre, ma fino a quando non prenderà una decisione, non ce ne andremo. Deve scegliere uno sposo tra gli Achei». Telemaco respinse questa richiesta con giusta indignazione. Ancora una volta supplicò i pretendenti di lasciare la sua casa e li avvertì dell'ira degli dèi, ma essi risero di lui deridendolo, insieme a coloro che lo sostenevano. Allora propose una nuova soluzione. Avrebbe fatto preparare una nave per salpare verso Pilo e Sparta alla ricerca di suo padre. Se dopo 1 anno non avesse avuto sue notizie, promise che sua madre avrebbe sposato chiunque desiderasse. I pretendenti derisero questa idea e l'assemblea si sciolse. Sconfortato, Telemaco si allontanò fino alla riva del mare, immerse le mani nelle acque oscure e pregò la dea che gli era apparsa il giorno prima. Mentre stava lì, solo, vide avvicinarsi Mentore, il vecchio amico di suo padre. Mentore era stato tra la gente e aveva ascoltato con rabbia le parole insolenti dei pretendenti. Aveva persino tentato di difendere Telemaco, ma le loro grida beffarde avevano coperto la sua voce. Ora era tornato, e Telemaco credette che fosse venuto per aiutarlo a mettere in atto il suo piano. Tuttavia non era davvero Mentore, era Atena sotto mentite spoglie. Ella lo incoraggiò, lo esortò a non rimandare il viaggio e si offrì persino di procurargli una nave e un equipaggio. Telemaco tornò subito a casa, confidò il suo piano alla sua anziana nutrice Euriclea e le ordinò di preparare vino nelle anfore, farina nei sacchi e tutto ciò che fosse necessario per il viaggio. La buona vecchia pianse amaramente nel vedere il giovane delicato prepararsi per un viaggio tanto lungo e pericoloso. Lo supplicò più volte di rinunciare all'idea e di attendere il ritorno del padre. Ma Telemaco rimase fermo nella sua decisione. Alla fine,
La nutrice non poté fare altro che promettere di mantenere il segreto sulla sua partenza. Nemmeno sua madre lo avrebbe saputo fino a quando non si fosse accorta della sua assenza. Sotto le sembianze di Mentore, Atena trovò una nave e un equipaggio prima del calar della sera. Dopo che i pretendenti andarono a dormire e l'intera casa sprofondò nel silenzio, ella condusse Telemaco fuori in gran segreto. L'equipaggio caricò le provviste sulla nave, issò l'albero e lo fissò con le corde. Una volta che i rematori presero posto, spinsero l'imbarcazione lontano dalla riva. Atena si sedette accanto a Telemaco, mentre i remi fendettero l'acqua. Sopra di loro, le stelle punteggiavano il cielo notturno, gettando una luce fioca sulle onde, mentre la nave avanzava silenziosa. Ciao! Se ti è piaciuto il nostro audiolibro, non dimenticare di iscriverti al canale. Ho bisogno del tuo supporto per portarti altri audiolibri. Grazie in anticipo per il tuo sostegno. Capitolo 2. Il viaggio di Telemaco. All'alba, i viaggiatori videro Pilo davanti a loro, una piccola città sulla costa occidentale del Peloponneso, oggi conosciuta come la penisola di Morea. Era la patria del saggio e anziano Nestore, che governava il suo popolo come un padre tra i suoi figli. Aveva molti discendenti e la gente rispettava la sua saggezza e lo amava per la sua gentilezza. I suoi racconti sulle avventure passate affascinavano i giovani, che ascoltavano con entusiasmo le sue parole. Quella mattina, mentre Telemaco e i suoi compagni si avvicinavano a Pilo, Nestore aveva riunito il suo popolo sulla riva del mare per un grande sacrificio in onore di Poseidone. Migliaia di celebranti stavano in 9 gruppi, ciascuno composto da 500 uomini, creando una scena maestosa. Ogni gruppo offriva 9 tori in sacrificio. Le vittime bruciavano sugli altari, mentre il popolo banchettava con la carne restante. Atena e il giovane Telemaco sbarcarono, lasciando la nave sotto la custodia dei rematori, e si avvicinarono all'assemblea. La dea, sotto le sembianze di Mentor, incoraggiò il titubante Telemaco ad avvicinarsi all'anziano con sicurezza e lo istruì su come comportarsi e parlare. Non appena il popolo di Pilo li vide, un gruppo di giovani uomini si affrettò a dar loro il benvenuto, porgendo le mani in segno di amicizia, come era usanza nell'antica ospitalità. Pisistrato, il più giovane dei figli di Nestore, fu il più sollecito nell'accoglierli. Prese per mano entrambi gli stranieri e li condusse a sedere su morbide pelli di pecora accanto a suo padre e a suo fratello Trasimede. Poi offrì loro carne e vino per ristorarsi. Pisistrato riempì un calice d'oro, ne prese un sorso in onore di Atena e disse: «Stimato ospite, ti invito a unirti a noi in questo sacrificio gioioso che offriamo a Poseidone, signore del mare. Versa questa libagione in onore del possente Dio e prega per il nostro benessere. Nessun uomo può vivere senza il favore degli dèi. Dopo aver fatto la tua offerta e bevuto, passa il calice al tuo compagno, affinché anch'egli possa pregare per noi. Poiché sei il più anziano, ti ho offerto per primo questa coppa». Atena fu compiaciuta dalle parole rispettose e premurose. Prese la coppa, versò alcune gocce di vino sulla terra e pregò: «Ascoltami, Poseidone, benedici ogni impresa che intraprendiamo. Concedi onore a Nestore e ai suoi figli e ricompensa il popolo di Pilo per il sacro sacrificio che oggi ti offrono e guidaci verso il successo nella missione che ci ha condotti fin qui». Mentre pregava, si assicurava segretamente che i suoi desideri fossero esauditi. Poi Telemaco ricevette la coppa dalle sue mani, bevve e offrì anch'egli un sacrificio e una preghiera per il popolo che celebrava il rito. Solo dopo che gli ospiti ebbero mangiato, il saggio Nestore ritenne opportuno chiedere i loro nomi e il motivo della loro visita. Telemaco spiegò la loro missione e supplicò il vecchio di raccontargli tutto ciò che sapeva sul nobile padre. Lo implorò di non nascondere nulla, per quanto terribile fosse la verità, poiché aveva bisogno di conoscere il destino di suo padre. Nestore, con la loquacità della vecchiaia, iniziò a raccontare le storie degli eroi e del suo stesso ritorno da Troia. Ma Telemaco non trovò conforto in quei racconti.
poiché Nestore non sapeva nulla di più sulla sorte di Odisseo di quanto non sapesse lui stesso. Il vecchio gli consigliò di recarsi a Sparta da Menelao. Tra tutti i guerrieri tornati, Menelao era stato l'ultimo a rientrare in patria e vi era giunto solo di recente. Sicuramente avrebbe avuto notizie di Odisseo. Mentore approvò questa idea e il viaggio verso Sparta fu deciso. Nel frattempo era calata la notte e la dea ricordò a Telemaco che era ora di partire. I figli di Nestore riempirono nuovamente le coppe e fecero le offerte rituali a Poseidone e agli dei immortali. Poi Mentore e Telemaco si alzarono e si prepararono a tornare alla nave. Quando li vide pronti a partire, Nestore disse che gli dei non lo permettano. I miei ospiti dovrebbero trascorrere il giorno con me e poi andare a dormire su una nave umida e angusta, come se fossi un povero uomo senza mantelli o calde coperte nella mia casa. No, amici miei, ho abbondanza di morbidi cuscini e vesti preziose, e il figlio del mio vecchio amico Odisseo non partirà in questo modo finché sarò in vita. E anche quando sarò morto, i miei figli onoreranno sempre gli stranieri che entreranno nella mia dimora. Mentore rispose: hai parlato bene. Telemaco deve accettare la tua ospitalità. Che vada con te e resti nel tuo palazzo. Ma io devo affrettarmi verso la riva per passare la notte con i giovani marinai e assicurarmi del loro benessere. All'alba devo recarmi dai coraggiosi Cauconi per saldare un antico debito. Nel frattempo manda Telemaco a Sparta con i tuoi figli e fornisci loro un carro e cavalli veloci per il viaggio. Detto questo, Mentore si voltò e, trasformandosi in un'aquila, si librò nel cielo. Tutti rimasero stupiti, ma Nestore riconobbe immediatamente la dea, poiché sapeva quanto spesso aveva aiutato Odisseo in passato. Nestore esclamò: fatti coraggio, perché vedi che gli dei sono con te. E tu, divina Atena, abbi misericordia di noi e concedici onore e gloria. Guarda, ti prometto di offrirti ogni anno un toro, dalla fronte ampia e senza macchia, che non sia mai stato aggiogato. La gente si disperse e Nestore tornò a casa con i suoi figli e l'ospite. Al loro arrivo, il vino fu nuovamente versato e bevuto. Pisistrato poi condusse Telemaco a un letto accanto al proprio, nella grande sala con colonne. Gli altri figli, essendo sposati, avevano le loro stanze all'interno della casa. All'alba, Nestore e i suoi figli si alzarono e si riunirono sulle sedute di pietra davanti alla porta per discutere il viaggio pianificato. Nestore mandò alcuni dei suoi figli a preparare l'offerta che aveva promesso ad Atena. Uno andò alla nave per portare tutti i rematori di Telemaco, tranne 2. Un altro fu inviato a chiamare un orafo per dorare le corna del toro sacrificale. Un terzo fu incaricato di avvisare il pastore affinché trovasse e portasse un animale adatto. E un quarto fu mandato a informare le ancelle affinché preparassero un banchetto. Dopo poco giunse l'orafo, seguito dai rematori, e presto il pastore condusse l'animale scelto per il sacrificio. Quando l'orafo ebbe terminato di dorare le corna del toro, 2 figli di Nestore guidarono l'animale all'interno del cerchio sacro. Nestore si asperse con acqua lustrale, tagliò una ciocca di pelo dall'animale e la gettò sull'altare ardente, offrendo una preghiera, mentre spargeva a terra l'orzo consacrato. Allora il possente Trasimede avanzò e vibrò un colpo potente, con un'ascia affilata, recidendo i tendini del collo del toro. L'animale cadde al suolo, tramortito. Perseo raccolse il sangue sgorgante in un vaso, mentre Pisistrato completava il sacrificio. Gli altri si riunirono per tagliare la carne, staccarono le cosce, le avvolsero in strisce di grasso e le posero sul fuoco dell'altare, affinché il fumo profumato salisse fino alla dea. Versarono vino sull'offerta e arrostirono i restanti pezzi, girandoli sugli spiedi. Altri giovani tagliarono con cura il resto della carne e la prepararono per il banchetto. Quando tutto fu pronto, Telemaco apparve tra i presenti, splendente come un dio. Si era bagnato, cosparso d'olio profumato e avvolto in un manto raffinato. Gli ospiti si sedettero in cerchio per godersi il ricco banchetto e, quando ebbero mangiato a sazietà, Nestore ricordò ai suoi figli che era ora di partire. Rapidamente attaccarono 2 cavalli a un carro, mentre un servo caricava pane, vino e carne per il viaggio.
Telemaco prese posto e Pisistrato si sedette accanto a lui, impugnando le redini e la frusta. Viaggiarono rapidamente per l'intero giorno e al calare della sera giunsero a Fere, la dimora del generoso Diocle, che li accolse con ospitalità. Il secondo giorno raggiunsero il castello di Menelao a Lacedemone, riconoscendo le sue terre dai vasti campi di grano. Pisistrato fermò i cavalli scalpitanti davanti alla porta del palazzo e i due viaggiatori scesero rapidamente dal carro. All'interno si udivano i suoni della festa. La voce di un cantore si mescolava alle dolci note di uno strumento a corde e, attraverso il portone aperto, si scorgeva una folla di invitati. Al centro, due danzatori si muovevano in armonia con la musica. Era un giorno speciale nel palazzo di Menelao. Egli celebrava le nozze di due dei suoi figli. Il banchetto era così animato e rumoroso che nessuno aveva udito il suono del carro che arrivava. Per caso, un servo vide i due stranieri alla porta e disse: «Due giovani di nobile aspetto attendono all'ingresso. Devo slegare i loro cavalli o dir loro di cercare riparo altrove». Menelao rispose: «Cosa? Come puoi fare una domanda tanto sciocca? Non siamo forse stati accolti con gentilezza in terre straniere e colmati di doni? Va subito, prenditi cura dei loro cavalli e conducili all'interno affinché si uniscano al banchetto». Il servo obbedì e Telemaco e Pisistrato furono condotti nella grande sala. Rimasero stupefatti dallo splendore del palazzo, poiché Menelao era tornato dai suoi viaggi con immense ricchezze. Le ancelle li accompagnarono ai bagni e dopo essersi unti con oli profumati, si vestirono con tuniche raffinate e mantelli preziosi. Poi furono fatti sedere su alti seggi accanto al loro ospite. Subito i servi portarono tavolini e cibo. Uno versò acqua da un'anfora d'oro in un bacile d'argento affinché potessero lavarsi le mani, mentre un altro servì vino, carne e pane. Menelao disse: «Ora mangiate e bevete con noi. Solo dopo mi direte chi siete, poiché vedo che non siete uomini comuni». Detto ciò, pose davanti a loro una porzione prelibata di arrosto, la sua parte più pregiata, e i giovani la trovarono deliziosa. Menelao li osservava attentamente. Notò il loro stupore davanti alla magnificenza della sala e ai tesori che li circondavano. Si scambiavano sguardi meravigliati, indicandosi a vicenda gli oggetti preziosi. Questo lo spinse a parlare dei suoi viaggi, dei pericoli affrontati negli 8 anni successivi alla guerra di Troia e dei popoli incontrati che gli avevano donato quei tesori. Mentre parlava, ricordava spesso le sofferenze della guerra. Quando menzionò l'ignobile assassinio di suo fratello Agamennone, gli occhi gli si riempirono di lacrime. Menelao continuò: «Ma sopporterei tutto questo con pazienza, se solo avessi potuto tenere con me il mio più caro amico, il nobile Odisseo. Egli mi era più caro di tutti gli altri. Condividevamo gioie e dolori. Se solo sapessi che è salvo e potessi averlo accanto a me, gli donerei una città affinché potessimo vivere fianco a fianco e parlarci ogni giorno fino a che la morte non ci separasse. Ma solo gli dèi sanno se egli è vivo o morto. Forse, proprio in questo momento, il suo anziano padre, la sua fedele sposa e suo figlio Telemaco lo piangono come se fosse perduto per sempre». Telemaco nascose le lacrime dietro il mantello. Menelao lo notò e rimase incerto se interrogarlo o lasciarlo sfogare in silenzio. In quel momento sua moglie, l'un tempo splendida Elena, entrò nella sala, accompagnata dalle sue ancelle. Una portava una sedia per lei, un'altra stese un morbido tappeto di lana ai suoi piedi e una terza le recò il cestino d'argento con il suo lavoro di ricamo. Si sedette vicino agli ospiti, li osservò attentamente e poi disse al marito: «Hai chiesto ai nostri ospiti i loro nomi? Non ho mai visto due persone assomigliarsi tanto quanto questo giovane e il nobile Odisseo». Menelao rispose: «È vero, ha le stesse mani, gli stessi piedi, gli stessi occhi e capelli di Odisseo. E proprio ora, mentre parlavo del nostro vecchio amico, gli occhi gli si sono riempiti di lacrime ed egli ha nascosto il viso nel suo mantello purpureo». Pisistrato intervenne: «Hai ragione, Menelao, divino sovrano. Questo è davvero il figlio di Odisseo, ma è modesto e non ha voluto rivelarsi subito con parole di vanto. Mio padre, Nestore,
mi ha mandato con lui affinché tu possa dargli notizie del suo nobile padre e offrirgli il tuo consiglio, poiché egli è in grande difficoltà in patria e non vi è nessuno che possa difenderlo. Menelao avrebbe gioito nell'incontrare il giovane, ma i dolorosi ricordi dell'amico perduto lo sopraffecero. Pianse, così come Elena, e Telemaco continuò a singhiozzare, mentre perfino Pisistrato ne fu profondamente commosso. Per un po' si abbandonarono al loro dolore, finché Menelao suggerì di rimandare la discussione al giorno seguente e, per il momento, mettere da parte la tristezza per godersi il banchetto. Questo saggio consiglio fu accettato da tutti. Un servo lavò le mani degli ospiti ed essi ripresero a mangiare e bere. Elena, esperta in molte arti, versò segretamente una polvere magica nel vino. Era una spezia straordinaria, donatale da una principessa egizia, con il potere di cancellare ogni dolore e infondere gioia, anche a chi avesse assistito alla morte di un padre, di una madre, di un fratello, di una sorella o perfino di un figlio. Dopo aver bevuto, tutti si sentirono più sereni. Elena li intrattenne con racconti sull'astuzia di Odisseo, narrando le sue esperienze personali. Raccontò come, mentre si trovava ancora a Ilio, Odisseo fosse entrato in città sotto mentite spoglie per spiare i troiani. Nessuno lo riconobbe, tranne Elena, alla quale egli si rivelò, condividendo con lei i piani dei Greci. Menelao ricordò allora il momento in cui si erano nascosti dentro il cavallo di legno e di come avessero quasi ceduto alle chiamate di Elena, rischiando di tradirsi se Odisseo non li avesse trattenuti con la sua fermezza. Mentre la serata trascorreva tra intime conversazioni, Elena fece disporre comodi letti nella grande sala per gli ospiti, coprendoli con morbidi cuscini e coperte. Un araldo li accompagnò ai loro giacigli con una torcia, mentre Menelao ed Elena si ritirarono nelle stanze private del palazzo. Solo al mattino l'ospite chiese ai suoi visitatori quale fosse il motivo della loro venuta. Telemaco gli raccontò degli arroganti pretendenti e lo supplicò di dargli notizie di suo padre. Menelao disse, dopo aver ascoltato il racconto: «Ah, è come se una cerva avesse lasciato i suoi cuccioli nella tana di un leone, mentre si allontanava a pascolare tra le colline. Quando il leone tornerà e troverà gli intrusi, li farà a pezzi. Così farà Odisseo, quando ritornerà nella sua casa, e metterà fine con terrore a coloro che hanno osato invaderla. Se solo potessero vederlo nella sua piena forza, come il giorno in cui sconfisse Filomelide a Lesbo, non avrebbero alcun desiderio di corteggiare sua moglie. Ma, caro giovane, poiché mi hai chiesto notizie, ti dirò ciò che il vecchio veggente Proteo in Egitto mi ha rivelato su tuo padre. Durante il mio viaggio di ritorno, gli dei, nella loro ira, mi trattennero per 20 giorni su un'isola alla foce del Nilo. Avevo trascurato di offrire il sacrificio richiesto per placarli. Le nostre provviste si esaurirono. I miei uomini persero ogni speranza e sarei morto con loro se una dea non avesse avuto pietà di me. Idotea, la bellissima figlia di Proteo, ci guardò con compassione. Un giorno, mentre vagavo da solo, mi si avvicinò e parlò con me. Le raccontai la mia sventura e la supplicai di dirmi come ottenere il favore degli dei, scoprire chi bloccava il mio viaggio e trovare la strada di casa attraverso il vasto mare. Idotea rispose: «Sarò felice di aiutarti, straniero. Devi sapere che mio padre, il vecchio dio marino Proteo, conosce ogni cosa. Se riuscirai a catturarlo con un astuto stratagemma, egli ti dirà tutto ciò che desideri sapere». Allora le chiesi: «Bene, ma dimmi, come posso catturarlo?» Idotea rispose: «Ascoltami attentamente. Ogni giorno, quando il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, mio padre emerge dal mare e si sdraia a riposare nelle fresche grotte della riva. Con lui vengono le foche, che si distendono al sole sulla spiaggia. Se vuoi avvicinarti senza essere visto, dovrai nasconderti sotto la pelle di una foca e sdraiarti tra loro. Ti aiuterò. Vieni qui domani all'alba con 3 compagni di tua fiducia e fornirò a ciascuno di voi una pelle di foca fresca. Quando mio padre arriverà, conterà prima le sue foche, proprio come un pastore conta le sue pecore. Poi si sdraierà tra di loro. Appena cadrà nel sonno, sarà il momento di agire. Dovrete afferrarlo e tenerlo stretto, qualunque cosa accada. Egli userà tutti i suoi poteri per sfuggirvi,
trasformandosi in fuoco, acqua o bestie feroci. Ma non dovrete lasciarlo andare fino a quando non riprenderà la sua vera forma. Allora, e solo allora, lo rilascerete, ed egli risponderà a tutte le vostre domande. Appena Idotea ebbe parlato, scomparve negli abissi del mare. Tornai alla mia nave e trascorsi la notte in un'inquieta veglia. All'alba, scelsi 3 uomini di provata forza e coraggio per accompagnarmi in questa straordinaria impresa. Ci recammo nel luogo designato e, come promesso, la ninfa mantenne la sua parola. Emersero dalle onde 4 pelli di foca fresche, con le quali ci avvolse, mostrandoci dove sdraiarci. Amici, non potete immaginare la nostra sofferenza. L'olezzo grasso delle pelli ci avrebbe sopraffatti se Idotea non avesse strofinato su di esse un dolce unguento di ambrosia per mascherarne il fetore. Così camuffati rimanemmo immobili per l'intera mattina. Infine, quando il sole raggiunse il suo picco più alto, il branco di foche emerse dalle acque, seguito dal grigio dio del mare in persona. Egli si guardò intorno, esaminò e contò le sue foche, noi compresi, poi si distese tra loro. All'improvviso balzammo su con alte grida e lo trattenemmo con tutte le nostre forze. Tutto accadde esattamente come ci aveva avvertiti sua figlia. Proteo cambiò forma per terrorizzarci, trasformandosi dapprima in un leone, ma noi stringemmo ancor di più la presa. Poi divenne una pantera, poi un drago, infine un cinghiale selvatico. Mentre stringevamo quelle che sembravano setole ispide, si trasformò in acqua, tentando di scivolare via tra le nostre mani. Quando lo bloccammo, si sollevò in aria come un albero maestoso. Alla fine, il vecchio incantatore si stancò delle sue metamorfosi. Riprese la sua vera forma e disse: «Figlio di Atreo, quale mortale ti ha rivelato il segreto per catturarmi? E cosa desideri sapere da me?» Raccontai le mie disgrazie, e lui mi disse di tornare in Egitto per offrire ricchi sacrifici e placare gli dei che avevo offeso. Solo allora il mio viaggio di ritorno avrebbe avuto successo. Gli posi un'ultima domanda. Cosa era accaduto ai miei compagni? Erano tutti giunti sani e salvi alle loro case? La risposta del Dio mi riempì di dolore. Parlò del tragico destino di Aiace e mi raccontò del brutale assassinio del mio caro fratello Agamennone. Il mio cuore si spezzò e non desideravo più vivere. Ma il saggio e antico Dio mi confortò e mi esortò a tornare in fretta per vendicare quel crimine. Infine gli chiesi del mio amico più caro, Odisseo, e se fosse ancora vivo. Proteo rispose: «Odisseo vive, ma è prigioniero su un'isola lontana, tenuto in cattività dalla ninfa Calipso. Egli anela alla sua casa e piange di dolore, pronto a sfidare le acque sconosciute pur di tornare. Ma non ha né una nave né compagni, e la ninfa che lo ama non lo lascerà mai partire». Con queste parole, Proteo svanì tra le onde. Io seguii i suoi consigli e tornai sano e salvo in patria. Ora sai tutto ciò che posso dirti. Resta con me ancora un po', e ti manderò a casa con doni degni di te, 3 splendidi cavalli e un carro finemente scolpito. Inoltre ti offrirò una preziosa coppa, affinché tu possa fare libagioni agli dei e ricordarti sempre di me. Telemaco rifiutò l'offerta, poiché non poteva abbandonare i suoi compagni, che lo attendevano con ansia a Pilo. Al mattino, il re organizzò un generoso banchetto d'addio per i 2 giovani viaggiatori, servendo capretti e agnelli appena macellati. Ma Telemaco non avrebbe gustato quel pasto con serenità, se solo avesse conosciuto il malvagio complotto che si stava ordito contro di lui in patria. I pretendenti erano profondamente turbati nell'apprendere che Telemaco aveva osato intraprendere quel viaggio. Chi poteva dire se sarebbe tornato con l'appoggio di Nestore o Menelao e avrebbe portato alla loro rovina? Fino a quel momento nessuno aveva dato molto peso al coraggio del ragazzo, ma ora sembrava che lo spirito del padre si fosse risvegliato in lui. Antinoo, il più arrogante dei pretendenti, dichiarò: «No, non possiamo permettergli di sfidarci.
Deve essere eliminato prima che diventi una vera minaccia. Datemi una nave e 20 uomini valorosi. Lo aspetterò in agguato nello stretto tra Itaca e Samo. Se lo incontrerò lì, non metterà mai più piede nella sua casa. Allora tutto apparterrà a noi. Gli altri pretendenti applaudirono Antino e cospirarono su come assicurarsi la morte di Telemaco. Una volta deciso il piano, inviarono la nave nel punto stabilito per attenderne il ritorno. Ma Medonte, l'araldo, udì il loro complotto. Si affrettò ad avvisare Penelope della terribile notizia. Il suo cuore era già colmo di angoscia, e quando sentì questa nuova sciagura, le gambe le cedettero e cadde svenuta sulla soglia della sua camera. Le sue ancelle piansero su di lei e, infine, la bella regina si abbandonò alle lacrime. Gemette ad alta voce, incapace di trattenere il suo dolore. Dapprima pensò di mandare a chiamare suo suocero Laerte, ma il vecchio non aveva più la forza per aiutarla. Considerò altre possibilità, ma nessuna avrebbe potuto cambiare il pericolo che incombeva su suo figlio. Alla fine si rivolse all'unica fonte di conforto che le rimaneva. Invocò gli dei affinché lo proteggessero. Pregò fervidamente Atena e quando ebbe finito sentì una nuova forza e una rinnovata calma. Si distese sul suo giaciglio e cadde in un sonno profondo. Atena udì la sua preghiera e, non volendo lasciare la nobile regina senza conforto, le inviò un sogno rassicurante. In esso apparve la sorella di Penelope e le chiese perché fosse così angosciata. Penelope versò il suo dolore nella visione e la figura onirica la rassicurò. «Non temere, sorella, e scaccia queste preoccupazioni dal tuo cuore. Tuo figlio tornerà sano e salvo. Ha una guida e un protettore potente. Pallade Atena è con lui. Ella ha compassione di lui e di te, ed è stata lei a mandarmi per portarti questo messaggio». Penelope avrebbe voluto chiedere di più, ma la visione svanì. Si svegliò rincuorata e non pianse più con la stessa disperazione per i due amati che temeva perduti. Capitolo 3. L'ira di Poseidone. Atena era occupata a preparare il ritorno di Odisseo. Hermes, il messaggero degli dei, allacciò ai piedi i suoi sandali dorati, che gli permettevano di librarsi nell'aria come un uccello. Prese il suo bastone magico, capace sia di dare che di togliere la vita, e volò rapidamente sopra il mare. Ben presto giunse sull'isola lontana di Calipso e rimase incantato dalla bellezza del luogo. La dimora della dea era nascosta tra gli alberi, con uccelli canori che nidificavano tra le foglie scure. L'ingresso della grotta era incorniciato da viti cariche di grappoli d'uva purpurei. Tutto intorno si estendevano prati rigogliosi, attraversati da ruscelli scintillanti, con fiori colorati che sbocciavano tra il verde. Hermes si fermò un momento per ammirare quella scena meravigliosa. Poi entrò nella grotta in cerca di Odisseo. Il povero uomo, che non trovava pace su quell'incantevole isola e si era stancato delle attenzioni della dea, andava ogni giorno sulla riva del mare, sedeva accanto alle onde e fissava con malinconia le oscure acque, volgendo il pensiero alla sua patria lontana. Nel frattempo, la ninfa sedeva al suo telaio, intrecciando un tessuto con una spola dorata e cantando con gioia mentre lavorava. Non appena vide Hermes, lo riconobbe e si stupì del suo arrivo inatteso. Egli le trasmise l'ordine severo di Zeus: doveva lasciare andare Odisseo, poiché gli dei avevano decretato il suo ritorno. Queste parole spaventarono Calipso, che iniziò a lamentarsi della gelosia e della crudeltà degli dei. Tuttavia, temendo l'ira e la punizione di Zeus, promise di obbedire. Nel frattempo, Hermes fu accolto con ospitalità, poiché persino gli dei offrivano ristoro l'uno all'altro. Tuttavia, essi non si nutrono di cibo mortale. Si cibano invece di ambrosia e bevono un nettare divino, celebrato dai poeti. Dopo aver banchettato, Hermes ripeté il suo messaggio e poi lasciò l'isola. Quando Calipso ebbe pianto e si fu lamentata a sufficienza, andò a cercare Odisseo. Lo trovò seduto sulla riva, immerso nei suoi pensieri. Calipso disse: «Mio caro amico, non devi passare il resto della tua vita nella tristezza e nella disperazione. Avrò pietà di te e ti lascerò andare».
ma dovrai costruire da solo la tua imbarcazione. Va nella foresta, scegli gli alberi, tagliali e sagomali con l'ascia che ti darò e costruisci una solida zattera. Non posso fornirti rematori, ma ti darò abbondante cibo, acqua e vesti. Ti manderò anche un vento mite per sospingerti sul mare. Se gli dei lo vorranno, presto raggiungerai sano e salvo la tua amata patria. Odisseo balzò in piedi, con il cuore che gli batteva forte per la gioia e l'incredulità. A stento riusciva a credere alla sua fortuna. Odisseo disse: «Giurami che stai dicendo la verità e che non stai tramando una nuova sventura contro di me». La dea sorrise e, per rassicurarlo, giurò il più sacro dei giuramenti divini, per la terra, il cielo e il fiume Stige. Finalmente, Odisseo le credette. Il mattino seguente si recò di gran lena nella foresta. Dopo 4 giorni di lavoro instancabile, la zattera era pronta, completa di albero, timone e pennoni. Calipso fornì la vela e riempì la zattera di otri e ceste con acqua fresca, vino e cibo squisito. Il 5° giorno ella lo accompagnò fino alla riva e lui salpò con gioia. Un vento leggero gonfiò la vela, mentre egli governava con sicurezza la sua imbarcazione sul vasto mare, guidato dal sole di giorno e dalle stelle di notte. Navigò veloce per 17 giorni, con il cuore ricolmo di speranza, al pensiero di avvicinarsi alla sua amata sposa e alla sua terra. Ma il 18° giorno, proprio quando l'isola di Corcira appariva all'orizzonte, Poseidone scorse il temerario viaggiatore e la sua ira si accese ancora una volta. Poseidone dichiarò: «Ah, gli dei devono averlo protetto mentre ero lontano. Ma non importa, soffrirà ancora e affronterà nuovi tormenti prima di giungere alla terra che gli è stata destinata come rifugio». Aveva appena pronunciato queste parole, quando al suo comando si addensarono nubi oscure. Immerse il tridente nel mare, scuotendolo fino alle sue profondità. Poi richiamò i venti dalle loro caverne e li scatenò l'uno contro l'altro, gettando una notte tenebrosa sopra le acque. Odisseo tremò. Era solo nell'immensità del mare. La terra era scomparsa e fin dove l'occhio poteva spingersi, non si vedevano che onde nere e minacciose. Il mare si sollevava in ondate immense, per poi abbattersi con fragore, sollevandolo verso il cielo in un istante e precipitandolo negli abissi il momento successivo. Aggrappandosi disperatamente alla zattera, veniva sballottato da un lato all'altro. Un vento impetuoso strappò via l'albero e la vela. Poi un'onda gigantesca, alta quanto una montagna, si abbatté sulla zattera, sommergendola completamente. Odisseo perse la presa e fu scaraventato in mare. Ma quando riemerse, vide la zattera ancora galleggiare non lontano e riuscì ad aggrapparvisi, sfuggendo così a morte certa. Eppure la tempesta continuava a infuriare e sembrava non esserci alcuna speranza di salvezza. Ma il destino aveva stabilito che Odisseo dovesse sopravvivere. Leucotea, la dea del mare, lo vide lottare tra le onde furiose e provò pietà per lui. Emersero dall'acqua, si arrampicò sulla zattera e si sedette accanto a lui. Leucotea disse: «Pover'uomo, devi aver scatenato l'ira di Poseidone, ma egli non potrà distruggerti. Verrai gettato sulle rive della terra dei Feaci. Prendi questo velo e legalo attorno a te. Poi, liberati delle vesti pesanti, abbandona la zattera e salvati nuotando. Il velo ti condurrà sano e salvo a riva. Ma una volta giunto a terra, non dimenticare di gettarlo di nuovo nel mare». Detto questo, ella scomparve sotto le onde. Odisseo esitò. Temeva che fosse un inganno di Poseidone per attirarlo alla rovina. Decise di non abbandonare la zattera finché fosse rimasta intatta, ma tenne con sé il velo, pronto a usarlo se necessario. La sua decisione si rivelò saggia, poiché poco dopo un'enorme onda mandò in frantumi la zattera. I tronchi si spezzarono e Odisseo fu scaraventato in mare. Ora si trattava di vita o di morte. Nuotò verso il pezzo di relitto più grande, lo afferrò e vi si aggrappò come un cavaliere che stringe con forza il suo destriero tra le ginocchia. Mentre galleggiava, si tolse la pesante tunica e la gettò nell'acqua. Poi si legò il velo divino
e si lanciò tra le onde, fiducioso nelle parole della dea. Mentre lottava tra i flutti, Poseidone lo osservò e disse: «Questa volta potrai sfuggire alla morte, ma spero che non dimenticherai presto gli orrori di questo giorno». Detto questo, Poseidone si allontanò e lentamente le onde cominciarono a placarsi. La terribile tempesta era durata per 2 giorni e 2 notti. Durante tutto questo tempo, Odisseo non aveva né cibo né acqua, eppure continuò a nuotare, sostenuto dal velo divino. La speranza e la gioia tornarono quando vide le onde calmarsi e la costa rocciosa della terra dei Feaci apparire davanti a lui. Ma la sua lotta non era ancora finita. La potente risacca continuava a scagliarlo contro le ripide scogliere, rendendo impossibile l'approdo. Questa prova era persino peggiore della sua battaglia contro il mare aperto. Le sue mani, lacere e sanguinanti, a stento riuscivano a mantenere la presa, mentre era costretto a nuotare lungo quasi tutta l'isola in cerca di un punto sicuro per sbarcare. Alla fine raggiunse un luogo dove un piccolo fiume sfociava nel mare. La spiaggia era bassa e le terre circostanti la proteggevano dal vento. Odisseo, raccogliendo le ultime forze, pregò lo spirito del fiume: «Ascoltami, o Signore di queste acque, chiunque tu sia, e abbi pietà di me. Vedi che sono scampato all'ira di Poseidone, ora mi affido alla tua protezione». Il dio del fiume lo ascoltò e presto Odisseo si inginocchiò sulla soffice erba verde, baciando la terra benedetta. Ma le sue forze erano completamente esaurite e cadde in un profondo svenimento. La voce e il respiro lo abbandonarono. Era esausto oltre ogni limite. Quando finalmente riprese i sensi, ricordò con gratitudine Leucotea e le sue istruzioni. Si alzò, sciolse il velo bagnato e, volgendo il viso altrove, lo gettò nel mare. Poi, con cautela e ansia, iniziò a esplorare l'isola. La notte si avvicinava e non si vedeva anima viva. Nudo e solo, non sapeva dove trovare riparo. La spiaggia era fredda e umida, ma la foresta davanti a lui poteva essere piena di bestie feroci. Tuttavia Temboa avanzò e presto trovò un gruppo di alberi di olivo selvatico. I loro rami fitti offrivano un rifugio naturale dal sole, dalla pioggia e dal vento. A terra trovò un spesso strato di foglie secche. Raccogliendole in un mucchio, vi si infilò sotto, coprendosi con il fogliame. Un sonno profondo lo avvolse nel suo letto di foglie e per un po' dimenticò le sue sofferenze. La terra dei Feaci era abitata da un popolo pacifico che apprezzava il commercio e la navigazione più dell'agricoltura o della caccia. Avevano costruito la loro città vicino al porto, dove i lavoratori erano impegnati a costruire navi nei cantieri. Ordine, moralità e prosperità regnavano tra loro, e il popolo era governato dal nobile e generoso re Alcinoo. Egli viveva in un magnifico palazzo nella città, dove ogni giorno i nobili si riunivano per offrire sacrifici e banchettare con il loro sovrano. Mentre il prostrato Odisseo dormiva, la sua protettrice, Atena, stava tramando un piano per introdurlo tra le persone più importanti dell'isola. Il re aveva una giovane e bellissima figlia di nome Nausicaa. Una mattina, mentre dormiva, Atena le apparve in sogno sotto le sembianze di una delle sue compagne d'infanzia e cominciò a rimproverarla. Le disse: «Ragazza pigra, quando penserai a lavare le belle vesti che giacciono sporche in casa? Presto sarai sposa. E che figura farai se i tuoi abiti non saranno in ordine? Alzati subito. Chiedi a tuo padre di prepararti un carro e dei somari per trasportare tutto al lavatoio. Verrò con te e porteremo con noi le nostre ancelle. Laveremo e stenderemo i panni al sole. Così tuo padre e tua madre saranno fieri del nostro lavoro». Quando Nausicaa si svegliò, decise di seguire il consiglio. Chiese al padre di farle preparare un carro e quando tutto fu pronto, vi caricò le vesti da lavare. Sua madre le preparò del cibo e un otre di vino, e una volta sistemato ogni cosa, la giovane principessa salì sul carro, prese le redini e la frusta e si diresse fuori dalla città, seguita dalle sue compagne. Il lavatoio si trovava accanto a un limpido ruscello
dove erano stati scavati piccoli canali e vasche per facilitare il lavaggio. Le fanciulle gettarono i vestiti in una delle vasche, si tolsero le vesti e scesero nell'acqua, dove iniziarono a calpestare i tessuti con i piedi per pulirli. Una volta lavati, li stesero ad asciugare su una spiaggia di ciottoli lisci accanto al fiume. Terminato il lavoro, le giovani fecero il bagno, si unsero d'olio profumato e aprirono i cesti e l'otre per gustare una colazione all'aperto. Poi si sedettero insieme, in cerchio. Nausicaa iniziò a cantare, mentre le sue compagne danzavano e giocavano con una palla. Quando ebbero finito di divertirsi, raccolsero i panni asciutti, li piegarono con cura, li riposero nel carro e aggiogarono nuovamente i somari, preparandosi per il ritorno. Prima di partire, l'allegra Nausicaa lanciò ancora una volta la palla verso una delle sue amiche, ma questa cadde lontano nel fiume. Le ragazze batterono le mani e scoppiarono a ridere. I loro gioiosi richiami riecheggiavano lungo la riva. Atena aveva orchestrato tutto affinché quei suoni festosi svegliassero Odisseo dal suo sonno. Egli si agitò, ascoltando le voci, si strofinò gli occhi e scosse via le foglie secche dai capelli e dalla barba. Odisseo mormorò: «Sono voci umane, ma che genere di gente sarà? Potrebbero essere barbari rozzi, che non parlano la mia lingua e non conoscono né gli dei né l'ospitalità, eppure sembrano le voci di giovani donne. Devo andare a vedere con i miei occhi». Si trascinò fuori dal boschetto, scuotendo via le foglie secche. Poiché era completamente nudo, spezzò un ramo spesso per coprirsi. Così emerse somigliando a una creatura selvaggia della foresta. Quando le ancelle lo videro da lontano, lanciarono urla di terrore e fuggirono via. Ma Nausicaa era una ragazza coraggiosa e Atena segretamente rafforzò il suo spirito. Rimase ferma al suo posto, aspettando con calma che lo sconosciuto si avvicinasse. Odisseo avanzò, ma non osò abbracciare le sue ginocchia, come era usanza dei supplici. Invece parlò da una distanza rispettosa. Odisseo disse: «Mi avvicino umilmente a te, dea o fanciulla, poiché non so chi tu sia. La tua altezza e bellezza mi fanno pensare che, se sei una dea, tu debba essere Artemide. Ma se sei una mortale, allora davvero tuo padre, tua madre e i tuoi fratelli sono fortunati, poiché i loro cuori devono riempirsi di gioia nel vederti danzare. Ma il più felice di tutti sarà colui a cui tuo padre ti concederà in sposa, l'uomo che ti porterà nella sua casa. Non ho mai visto una donna tanto aggraziata quanto una snella palma che cresce sul suolo sacro di Delo. Ieri il mare mi ha gettato su questa riva. Non so dove mi trovi e nessuno qui mi conosce. Non oso, nobile fanciulla, abbracciare le tue ginocchia, ma ti supplico, abbi compassione di me. Dopo tutte le mie sofferenze, tu sei la prima persona che incontro. Mostrami la città dove vive il tuo popolo e donami qualche straccio per coprirmi. Possa il cielo ricompensarti 1000 volte. Possa concederti tutto ciò che il tuo cuore desidera, uno sposo, una casa e una vita colma di armonia. Poiché in verità nulla è più prezioso di un uomo e una donna che vivono in pace, legati da un amore sincero. Queste parole piacquero alla gentile Nausicaa e il suo cuore si riempì di pietà per lo straniero. Gli rivelò il suo nome e gli parlò di suo padre e di sua madre, assicurandogli che avrebbe ricevuto ospitalità. Poi chiamò le sue ancelle e ordinò loro di condurre il viandante al fiume per lavarsi e rifocillarsi con cibo e vino. Ma l'aspetto di Odisseo era ancora troppo spaventoso. Le fanciulle esitavano, spingendosi l'un l'altra in avanti, finché infine trovarono il coraggio di guidarlo al fiume. Nausicaa gli inviò alcune vesti appena lavate e una piccola quantità dell'olio che avevano portato con sé. Le ancelle posarono questi doni vicino al ruscello e si allontanarono, lasciando che Odisseo si lavasse in privato. Quel bagno era disperatamente necessario, poiché il suo corpo era coperto di fango dalla testa ai piedi. Ma una volta purificato, sembrava un uomo nuovo. Avvolto nelle vesti fresche, emerse davanti alle ancelle con un aspetto rinnovato, più giovane e pieno di vita. Le fanciulle rimasero stupefatte dal cambiamento. Il suo volto splendeva di nuova forza, appariva più alto e più bello.
I capelli, prima arruffati, ora ricadevano in lucenti boccoli sulla fronte e sul collo, e tutto il suo aspetto irradiava nobiltà e fascino. Nausicaa, in segreto, non poté fare a meno di desiderare che Odisseo restasse a Scheria e diventasse suo sposo. Le ancelle disposero cibo e vino davanti a lui, ed egli mangiò con grande appetito, poiché aveva patito la fame troppo a lungo. Quando ebbe finito, il gruppo si preparò a tornare a casa. Nausicaa salì sul carro, mentre le ancelle camminavano al suo fianco. Finché attraversarono i campi aperti, Odisseo rimase con loro. Ma quando si avvicinarono alla città, Nausicaa si fermò e si rivolse a lui. Gli ordinò di aspettare in un boschetto di pioppi finché lei non fosse giunta a casa, e solo allora di recarsi alla reggia di suo padre. Non voleva che si diffondessero pettegolezzi inutili, temendo che la gente potesse fraintendere le sue azioni. Sapeva bene come gli abitanti della città avrebbero parlato, bisbigliando tra loro, speculando sul fatto che avesse scelto un marito in segreto, senza nemmeno attendere un corteggiamento adeguato. Avrebbero detto che aveva preferito uno straniero ai nobili giovani della sua terra. Nausicaa, arrossendo al solo pensiero, ricordò a se stessa che spesso aveva criticato altre ragazze per essersi mostrate in pubblico con un uomo, prima che i loro genitori avessero dato la loro benedizione e prima che le nozze fossero state celebrate. Non avrebbe mai permesso che il suo comportamento venisse giudicato in quel modo. Nausicaa diede quindi a Odisseo un'ultima istruzione. Quando fosse entrato nella sala del trono, avrebbe dovuto rivolgersi prima alla regina, abbracciandole le ginocchia e implorandone la protezione. Se ella lo avesse accolto con favore, allora avrebbe potuto sperare di tornare a casa. Solo dopo avrebbe dovuto parlare con il re. Odisseo memorizzò con attenzione le sue parole e attese nel boschetto, finché non fu certo che le ancelle fossero giunte al palazzo. Nel frattempo, rivolse una preghiera alla sua protettrice, Atena, chiedendole di concedergli grazia e benevolenza tra quella gente sconosciuta. Capitolo 4. I giochi di Scheria. All'alba, il re Alcino e il suo ospite si alzarono e si recarono all'agorà. Si sedettero su 2 pietre scolpite, collocate lì per i principi quando si riunivano per le loro deliberazioni. Nessun altro era ancora arrivato, ma Atena, sotto le sembianze di un araldo, andava di casa in casa per convocare i capi del consiglio. Essi giunsero a gruppi e presero posto, mentre la gente della città si radunava per osservare lo straniero. Egli si ergeva tra loro con l'aspetto di un dio, poiché Atena lo aveva reso più alto e il suo sguardo più intenso, affinché ispirasse ammirazione e simpatia tra i feaci. Quando tutti furono riuniti, il re iniziò a parlare. «Ascoltatemi, nobili signori di Feacia. Questo straniero, non so se venga da Oriente o da Occidente, ci chiede di aiutarlo a riprendere il suo viaggio. Decidiamo rapidamente, poiché mai nessuno è giunto a me con una richiesta che non sia stata esaudita. Ora alzatevi, giovani, e scegliete 22 tra voi. Varate una nave robusta e preparate tutto il necessario per la traversata. Poi venite al mio palazzo, dove vi offrirò cibo e vino. E voi, miei pari, concedetemi un altro favore. Accompagnatemi nella mia grande sala, così che possiamo ancora una volta ospitare il nostro ospite con onore. E perché la musica non manchi al nostro banchetto, mandate a chiamare il divino cantore, Demodoco». L'assemblea si sciolse per eseguire gli ordini del re. Quando tutto fu pronto, si riunirono al palazzo, che si riempì di ospiti. Alcinoo ordinò che venissero portati 12 pecore, 8 maiali e 2 buoi dalle sue stalle. I giovani iniziarono a preparare il banchetto, mentre l'araldo tornava con il cantore che avrebbe intrattenuto i convitati. Il cantore era cieco, ma la sua mente era colma di racconti grandiosi, che sapeva recitare con straordinaria maestria mentre si accompagnava con la cetra. L'araldo lo condusse dolcemente per il braccio fino al centro della sala, gli pose una sedia vicino a una colonna e appese la cetra a un chiodo. Poi guidò la mano del cieco alla sedia, gli pose davanti una tavola con carne e pane, gli versò il vino e servì anche gli altri ospiti. Quando tutti ebbero mangiato a sazietà, il cantore prese la cetra e iniziò a suonare un preludio. Poi la sua voce si alzò, riempiendo la sala con l'eco di lontani clamori di guerra, il fragore delle spade e il tuono dei cavalli lanciati alla carica.
cantò le gesta eroiche della guerra di Troia e il suo canto infiammò i cuori dei greci presenti. Poi passò a un nuovo tema, celebrando il valore di due guerrieri, la cui fama superava quella di tutti gli altri, Achille e Odisseo. Per Odisseo fu come una lama che gli trapassava il cuore. Sopraffatto dai ricordi, si coprì il capo con il mantello e nascose il volto, affinché i feaci non vedessero le sue lacrime. Il re Alcinoo, seduto accanto a lui, udì i suoi singhiozzi soffocati. Quando il cantore si interruppe, il re parlò con tatto. «Amici miei, credo che abbiamo avuto abbastanza cibo e musica. Usciamo all'aperto e dimostriamo le nostre abilità nei giochi, così che il nostro ospite possa ammirare il talento del nostro popolo». L'assemblea si alzò immediatamente e seguì il re, mentre un servo fedele guidava il cantore cieco. L'agorà era piena di vita. I nobili presero posto, la gente si radunò tutt'intorno e i giovani, pronti a dimostrare le loro abilità nel combattimento, nella corsa e nel lancio, entrarono nella grande arena. Per prima si svolse la corsa tra i tre figli del re, Laodamante, Alios e Clitoneo. Vinse Clitoneo. Poi ebbe luogo la gara di lotta, in cui il più forte risultò essere Eurialo. Seguì il salto in lungo, poi il lancio del disco e infine il pugilato. In quest'ultima prova il bel Laodamante emerse vittorioso. Laodamante dichiarò: «Ascoltate, amici, chiediamo al nostro ospite se sia abile in qualcuno di questi giochi? Certamente ha una figura nobile. Osservate il suo ampio torace, le sue potenti cosce, le braccia robuste e il collo saldo. Il suo fisico mostra la forza di un atleta esperto ed egli è nel pieno del vigore». Il lottatore Eurialo annuì. «È una buona idea. Va e sfidalo». Laodamante si avvicinò, ma Odisseo rifiutò con un sorriso amaro. «Ah, le mie pene mi gravano ben più delle prove di forza. L'unico mio pensiero è come poter tornare a casa il più presto possibile. Voi non sapete tutto ciò che ho dovuto sopportare». Eurialo lo schernì. «Ebbene, amico mio, è chiaro che non sei un esperto, non sei un guerriero, forse sei soltanto un mercante che traffica merci e calcola profitti». Odisseo rispose: «Questa è un'affermazione indegna. Davvero gli dei distribuiscono i loro doni in modi diversi. Un uomo di piccola statura può avere grande saggezza, mentre un altro, dal portamento divino, può mancare di senno. Così è con te. Sei bello, ma hai poca intelligenza. Se non fossi così giovane e imprudente, mi indignerei per le tue parole sgarbate. No, credimi, non sono un novizio in queste gare. Ho gareggiato con i più valorosi prima che la sventura mi colpisse. Ho sofferto tutto ciò che un uomo può sopportare, sia in battaglia che nelle tempeste del mare. Ma non per questo lascerò la tua sfida senza risposta. Datemi un disco». Prese il più pesante dei dischi di metallo, lo afferrò per la cinghia, lo fece roteare più volte in ampio arco e poi lo scagliò alto nel cielo. Atterrò ben oltre i segni lasciati dagli altri lanciatori. Uno degli spettatori corse avanti e pose un segno nel punto in cui il disco era caduto. Tornando indietro, esclamò: «Salute a te, straniero! In questa gara nessuno potrà superarti». Odisseo dichiarò: «Che i giovani provino a eguagliare il mio lancio. E se qualcuno desidera sfidarmi nel pugilato, nella lotta o nella corsa, che si faccia avanti. Feaci, io sono pronto. Chiunque può venire, tranne Laodamante. Egli è il mio ospite, e non sarebbe giusto sfidare colui che mi ha accolto e onorato. Ma non rifiuterò nessun altro, e in verità non temo nessuno. Sono esperto in tutte le prove di forza, ma quando si tratta di tiro con l'arco, non ho ancora trovato il mio pari. Anche tra i nemici colpirò il mio bersaglio, e la mia freccia lo abbatterà. Solo un uomo mi ha superato quando combattevamo davanti a Troia, Filottete. Ma tra tutti gli altri, io ero il migliore. Quanto al lancio della lancia, la mia mira è più precisa di coloro che usano archi. Nella corsa, tuttavia, uno di voi potrebbe superarmi, poiché le difficoltà del mare e il lungo digiuno mi hanno molto indebolito». I feaci rimasero in silenzio. Nessuno osò sfidare l'eroe. Allora il re parlò:
Nobile straniero, crediamo alle tue parole, poiché non parli per superbia, ma perché il giovane ti ha offeso. Ascoltami, così che tu possa parlare bene di noi quando tornerai a casa. Noi non eccelliamo nel pugilato o nella lotta, ma Zeus ci ha concesso grande velocità nella corsa, rendendoci più rapidi di tutti gli altri popoli e il dominio sul mare. Inoltre, troviamo grande piacere nei banchetti, nella musica e nella danza, così come negli abiti raffinati e nei bagni caldi. Ora, che coloro tra noi che sono abili nella danza si facciano avanti, affinché lo straniero possa ammirare il nostro talento. Qualcuno porti la cetra a Demodoco. I giovani danzatori presero posto e iniziarono la loro esibizione, muovendosi con passi precisi ed eseguendo salti straordinari, mentre Odisseo ammirava la loro agilità e destrezza. La melodia della cetra accompagnava magnificamente i loro movimenti. Ben presto il vecchio cantore intonò un canto allegro, suscitando grandi risate tra gli spettatori. Dopo che la danza corale si protrasse per un po', Laodamante e Alios danzarono da soli, suscitando l'ammirazione di tutti. Uno di loro lanciò una palla in aria, facendola salire fino quasi a sfiorare le nuvole, mentre l'altro si slanciò e la afferrò prima che il suo piede toccasse il suolo. Odisseo rimase colpito dalla loro agilità e grazia, e li elogiò, il che riempì di orgoglio il loro padre, il re. Desideroso di onorare lo straniero, il re Alcinoo propose che ciascuno dei 12 principi di Feacia offrisse a Odisseo un dono d'oro, insieme a una tunica finemente ricamata. Persino l'irrispettoso Eurialo fu costretto a scusarsi e a offrire un dono per farsi perdonare. Tutti accolsero la proposta del re. Come offerta, Eurialo portò una spada di bronzo con un'elsa d'argento e un fodero d'avorio. Avvicinandosi a Odisseo con lo sguardo abbassato per la vergogna, disse: «Non serbare rancore, straniero. Possano i venti portare via le parole insensate che ho pronunciato. Gli dei ti concedano un rapido ritorno alla tua casa e alla tua famiglia dopo le lunghe peregrinazioni». Odisseo rispose: «Amico mio, possa anche tu godere del favore degli dei, e possa questo dono non pesare mai sul tuo cuore». Si cinse la spada sulla spalla e ogni rancore fu dimenticato. Ormai era giunta la sera. I servi portarono i doni all'agorà e furono trasportati al palazzo. Anche i principi si riunirono lì, prendendo i loro posti abituali nella grande sala. Alcino chiese alla regina di far preparare un bagno caldo per il loro ospite, mentre lui stesso sceglieva i doni che intendeva offrirgli. Fu portato un grande bacile d'acqua e le ancelle accatastarono la legna sotto di esso, accendendo un fuoco. La regina stessa ripose con cura i preziosi doni in un forziere, che Odisseo sigillò con un nodo ingegnoso che aveva appreso dalla potente Circe. Poi andò a bagnarsi, godendo del calore dell'acqua fumante. Quando si fu asciugato, le ancelle lo unsero con olio profumato e lo vestirono con una magnifica tunica e un manto. Proprio mentre si apprestava a tornare nella sala del banchetto, sentì delle mani delicate sfiorargli il braccio. Era la dolce Nausicaa, che non vedeva dal giorno prima. Aveva saputo della sua imminente partenza e desiderava vederlo un'ultima volta. Così era scesa silenziosamente le scale e lo aveva atteso presso la porta. Apparve davanti a lei con il volto nobile e fiero. I suoi tratti irradiavano forza, dignità e potenza. Nausicaa sussurrò: «Salute a te, ospite. Quando sarai di nuovo a casa, ricorda la fanciulla di Scheria alla quale un tempo dovesti la vita». Abbassò lo sguardo, a stento trattenendo le lacrime. Odisseo rispose: «Se gli dei mi concederanno un ritorno sicuro, ti ricorderò e loderò il tuo nome come quello di una dea, poiché mi hai salvato la vita, dolce fanciulla». Addolorata, Nausicaa tornò nei suoi appartamenti, mentre Odisseo entrava nella sala e prendeva posto. I servi portarono carne arrosto e versarono bevande agli ospiti da grandi brocche di latte. Un araldo condusse il cantore cieco al suo posto. Odisseo fece cenno all'araldo e tagliò un pezzo prelibato dalla carne davanti a sé. Odisseo disse: «Porta questo a Demodoco. Sebbene io sia povero, voglio onorarlo, poiché i cantori meritano il nostro rispetto».
È la musa stessa ad averli istruiti e ad aver concesso loro il suo favore. Demodoco accettò con gratitudine l'offerta. Quando tutti ebbero mangiato, Odisseo si rivolse al cantore e gli chiese di cantare del cavallo di legno, l'astuto stratagemma con cui Odisseo aveva ingannato i troiani. Il cantore iniziò il suo racconto, ignaro che proprio l'eroe la cui ingegnosità stava celebrando sedeva davanti a lui. Mentre la storia si dipanava, Odisseo spesso sospirava e si asciugava le lacrime. Alcinoo notò il suo dolore e con tatto interruppe il cantore. Alcinoo dichiarò: «Il nostro ospite ascolta con le lacrime agli occhi. Un profondo dolore grava sul suo cuore. Che il cantore si fermi, così che possiamo rimanere tutti lieti. Lo straniero che viene a noi con fiducia ci è caro come un fratello. Ora, amico, dici con sincerità ciò che desideriamo sapere. Parla. Qual è il tuo nome? Chi sono i tuoi genitori? Qual è la tua patria? Dobbiamo conoscere tutto questo per poterti condurre là, cosa che faremo volentieri. Sebbene un antico oracolo ci abbia avvertiti che il geloso Poseidone potrebbe un giorno affondare la nostra nave al ritorno da un tale viaggio. Raccontaci anche dove hai viaggiato e i popoli che hai incontrato. Condividi tutto questo con noi e spiegaci perché piangi quando il cantore canta di Troia. Capitolo 5. Il gigante con un solo occhio. L'assemblea rimase in silenziosa attesa, osservando lo straniero con attenzione mentre iniziava a parlare. La terra dei Feaci è davvero un luogo meraviglioso e non conosco piacere più grande che sedere in una sala di banchetto mentre gli araldi si muovono tra i tavoli, riempiendo le coppe, e il cantore intona splendidi canti sulle gesta eroiche dei valorosi guerrieri. Poiché la cetra e la voce sono gli ornamenti di un festino. Ma voi mi chiedete della mia sfortunata storia. Da dove dovrei cominciare? Gli dei immortali hanno fatto scendere su di me molte sofferenze. Permettetemi prima di dirvi il mio nome, affinché possiate conoscermi e ricordarmi. Io sono Odisseo, figlio di Laerte, conosciuto da molti per le mie grandi imprese. I Feaci rimasero colpiti dallo stupore, e il vecchio cantore si rammaricò di aver perso la vista, incapace di guardare in volto l'uomo le cui imprese eroiche aveva tante volte cantato. Questo guerriero, il più famoso tra tutti coloro che avevano combattuto a Troia, aveva mangiato e bevuto con loro, e ora stava per raccontare le incredibili imprese che aveva compiuto e le sofferenze che aveva patito. Sì, io sono Odisseo e la mia casa si trova nella soleggiata isola di Itaca. Non parlerò della triste guerra. Quando essa finì, salpai con i miei compagni verso Ismaro, la città dei Ciconi. Saccheggiammo la città, uccidemmo gli uomini in fuga e dividemmo tra noi le donne e le altre spoglie. Consigliai ai miei uomini di partire rapidamente, ma i miei stolti compagni non vollero ascoltarmi. Finché ebbero abbastanza bottino, vino, pecore e capre, banchettarono sulla riva. Questo fu l'inizio della nostra rovina. I Ciconi sconfitti chiamarono in aiuto i loro alleati dell'entroterra, che si radunarono in gran numero e ci attaccarono per vendicarsi. La feroce battaglia presso le nostre navi iniziò all'alba. All'inizio resistemmo al loro schiacciante numero, ma al tramonto fummo costretti a ritirarci. Ciascuna delle mie navi perse 6 uomini e solo con grande difficoltà riuscii a fuggire con il resto dell'equipaggio sulle veloci imbarcazioni. Sollevati per essere sopravvissuti, navigammo verso occidente, costeggiando la Grecia. Poi una terribile tempesta si scatenò, spezzando i nostri alberi e strappando le vele. Con grande fatica riuscimmo a raggiungere la riva per riparare le navi. Al terzo giorno ripartimmo pieni di speranza, ma un'altra tempesta si abbatté su di noi nei pressi di Malea e ci spinse lontano nel mare aperto. Per 9 giorni fummo trascinati dal vento del nord senza sosta e al 10° giorno fummo gettati sulle terre dei Lotofagi. Essi sono un popolo gentile e vivono in grande fortuna, poiché possiedono un frutto chiamato loto, più dolce del miele, che costituisce il loro unico nutrimento. Chiunque lo mangi dimentica la propria casa e desidera restare lì per sempre. Sbarcammo per raccogliere acqua fresca e ben presto il loto mostrò il suo potere.
Dovetti trascinare a forza i miei compagni fino alle navi, legarli con corde e gettarli sotto i banchi dei rematori. Se non fossi partito in fretta, nessuno mi avrebbe seguito. Ritornammo in mare aperto e approdammo su un'isola boscosa vicino alla costa della Sicilia, disabitata, eccetto che per innumerevoli greggi di capre che vagavano nelle pianure. Questi animali non avevano paura degli uomini, quindi la caccia fu facile e raccogliemmo abbondante cibo. Dopo aver mangiato e riposato, fui preso dal desiderio di esplorare l'isola vicina, che sembrava grande e fertile. Potevamo udire voci attraverso l'acqua e vedere bestiame al pascolo sulle colline. Era la terra dei ciclopi, una razza di giganti, un popolo selvaggio che non conosce l'agricoltura, non ha leggi e non teme né gli dei né gli uomini. Dissi ai miei compagni: «Restate qui con le navi. Io attraverserò il mare con 12 uomini scelti per esplorare questa terra». Portai con me un grande otre di vino pregiato, poiché sospettavo che potessimo incontrare genti selvagge che non avremmo potuto persuadere con la ragione o con parole gentili. Così mi preparai con questa dolce e ingannevole bevanda. Giunti a riva, nascosi attentamente la nave in una grotta segreta e sbarcai con i miei uomini e la mia otre di vino. Poco lontano vidi un'enorme caverna scavata nella roccia, circondata da un muro di grandi pietre e ombreggiata da una fila di enormi abeti e querce. Era la dimora del più temibile dei giganti, dove trascorreva la notte con le sue capre e pecore, poiché prendersi cura delle sue greggi era la sua unica occupazione. Era figlio di Poseidone e si chiamava Polifemo. Come tutti i ciclopi, aveva un unico, orribile occhio nel mezzo della fronte. Le sue braccia erano così forti che poteva spostare enormi massi e lanciare blocchi di granito in aria con la stessa facilità con cui un uomo scaglia un sasso. Vagava solitario tra le montagne, poiché nessun altro ciclope comunicava con lui. Era selvaggio e provava piacere solo nella distruzione e nella malvagità. Io, sventurato, ignaro della sua natura, mi diressi con i miei compagni direttamente alla grotta aperta ed entrammo. Non lo trovammo lì, poiché il sole non era ancora tramontato ed egli stava ancora pascolando le sue greggi sulle colline lontane. Le stalle erano piene di agnelli e capretti. Vi erano cesti e recipienti colmi di formaggi, insieme a secchi pieni di latte e di cagliata. I miei compagni volevano riempire alcuni cesti di formaggio, spingere fuori molti agnelli e capretti e fuggire rapidamente con essi sulle navi, prima che il temibile padrone della grotta facesse ritorno. Ma io vietai loro di farlo, perché ero troppo curioso di vedere quest'uomo e speravo, come si usa tra i popoli ospitali, di ricevere un dono da lui. Quanto mi sbagliavo. Ci sedemmo nella caverna, accendemmo un fuoco come offerta e passammo il tempo mangiando formaggio finché il ciclope tornò. Al tramonto apparve con il suo intero gregge davanti alla bocca della caverna. Ci ritrassemmo spaventati e all'inizio non ci vide. Portava sulle spalle un enorme fascio di legna e lo lasciò cadere a terra con un tale fragore che le rocce tremarono, costringendoci a rifugiarci nelle profondità della grotta. Poi spinse dentro le sue capre e pecore e bloccò l'ingresso con un masso così grande che nemmeno 22 carri avrebbero potuto spostarlo. Fummo intrappolati nelle mani del mostro. Rimanemmo nascosti a osservarlo finché si sedette comodamente a terra per mungere gli animali, versando poi il latte nei recipienti. Infine attizzò il fuoco. D'un tratto le fiamme si alzarono e ci scoprì ammassati in un angolo. Per un momento ci fissò, poi tuonò con una voce spaventosa: «Ah, stranieri, da dove venite? Siete mercanti o predoni che solcano i mari senza pietà per la vita umana?» Le nostre ginocchia tremarono al suono della voce del mostro. Tuttavia, ripresi subito il mio coraggio e risposi con audacia: «Noi siamo greci di ritorno da Troia, gettati su questa costa dalle tempeste. Poiché la sventura si è abbattuta su di noi, ti supplichiamo di darci rifugio e di onorare gli dei mandandoci via con doni. Rispetta gli dei, nobile signore, poiché Zeus è il vendicatore di ogni torto commesso contro i viandanti». «Oh, sciocco straniero!» ruggì il ciclope.
Sembra che tu non sappia nulla dei ciclopi. Nessuno qui onora gli dei, e noi non conosciamo il vostro Zeus, perché siamo molto più grandi di lui. Ma dimmi, dove avete lasciato la vostra nave? Compresi il suo inganno e decisi di non lasciarmi raggirare. La mia nave, dissi ad alta voce, è andata perduta. Se l'avessimo ancora, non saremmo qui. Le onde l'hanno distrutta, e se non fossimo riusciti a nuotare, saremmo morti tutti. Non appena ebbi terminato di parlare, il crudele ciclope allungò le braccia, afferrò 2 dei miei compagni e li sbatté a terra con violenza. Il loro sangue e il loro cervello schizzarono ovunque. Li fece a pezzi e li divorò. Gridammo inorriditi alla vista di quell'orrendo massacro e pregammo Zeus, ma le nostre suppliche non commossero il ciclope. Bevve un intero secchio di latte e poi si distese a dormire. Che cosa devo fare? Mi chiesi mentre il mostro iniziava a russare. Dovrei affondargli la spada nel cuore prima che si svegli? Ma no! Se lo avessi ucciso, chi avrebbe spostato l'enorme masso che bloccava l'uscita? Solo il gigante aveva la forza per farlo. Se lo avessi colpito a morte, saremmo rimasti intrappolati e saremmo morti di fame. Dovevo trovare un piano migliore. Così trascorremmo la notte nel terrore, aspettando l'alba. Al sorgere del sole, il ciclope si svegliò e riprese la sua routine. Aggiunse legna fresca al fuoco, munse il suo gregge e lasciò che gli agnelli e i capretti bevessero. Poi, ancora una volta, afferrò 2 dei miei cari compagni, li uccise e li divorò. Dopodiché, spinse via il masso, fece uscire il suo bestiame e richiuse l'ingresso con la grande roccia. Ancora una volta, rimanemmo prigionieri per l'intera giornata. Ma io avevo ideato un piano per vendicare i miei compagni e fuggire. Avrei accecato il ciclope con un palo arroventato. Trovai il pezzo di legno perfetto per questo scopo. Era lo stesso bastone del gigante, fatto di legno d'ulivo fresco, lungo e spesso come l'albero maestro di una nave. Ne tagliai un pezzo e con l'aiuto dei miei compagni lo lisciai e lo appuntii. Poi ne indurii la punta nelle braci ardenti del fuoco. Quando l'arma fu pronta, la nascosi con cura sotto un mucchio di paglia. Poi tirammo a sorte per decidere quali dei miei uomini mi avrebbero aiutato a conficcare il palo nell'occhio del gigante addormentato. Tremanti di paura, aspettammo il suo ritorno. Infine tornò, facendo entrare il gregge nella caverna. Questa volta non lasciò fuori nessun animale, forse perché sospettava qualcosa o perché un dio lo aveva voluto così. Richiuse l'ingresso con la grande roccia, munse le pecore e le capre, divorò altri 2 dei miei sventurati uomini e gettò altra legna nel fuoco. Era giunto il momento del mio piano. Tirai fuori l'otre di vino e mi avvicinai con audacia. «Ecco, Ciclope», dissi, riempiendo una coppa. «Prova questa bevanda. Il vino è un buon accompagnamento dopo un pasto a base di carne umana. Prendilo, così vedrai che ottimo vino avevamo sulla nostra nave perduta». Egli prese la coppa e bevve. Deliziato, la svuotò in un solo sorso e disse con un ghigno: «Versamene ancora e dimmi il tuo nome, così potrò farti un dono. Questa è una bevanda straordinaria. Qui abbiamo il vino, ma non è nulla in confronto al tuo. Ha il sapore dell'acqua. Dammene ancora». Gli riempii la coppa 3 volte e lui bevve con avidità. Ben presto vidi con soddisfazione che stava diventando ubriaco. Allora mi venne un'idea. «Tu chiedi il mio nome?» dissi. «Il mio nome è Nessuno. Mio padre e mia madre mi chiamano Nessuno, e così fanno tutti quelli che mi conoscono». «Bene», disse lui. «Allora Nessuno sarà l'ultimo che mangerò. Questo è il mio dono per te». Detto questo, crollò sulla schiena, sopraffatto dal sonno dell'ubriachezza. Si girò e si rigirò, ma ben presto i suoi profondi russamenti ci fecero capire che aveva perso completamente conoscenza. Era il momento. Rapidamente estrassi il palo, ne immersi la punta nelle fiamme e attesi che diventasse rovente. Poi chiamai i miei compagni in aiuto. Un dio riempì i nostri cuori di coraggio. Insieme afferrammo il palo incandescente e in un attimo lo conficcavamo nell'unico occhio del ciclope. Come quando un fabbro immerge un ferro rovente nell'acqua fredda, così l'occhio del ciclope sfrigolò quando il palo ardente vi affondò dentro. Lo torcemmo più in profondità e denso sangue sgorgò colando sul suo volto.
Il gigante lanciò un urlo terribile e balzò in piedi, agitandosi selvaggiamente. Ci disperdemmo negli angoli della caverna per sfuggire alle sue mani che si dimenavano alla cieca. Nel suo dolore strappò via il palo dall'occhio e lo scagliò contro la parete della grotta, ululando come una bestia inferocita. Gli altri ciclopi, svegliati dalle sue urla, si precipitarono alla caverna e si radunarono fuori. Gli altri ciclopi gridarono: «Che ti è successo, Polifemo? Perché urli così forte? Qualcuno ti ha rubato le pecore o ha tentato di ucciderti?» «Ahimè», gemette il ciclope, «nessuno mi ha ingannato, nessuno mi ha attaccato». «Ebbene, se nessuno ti sta attaccando, non possiamo aiutarti. Non abbiamo potere contro i mali che vengono dall'interno. Devi invocare l'aiuto di tuo padre Poseidone». E con ciò se ne andarono. Il mio cuore esultò nel vedere che il mio falso nome li aveva ingannati. Tuttavia, eravamo ancora in grande pericolo. Sebbene fossimo sfuggiti alla presa del gigante cieco, egli ora sedeva davanti all'uscita, facendo rotolare leggermente la pietra e allungando le mani, sperando di afferrarci mentre cercavamo di sgattaiolare fuori insieme alle pecore. Ma avevo ancora un piano per ingannarlo. Nel gregge vi erano alcune capre forti e dal vello spesso. Ne presi 3 e le legai insieme con rami flessibili. Sotto quella centrale fissai saldamente uno dei miei uomini, mentre le altre 2 lo proteggevano ai lati. Quanto a me, scelsi l'ariete più grande e lanoso, il capo del gregge, e mi aggrappai sotto il suo ventre. Così preparati, aspettammo il mattino. Alla fine, il gregge si accalcò verso l'uscita, passando accanto al loro padrone cieco. Egli passava le mani sul dorso degli animali, cercando di sentire se qualcuno di noi fosse nascosto tra loro. Ma mai gli venne in mente di controllare sotto la pancia. Uno dopo l'altro i miei uomini uscirono, nascosti sotto le bestie. Io fui l'ultimo. Quando l'ariete più grande passò accanto a lui, mi aggrappai saldamente alla sua folta lana con entrambe le mani e i piedi. Il ciclope accarezzò il suo ariete preferito e gli parlò con tristezza. «Mio caro piccolo, perché oggi sei l'ultimo a lasciare la caverna? Sei sempre stato il primo, fiero e orgoglioso, a guidare il gregge. Ti rattrista forse il fatto che quel maledetto nessuno mi abbia distrutto l'occhio. Ma non temere, non potrà scappare. Ah, se solo potessi parlare, mi diresti dove si nasconde. E allora lo schiaccerei sotto le mie mani finché il suo sangue non inondasse il pavimento della caverna. Sarebbe una dolce vendetta». Poi lasciò andare l'ariete e non appena mi sentii abbastanza lontano, mi sganciai rapidamente e balzai in piedi. Subito liberai i miei compagni rimasti. Eravamo solo 6 sopravvissuti. Per ricompensarci delle nostre sofferenze, spingemmo alcune delle pecore migliori verso la nave. Il ciclope fece rotolare la pietra al suo posto e fischiò per richiamare il suo gregge, ignaro della nostra fuga. Ci precipitammo verso la riva, caricammo le pecore sulla nave e spingemmo al largo il più velocemente possibile. Quando fummo abbastanza lontani perché le nostre voci potessero ancora essere udite, ma fuori dalla sua portata, non riuscii a trattenermi dal deriderlo. «Ciclope, sappi che non hai divorato uomini qualunque, hai banchettato con i compagni di Odisseo e ora pagherai il prezzo della tua crudeltà!» Furioso, il mostro strappò un'enorme roccia e la scagliò verso la direzione della mia voce. Mirò bene. Il masso precipitò in mare vicino alla nostra nave, sollevando onde gigantesche intorno a noi. La violenza dell'acqua ci spinse quasi di nuovo verso la riva, ma urlai ai miei uomini, esortandoli a remare con tutte le loro forze, e riuscimmo a fuggire verso il mare aperto. Potevo ancora vedere il gigante che si stringeva il volto insanguinato e, nonostante le suppliche dei miei uomini di tacere, non potei resistere a provocarlo di nuovo. «Ascoltami ancora, Ciclope. Se qualcuno ti chiederà chi ti ha accecato, di loro che è stato Odisseo, figlio di Laerte». Il Ciclope gemette di dolore. «Maledetto ospite!» urlò. «Dunque la profezia si è avverata. Ho sempre temuto che un gigante possente, molto più forte di me, sarebbe venuto a togliermi la vista. Ma invece è stato un uomo piccolo e debole, un semplice mortale, a ingannarmi. Sciagura su di me».
Ma ascolta, Odisseo, aggiunse, cambiando improvvisamente tono. Torna indietro e facciamo pace. Ti accoglierò come mio ospite e pregherò mio padre Poseidone di concederti un viaggio sicuro verso casa. Egli mi restituirà l'occhio e tutto sarà perdonato. Alle mie parole sentii il ciclope pregare ad alta voce suo padre, implorandolo di scatenare la sventura su di me. Purtroppo Poseidone ascoltò e rispose alla sua supplica. Nel frattempo continuammo a remare il più velocemente possibile, ma eravamo ancora in pericolo. Il ciclope lanciò un'altra immensa roccia che si abbatté in mare, sollevando onde così violente da rischiare di capovolgere la nostra barca. Finalmente, dopo una lunga e faticosa fuga, raggiungemmo la nostra piccola isola. Lì ci riunimmo ai nostri compagni, che ci avevano ormai dati per morti e che avevano trascorso giorni e notti in lacrime sulla riva, piangendo la nostra scomparsa. Al vederci tornare, gioirono e mi offrirono la grande capra che mi aveva trasportato fuori dalla caverna. Come parte del bottino, la sacrificai a Zeus e tutti insieme festeggiammo la nostra sopravvivenza con un grande banchetto. Quando il sole tramontò, ci distendemmo sulla spiaggia e ci addormentammo. Capitolo 6. Il sortilegio di Circe. Una volta recuperate le forze e saziata la fame, lanciammo nuovamente le nostre navi in mare e salpammo. Viaggiammo fino a raggiungere un'isola strana, diversa da tutte quelle che avevamo visto prima. Questa terra galleggiava sull'acqua ed era circondata da una grande muraglia di bronzo. Era la leggendaria isola di Eolo, il sovrano dei venti. Gli dei gli avevano concesso il potere di governare tutti i venti, permettendogli di liberarli o imprigionarli a suo piacimento. Eolo ci accolse con grande cordialità e ci ospitò per un intero mese. Viveva in un magnifico palazzo con i suoi 6 figli e le loro bellissime mogli. Ogni sera si riunivano in una grande sala per banchettare e ascoltavano con entusiasmo i miei racconti su Troia e sulle difficoltà che avevo affrontato nel mio lungo viaggio. Quando giunse il momento di ripartire, implorai Eolo di aiutarmi a tornare sano e salvo a casa. Egli acconsentì e mi fece un dono prezioso, un dono che avrebbe potuto porre fine alle mie lunghe peregrinazioni, se non fosse stato per la stoltezza dei miei compagni. Rinchiuse tutti i venti tempestosi in un robusto otre di cuoio, sigillandolo con una corda d'argento. In questo modo, nessuna tempesta avrebbe potuto spingerci fuori rotta, e io avrei potuto liberare i venti solo quando necessario. Con un vento leggero a sospingerci, lasciammo l'isola di Eolo e attraversammo il Mediterraneo. Per 9 giorni e 9 notti viaggiammo senza alcun problema, e la sera del 10° giorno finalmente vidi le coste della mia amata Itaca. Distinsi chiaramente i fuochi che ardevano sulle colline. Era davvero la mia terra. Il mio viaggio era ormai giunto alla fine. Sfinito per lo sforzo di guidarci fino a casa, cedetti al sonno, certo che entro poche ore saremmo sbarcati sani e salvi. Ma mentre dormivo, i miei compagni iniziarono a bisbigliare tra loro. Si lamentavano di aver sofferto tanto senza ottenere nulla, mentre io avevo raccolto tesori da Troia e ricevuto doni in ogni terra visitata. Dovunque vada, mormoravano, viene onorato e gli vengono dati regali preziosi, mentre noi torniamo a mani vuote. Cosa nasconde in quell'otre? Sicuramente Eolo gli ha donato una fortuna in oro e argento. La loro curiosità ebbe il sopravvento. Convinti che l'otre contenesse un tesoro, sciolsero di nascosto il nodo d'argento. Appena lo fecero, i 20 prigionieri si scatenarono con un urlo furioso e la nostra nave fu spinta lontano, travolta dalla tempesta. Il fortunale ci trascinò di nuovo indietro, attraverso il mare, fino allo stesso punto da cui eravamo partiti. Disperato e con il cuore spezzato, sbarcammo nuovamente sull'isola di Eolo. I miei uomini erano esausti e dopo aver mangiato e bevuto, presi con me uno di loro e il mio araldo per implorare ancora una volta l'aiuto del re. Quando arrivai al suo palazzo, lo trovai riunito a banchetto con la sua famiglia. Rimasero sbalorditi nel vedermi tornare. Raccontai loro quanto era accaduto e lo supplicai di concedermi nuovamente il suo aiuto. Ma Eolo aggrottò la fronte.
e parlò con voce terribile. «Uomo sventurato, gli dei stessi sono contro di te. Non posso aiutare chi è maledetto. Lascia subito la mia isola». Addolorato, tornai dai miei uomini e, con il cuore pesante, riprendemmo il mare. Remammo senza sosta per 6 giorni e, al settimo, giungemmo alla terra dei Lestrigoni. Trovammo un porto tranquillo, dove ormeggiammo le nostre navi. Poi scalai una collina per cercare segni di vita. In lontananza vidi una colonna di fumo levarsi nell'aria e inviai 2 uomini e un araldo a esplorare. Essi seguirono un sentiero attraverso una fitta foresta e si imbatterono in tracce di carri che conducevano a una città. Lungo il cammino incontrarono una giovane fanciulla che attingeva acqua da una sorgente. Era la figlia del re, Antifate. Quando le chiesero informazioni sulla terra, ella indicò loro il palazzo del padre. Ma quando vi entrarono, furono presi dal terrore. La regina era una gigantessa, alta come un albero secolare, e al suo richiamo apparve il mostruoso re. Senza dire una parola, afferrò uno dei miei uomini e lo divorò sul posto. Gli altri 2 fuggirono disperati, correndo verso le nostre navi per salvarsi la vita. Li vedemmo correre verso di noi, seguiti da un'orda di giganti. Mentre cercavamo disperatamente di allontanarci, enormi massi piovvero dal cielo, abbattendosi sulle nostre navi e schiacciando i nostri uomini. Fu un massacro. Avevo legato la mia nave dietro una scogliera nascosta alla vista, e così si salvò. Senza perdere tempo, tagliai le funi, urlai ai miei uomini di affrettarsi e remammo freneticamente verso il mare aperto. Da lontano, osservammo con orrore i lestrigoni che infilzavano gli ultimi dei nostri sventurati compagni e li portavano via per il loro orribile banchetto. La corrente ci spinse verso l'isola di Ea. Derivammo in una baia riparata e lì restammo, deboli per la fame e la fatica, per 2 giorni e 2 notti. Ma al terzo giorno, mentre l'alba tingeva il cielo di luce rosata, afferrai la mia lancia e la spada e salii sulla vetta più alta dell'isola. Gli dei ebbero pietà di me, perché in quel preciso istante un grande cervo dalle magnifiche corna attraversò il mio cammino. Senza esitazione lanciai la mia asta nel suo fianco. L'animale emise un grido e crollò al suolo. Poggiando il piede sul suo corpo, estrassi la mia lancia, gli legai le zampe e me lo caricai sulle spalle. Barcollando sotto il peso, riportai la preda ai miei uomini affamati, deciso a non lasciarli morire di stenti. «Coraggio, amici!» gridai. «Non discenderemo nel regno di Ade prima che giunga il giorno del nostro destino. Finché avremo cibo e vino, rallegriamoci e ristoriamo i nostri corpi stanchi». Alla vista del grande cervo, il morale dei miei compagni si risollevò. Balzarono in piedi, si lavarono le mani e si prepararono a cucinare la carne. Ci sedemmo a un banchetto abbondante e il coraggio tornò nei nostri cuori. Un sonno profondo ci ristorò e all'alba decidemmo di esplorare l'isola. Tuttavia i miei compagni erano titubanti, memori degli orrori vissuti con il ciclope e i lestrigoni cannibali. «Molto bene», dissi. «Dividiamoci in 2 gruppi. Io guiderò il primo e il valoroso Euriloco condurrà l'altro». Estraemmo a sorte, gettando i nomi in un elmo di bronzo per decidere chi sarebbe andato in esplorazione e chi sarebbe rimasto a guardia della nave. La sorte scelse Euriloco, che partì con 22 uomini. In una valle lontana, scoprirono il magnifico palazzo di Circe, la figlia del dio Sole, una maga esperta in arti magiche. Intorno alla sua dimora si aggiravano leoni e lupi, un tempo uomini trasformati dai suoi incantesimi. Sebbene avessero assunto forma animale, le loro menti erano ancora umane. Non attaccarono i miei compagni, ma si avvicinarono loro docilmente, come cani fedeli. All'interno del palazzo, Circe sedeva al suo telaio, cantando con una voce melodiosa. «Ascoltate», disse uno degli uomini, «che canto incantevole! Entriamo!» La dea, avendo udito le loro voci, si alzò dal suo lavoro e aprì la porta. Circe disse dolcemente: «Entrate, stranieri. Lasciate che vi accolga con onore». Gli uomini obbedirono ed entrarono. Solo il prudente Euriloco rimase fuori, nascondendosi, come se avesse intuito il pericolo.
La maga invitò i miei compagni a sedersi su morbide sedie rivestite di cuscini e offrì loro cibo e dolce vino. Tuttavia, mescolò segretamente la bevanda con un potente incantesimo che privava gli uomini della loro volontà. Non appena ebbero bevuto, Circe li sfiorò con la sua bacchetta magica e in un istante furono trasformati in maiali. Ridendo, li spinse in un recinto e chiuse la porta dietro di loro. Dalla sua postazione nascosta, Euriloco assistette inorridito alla scena. Fuggì in preda al terrore, correndo più veloce che poteva per portarmi la terribile notizia. Senza fiato e tremante, mi raccontò tutto ciò che aveva visto. Senza esitare, mi alzai di scatto. «Guidami là subito», ordinai. «Se non posso salvarli, almeno vendicherò i nostri compagni». Ma Euriloco cadde ai miei piedi, supplicandomi tra le lacrime. «Non sprecare la tua vita. Fuggiamo da quest'isola maledetta finché ne abbiamo la possibilità. Non voglio vederti subire la stessa orribile sorte». «Resta, se vuoi», risposi con disprezzo. «Rifocillati e bevi qui sulla riva, ma io devo andare». Detto questo mi incamminai deciso verso la dimora di Circe, seguendo la spiaggia. Quando mi avvicinai al palazzo, una figura radiosa apparve improvvisamente davanti a me. Lo riconobbi subito dal suo bastone splendente e dalla sua presenza divina. Era Hermes. Hermes mi prese per mano e disse: «Amico mio, perché vaghi solo per queste terre selvagge? Sai cosa ti attende? I tuoi compagni sono prigionieri nei recinti di Circe, trasformati in porci. Vuoi liberarli? Pover'uomo, temo che finirai per unirti a loro. Ma ascolta, io voglio il tuo bene e posso aiutarti. Sappi che Circe cercherà di ingannarti. Ti offrirà un vino dolce mescolato a un potente veleno per piegare la tua volontà. Ma prendi questa erba, ti proteggerà dai suoi incantesimi». Hermes mi porse una pianta con un fiore bianco latteo e una radice nera. Hermes dichiarò: «Questa è la Moli. Il suo potere ti proteggerà dagli incantesimi di Circe. Quando vedrà che la sua pozione non ha effetto su di te, cercherà di soggiogarti toccandoti con la sua bacchetta magica. In quel momento impugna la spada e minaccia di colpirla. Sarà terrorizzata e implorerà pietà. Concedile la tua grazia, ma solo se giurerà solennemente di non farti più alcun male. Se farai questo, Circe sarà sottomessa e conquisterai la sua fiducia. Col tempo potrai persuaderla a liberare i tuoi compagni». Detto ciò, Hermes scomparve, librandosi verso il cielo. Lo seguii con lo sguardo, grato per il suo aiuto. Poi riposi con cura la pianta magica e imprimetti nella mente le sue parole. Pensieroso mi avvicinai al palazzo di Circe. Il suo canto dolce ancora riempiva l'aria. Lanciai un richiamo ed ella apparve immediatamente, accogliendomi con un sorriso. Mi condusse all'interno e mi invitò a sedermi su una sedia intarsiata d'argento. Mentre preparava il vino, vi mescolò segretamente la sua pozione incantata. Quando mi porse la coppa, finsi di bere, ma prima di sorseggiare, vi aggiunsi di nascosto la Moli che Hermes mi aveva dato. Poi, senza timore, tracannai il vino. Non appena ebbi bevuto, Circe puntò la sua bacchetta sulla mia testa e comandò: «Ora, mia piccola bestia, va a raggiungere i tuoi compagni nel recinto dei porci». Ma io non cambiai. Al contrario, mi alzai di scatto, rovesciai la sedia e mi slanciai contro di lei con la spada sguainata, come se volessi colpirla. Circe urlò e si gettò a terra, afferrandomi le ginocchia. «Chi sei e da dove vieni? Sei il primo che resiste alla mia magia. Nessun mortale ha mai annullato il suo potere. Sei forse l'astuto Odisseo, l'uomo di cui Hermes mi aveva parlato, colui che avrebbe raggiunto la mia dimora nel suo lungo viaggio e avrebbe reso vano il mio incantesimo. Ma non guardarmi con tanta furia. Deponi la spada. Siediti accanto a me, parliamo da amici». «O Dea», risposi, «come posso fidarmi di te, tu che hai trasformato i miei compagni in animali? Non so quali inganni tu stia preparando contro di me. Se davvero non mi vuoi male, giura sui grandi dei che non userai mai la tua magia contro di me, né da sveglio né nel sonno». Senza esitare, ella prestò giuramento e io mi sentii rassicurato.
Poi mi trasse dolcemente accanto a sé sul divano, mentre le sue ancelle, figlie degli dei dei fiumi e delle foreste, preparavano un banchetto. Una di loro scaldò l'acqua per il mio bagno. Quando fu pronta, fu Circe stessa a versarla sulle mie spalle e sulla mia testa, lavandomi e vestendomi con vesti splendide. Poi mi condusse a una tavola colma di cibi deliziosi, ma io non potevo mangiare. Appoggiai la testa sulla mano e sprofondai nella malinconia. Circe cercò di convincermi a prendere parte al banchetto, ma io rifiutai. «O dea», sospirai, «come potrei gustare il cibo in questa casa, mentre i miei poveri compagni sono ancora prigionieri del tuo incantesimo? Finché non li vedrò liberi, nessuna tua gentilezza potrà consolarmi». Circe rimase colpita dalle mie parole. Si recò al recinto, liberò i maiali e li unse con un unguento miracoloso. Oh gioia! Le loro setole ispide e i lunghi musi svanirono, e i miei compagni riapparvero davanti a me, più giovani e forti di prima. Gridarono di sollievo e si gettarono ai miei piedi in segno di gratitudine. Circe li condusse poi nella sala del banchetto. Circe disse: «Ascoltami, Odisseo, resta con me per un po' e riposati dopo tutte le sofferenze che hai patito. Tira in secca la tua nave sulla spiaggia, nascondi le tue armi e i tuoi tesori nel folto del bosco e porta qui tutti i tuoi valorosi compagni. Li accoglierò con onore». Fidandomi del sacro giuramento che aveva prestato, mi misi subito in cammino per cercare i miei uomini rimasti. Non appena mi videro tornare sano e salvo, corsero verso di me come puledri che si slanciano verso la madre. Raccontai loro tutto ciò che era accaduto e ordinai di tirare la nave sulla riva, mettere al sicuro le armi e seguirmi al palazzo, dove avrebbero potuto riposarsi e banchettare. Ma allora Euriloco, ancora paralizzato dalla paura, esclamò: «Poveri sciocchi, dove credete di andare? Quella strega astuta ci trasformerà tutti in porci, lupi o leoni. Non è forse stato Odisseo a condurci nella caverna del Ciclope e ora vuole trascinarci dritti in un altro tranello. Restiamo qui e lasciamo che lui vada, se proprio lo desidera». Arsi d'ira davanti alla sua codardia. Accecato dalla rabbia, sguainai la spada, pronto a colpirlo, ma i miei compagni mi trattennero. «Lascialo stare», dissero, «ma noi ti seguiremo». Così li condussi al palazzo di Circe, ed Euriloco, nonostante la sua paura, ci seguì da lontano. Quando entrarono nella sala e videro i loro compagni perduti, vestiti con splendide vesti e seduti a un sontuoso banchetto, furono sopraffatti dalla gioia. Si abbracciarono l'un l'altro e persino Circe rimase commossa da quella scena. Circe disse: «Cari amici, restate qui finché non avrete dimenticato le sofferenze del passato e ritrovato le vostre forze». Grati, accettammo la sua offerta. Giorno dopo giorno mangiammo, bevemmo e ci riposammo. Ma quando fu trascorso un anno intero, il desiderio di tornare a casa si risvegliò nei nostri cuori. I miei uomini vennero da me, implorandomi di fare ritorno a Itaca. Rimasi a lungo immerso nei miei pensieri. Quando calò la notte, mi recai da Circe, mi inginocchiai ai suoi piedi e la supplicai di lasciarci partire. Circe rispose: «Non voglio trattenerti contro la tua volontà, ma prima di prendere la via diretta per casa, devi compiere un'importante missione. Ti chiedo di recarti nell'oltretomba e consultare lo spirito di Tiresia. Persefone, regina dell'Ade, gli ha concesso il privilegio di conservare la sua saggezza anche dopo la morte. Lui solo potrà rivelarti il cammino per raggiungere la tua patria». A quelle parole gemetti disperato. Mi lasciai cadere accanto a lei, piangendo. «Chi mi guiderà laggiù?» chiesi. «Nessun uomo vivo ha mai viaggiato fino all'Ade e fatto ritorno nel mondo dei vivi». Circe mi rassicurò: «Non temere per la tua vita né per il viaggio. Spiega la vela e lascia che il vento del nord ti conduca». Poi mi diede istruzioni dettagliate su ciò che avrei visto e su ciò che avrei dovuto fare nella terra dei morti. Quando terminò di parlare, l'aurora cominciava già a tingere il cielo. Con il cuore pesante mi alzai e svegliai i miei compagni, informandoli che avremmo salpato all'istante. Furono sopraffatti dal dolore,
all'idea di lasciare le comodità offerte da Circe per intraprendere un viaggio così spaventoso. Tuttavia, ci dirigemmo verso la nave. Sulla riva trovammo gli animali per il sacrificio che Circe aveva preparato per noi, un montone nero e una pecora, insieme a farina, vino e miele. Capitolo 7. Ombre dell'oltretomba. Spingemmo la nostra nave in acqua, alzammo l'albero e salpammo verso l'ignoto, sospinti dal vento. Alla fine raggiungemmo la terra dei cimmeri, dove il sole non splende mai. Là tirammo in secco la nave, prendemmo le offerte e ci dirigemmo verso il luogo che Circe ci aveva descritto. Tutto era esattamente come lei aveva predetto. Con la mia spada scavai una fossa, larga e profonda quanto un cubito. Vi versai le offerte per i morti, prima miele e latte, poi dolce vino e infine acqua, cospargendo tutto con farina bianca. Poi presi le 2 pecore, tagliai loro la gola e lasciai che il loro sangue scuro scorresse nella fossa. Immediatamente gli spiriti dei defunti si levarono dagli inferi. Si affollarono intorno alla fossa come onde inquiete. Giovani fanciulle, vecchi curvi sotto il peso del dolore, guerrieri ancora segnati dalle ferite della battaglia. Le loro grida riempirono l'aria e un terrore indicibile mi sopraffece. Estrassi la spada e li tenni a distanza, impedendo loro di bere il sangue finché non avessi parlato con Tiresia. Nel frattempo, i miei uomini scuoiarono le pecore e le bruciarono in sacrificio, pregando gli dei dell'oltretomba. Anch'io pregai con fervore, promettendo ulteriori offerte se fossi mai tornato sano e salvo a casa. Le ombre si strinsero sempre più intorno a me, tendendo le mani verso il sangue, lamentandosi con fame disperata. Ma io rimasi saldo, la spada sollevata, aspettando lo spirito di Tiresia. Gli spiriti rimasero in silenzio, tranne Tiresia. Mi chiese di riporre la mia spada affilata affinché potesse bere il sangue e profetizzare il mio destino. Quando ebbe bevuto, si appoggiò al suo bastone d'oro e iniziò a parlare. «O coraggioso Odisseo, desideri tornare a casa, ma uno degli dei renderà il tuo viaggio difficile. Non sai quanto Poseidone sia adirato con te per aver accecato suo figlio? Eppure potresti riuscirci se lascerai intatti i sacri armenti del dio Sole sull'isola di Trinacria. Se tu o i tuoi uomini osaste far loro del male, la rovina sarà certa. Forse sopravvivrai, ma i tuoi compagni periranno e il tuo ritorno sarà lungo e sofferto. Anche se riuscirai a tornare, troverai la tua casa infestata da pretendenti che dilapidano le tue ricchezze, cercano di sposare tua moglie e tramano per uccidere tuo figlio. Ma alla fine un Dio ti aiuterà e potrai sterminare questi usurpatori nel tuo stesso palazzo. Dopo di ciò dovrai lasciare la tua casa e viaggiare lontano nell'entroterra. Saprai di aver raggiunto il luogo giusto quando incontrerai un uomo che scambierà il remo che porti sulla spalla per un attrezzo agricolo. Lì, lontano dal mare, vivrai fino a tarda età e morirai in pace. Allora questo è il mio destino, o Tiresia, dissi. Ma dimmi, non è forse mia madre tra questi spiriti? Non mi parla, non mi guarda. Come posso fare affinché mi riconosca? Tiresia rispose: se vuoi parlare con uno di loro, lascialo bere il sangue. Solo allora potrà pensare chiaramente e risponderti. Attesi che mia madre si avvicinasse e non appena ebbe bevuto mi riconobbe con gioia e stupore. Le raccontai tutte le mie sofferenze e le chiesi come fosse morta, oltre allo stato di mio padre, di mia moglie e del mio caro figlio. Mi disse che erano vivi e che ogni giorno sentivano la mia mancanza. Mio padre, ormai debole per la vecchiaia, non viveva più nel palazzo, ma si era ritirato nei campi a lavorare la vigna. Dopo di lei apparvero altre donne, le mogli di grandi eroi che un tempo avevo conosciuto. Anch'esse bevvero il sangue e mi raccontarono il loro destino. Il mio cuore si gonfiò quando vidi gli spiriti di vecchi compagni di guerra che avevano combattuto con me sotto le mura di Troia. Agamennone, Achille, Patroclo e il possente Aiace, tutti morti senza mai rivedere la loro patria. Fu uno shock vedere Agamennone tra loro. Gli chiesi cosa fosse accaduto e con dolore mi narrò della sua tragica fine.
Mi domandò notizie di suo figlio Oreste, ma io non sapevo nulla della sorte degli Achei. Tuttavia potei raccontare ad Achille le gesta di suo figlio Neottolemo, che dopo la sua morte si era distinto in battaglia con grande valore. Anche nel regno dei morti Achille si inorgoglì di lui e il suo spirito si allontanò con fierezza verso i campi di Asfodelo, dove dimorano le ombre degli eroi. Vidi anche i leggendari eroi del passato. Minosse, il saggio legislatore di Creta, continuava a rendere giustizia alle anime dei morti. Orione, il grande cacciatore, vagava nell'oltretomba con il suo potente arco, inseguendo senza sosta mandrie di bestie selvagge. Vidi le pene di coloro che erano stati puniti per i loro crimini. Tizio, il gigantesco figlio della terra, che aveva osato oltraggiare la dea Latona, giaceva incatenato mentre due avvoltoi gli divoravano il fegato, che si rigenerava all'infinito per prolungare la sua sofferenza. Non meno terribile era la sorte di Sisifo, il crudele re condannato a spingere un enorme masso su per un ripido pendio. Ogni volta che stava per raggiungere la cima, la pietra gli sfuggiva e rotolava giù nella valle. Stremato, coperto di sudore e polvere, era costretto a ricominciare senza speranza. Vidi anche Tantalo, un tempo onorato dagli dei e ammesso al loro banchetto divino, ma la sua superbia lo rese indegno di tale privilegio e tradì la fiducia degli dei. Ora, nel regno dei morti, subiva un tormento eterno. Immerso in un lago con l'acqua fino alla gola, ogni volta che si chinava per bere, il liquido si ritraeva. Sopra di lui pendevano rami carichi di fichi, mele e pere, ma ogni volta che tendeva la mano, il vento li faceva sfuggire alla sua presa. La sua sete e la sua fame erano eterne, senza mai poter essere placate. Vidi l'ombra del possente Eracle. Sebbene ora vivesse tra gli dei sull'Olimpo, sposato con Ebe e godendo delle ricompense divine per le sue fatiche terrene, la sua ombra continuava a vagare nell'oltretomba. Intravedetti anche gli spiriti di Teseo e Piritò persi nella nebbia lontana. Non osai restare più a lungo in quel luogo spaventoso. Colmo di tutto ciò che avevo visto e udito, mi affrettai a tornare alla nave con i miei compagni. Salimmo rapidamente a bordo e l'oceano ci riportò indietro lungo la rotta da cui eravamo venuti. Non appena Circe seppe del nostro ritorno, ci venne incontro e ci offrì pane, carne e vino in abbondanza. Quando la notte cominciò a calare si sedette accanto a me, lontano dagli altri, e mi diede saggi consigli per il viaggio che mi attendeva. Mi mise in guardia contro le sirene, che attirano i viaggiatori con i loro canti meravigliosi, solo per poi divorarli come fiere selvagge. Circe mi avvertì: non potrai resistere al canto ammaliante delle sirene, quindi ecco cosa devi fare. Prendi questa cera e rendila morbida. Usala per tappare le orecchie dei tuoi uomini, in modo che non possano sentire nulla. Quanto a te, lascia che i tuoi compagni ti leghino saldamente all'albero della nave. Quando sentirai il canto delle sirene, implorerai di essere liberato, ma i tuoi uomini dovranno stringere ancora di più le corde. Più avanti c'è un pericolo ancora maggiore. Due enormi scogli formano un passaggio stretto e in queste acque vivono due mostri, Cariddi e Scilla. Cariddi crea un immenso vortice ai piedi di una delle scogliere. Ingurgita le navi intere per poi risputarne i resti distrutti. Stai lontano dalla sua parte. Invece, naviga vicino alla scogliera di destra, dove si trova Scilla. Anche lei è terribile. Ha 6 teste e ognuna di esse afferrerà uno dei tuoi uomini. Ma è meglio perdere 6 uomini che perdere l'intero equipaggio a causa di Cariddi. Infine, quando raggiungerai l'isola di Trinacria, non toccare il bestiame sacro del dio Sole, Elio. Se tu o i tuoi uomini ucciderete anche un solo animale, le conseguenze saranno disastrose. La tua nave verrà distrutta, i tuoi compagni moriranno e, anche se sopravvivrai, passerai molti anni a lottare per tornare a casa e vi farai ritorno da solo. Così parlò la gloriosa dea, e quando la luce rosata di Eos apparve nel cielo, ci affrettammo alla nave per sfruttare il vento favorevole. Quando credetti di essere vicino alle sirene, ammorbidii la cera e sigillai le orecchie dei miei uomini, ma ordinai loro di legarmi saldamente all'albero. Poi remammo avanti. Le sirene, sentendoci avvicinare, iniziarono il loro canto incantevole.
Nel momento in cui ascoltai le loro voci, un desiderio irresistibile si impadronì di me. Mi dimenai per liberarmi e implorai i miei uomini con gesti frenetici di sciogliermi. Ma essi, fedeli ai miei ordini, strinsero ancora di più le corde, finché finalmente le voci magiche svanirono in lontananza e superammo il pericolo. Presto vedemmo il cielo farsi scuro e le onde infrangersi con violenza davanti a noi. In lontananza si udiva un ruggito profondo e minaccioso. Il terrore paralizzò i miei uomini e smisero di remare. Mi mossi tra loro, incitandoli a continuare a vogare con tutte le loro forze, mentre ordinavo al timoniere di tenersi il più possibile sulla destra per evitare il vortice di Cariddi. Ma non dissi nulla della spaventosa Scilla, poiché sapevo che se ne fossero stati a conoscenza, i miei uomini sarebbero rimasti paralizzati dalla paura. Mentre stavo in piedi sul ponte, stringendo due lance e fissando il gorgo spumeggiante, improvvisamente udii un urlo di dolore alla mia destra. Guardando oltre, vidi l'orribile mostro che aveva afferrato 6 dei miei uomini più forti e coraggiosi, ciascuno stretto in una delle sue 6 fauci spalancate. Mi chiamavano disperati, tendendo le mani verso di me, ma non potei fare nulla per salvarli. Finalmente attraversammo lo stretto maledetto e vedemmo le verdi colline di Trinacria. Da lontano si udivano i muggiti del sacro bestiame di Elio e i belati delle sue greggi. Il dio Sole aveva affidato questi armenti alla custodia di 2 ninfe e provava grande piacere nell'osservarli mentre guidava il suo carro dorato attraverso il cielo. Le mandrie non crescevano, né diminuivano mai, né invecchiavano. «Amici miei», dissi, «questa è l'isola maledetta. Posso già vedere il sacro bestiame di Elio e ci è stato detto che toccarlo significherà morte certa. Ascoltiamo gli avvertimenti di Tiresia e della divina Circe. Non mettiamo piede su quest'isola, poiché ci hanno predetto che qui ci attende il destino più terribile». I miei compagni si lamentarono delle mie parole. Euriloco parlò per loro. «Odisseo, sei coraggioso ma troppo severo. Tu non ti stanchi mai. Ma noi siamo esausti dalle nostre fatiche, eppure ci neghi il riposo. Vuoi farci remare alla cieca nella notte? Concedici di approdare, di rifocillarci e riposare accanto alla nave. All'alba potremo ripartire». Tutti furono d'accordo con Euriloco e capii che gli dei avevano deciso la mia rovina. Così dissi loro: «Potete costringermi, un solo uomo tra tanti, a obbedire, ma prima dovete giurare che nessuno di voi toccherà il bestiame sacro. Accontentatevi delle provviste che la divina Circe ci ha dato». Essi prestarono giuramento senza indugio e il timoniere ci guidò a riva. Sbarcammo e consumammo la nostra cena, piangendo la terribile perdita dei nostri compagni. Solo a tarda notte il sonno pose fine al nostro dolore. Ma quale risveglio ci attendeva? Durante la notte scoppiò una violenta tempesta e dense nuvole nere coprirono la terra e il mare. Quando giunse il mattino, tirammo la nave in una caletta rocciosa e ci riparammo come meglio potevamo. «Amici», dissi, «oggi non potremo lasciare quest'isola, ma abbiamo ancora cibo e vino. Giuratemi ancora una volta che nessuno di voi toccherà il bestiame sacro». Ancora una volta tutti promisero. Ma per 4 lunghe settimane il vento del sud e il feroce vento dell'est si alternarono senza sosta, impedendoci di salpare. Quando infine le nostre provviste si esaurirono, i miei compagni perlustarono la costa in cerca di molluschi e cacciarono uccelli, ma non era abbastanza per placare la loro fame. Anche io mi allontanai dalla nave, lavai le mani nel mare sacro e pregai gli dei di mostrarmi una via per tornare a casa. Dopo aver pregato, un sonno profondo mi sopraffece e caddi sulla riva. Mentre dormivo, i miei compagni presero una decisione fatale. Scelsero di infrangere il loro giuramento. Euriloco disse: «Se Zeus ha deciso che dobbiamo morire, allora preferisco perire in un solo istante nel mare, piuttosto che morire lentamente di fame su quest'isola. Venite, prendiamo alcuni dei buoi, offriamoli in sacrificio e giuriamo di costruire un tempio al dio Sole quando torneremo a Itaca». Non appena il grasso della carne sacrificale iniziò a sfrigolare sul fuoco, mi svegliai e mi affrettai verso l'accampamento. Il profumo della carne arrostita riempiva l'aria
e il mio cuore sprofondò nella disperazione. Era troppo tardi per fermarli. Le ninfe avevano già portato la notizia a Elio e l'ira del dio si scatenò. Se non avesse ricevuto un'adeguata riparazione, avrebbe smesso di splendere sul mondo. In risposta, Zeus promise di distruggere la mia nave non appena avessimo ripreso il mare. Quale sofferenza mi attendeva ancora? Per 6 giorni i miei compagni si abbuffarono con la carne sacra. Ma al 7° giorno, quando finalmente la tempesta si placò, salimmo a bordo della nave e ci affrettammo a lasciare l'isola. Non avevamo navigato a lungo quando si alzò un terribile vento di ponente, portando con sé nubi nere cariche di tempesta. Il mare in tempesta scosse violentemente la nostra fragile imbarcazione, finché, con un boato assordante, l'albero maestro si spezzò e cadde, trascinando il timoniere tra le onde. Poi un fulmine terribile squarciò il cielo e colpì la nave con un colpo mortale, spaccandola in 2. Tutti i miei compagni furono scaraventati in mare, lottarono brevemente contro le onde, poi scomparvero nelle profondità. Rimasi solo, aggrappandomi disperatamente alla chiglia spezzata della nave. Poco dopo l'albero spezzato galleggiò vicino a me e con le corde rimaste lo legai alla chiglia per creare una zattera di fortuna. Ma avevo ben poche speranze di raggiungere la terra, soprattutto quando un vento improvviso mi spinse dritto verso lo stretto di Scilla. La corrente mi trascinò direttamente nel vortice mortale di Cariddi. Sembrava certo che sarei morto, ma all'ultimo istante vidi un fico selvatico crescere sopra l'abisso. Proprio mentre il gorgo tentava di inghiottirmi, mi slanciai e afferrai i suoi rami sottili, stringendoli come un pipistrello appeso a testa in giù, senza alcun appoggio per i piedi. Guardai impotente mentre la mia zattera veniva risucchiata nel baratro, sapendo che, col tempo, Cariddi l'avrebbe rigettata fuori. Rimasi sospeso, aspettando quel momento, e quando infine riapparve, lasciai andare il ramo e mi gettai sui resti galleggianti del mio relitto. La corrente mi trascinò lontano, fuori dal pericolo. La tempesta era finita, ma per 9 giorni vagai alla deriva, remando con le mani, ormai debole per la fame. Al 10° giorno finalmente raggiunsi la terra, l'isola di Ogygia, dove Calipso mi tenne prigioniero per 9 anni, come vi ho già raccontato. Capitolo 8. Il ritorno a Itaca. Tutti gli occhi rimasero fissi sul narratore mentre l'uditorio ascoltava con ammirazione le incredibili avventure di Odisseo. Le sue prove e la sua resistenza avevano catturato i loro cuori e un senso di riverenza riempiva la sala. Riconoscendo le straordinarie difficoltà affrontate dal loro ospite, Alcinoo propose di onorarlo ulteriormente. Chiamò a raccolta i 12 principi affinché ciascuno contribuisse con un tripode di bronzo e una bacinella d'argento tra i doni destinati a lui. Le sue parole furono accolte con unanime consenso e con quella decisione l'assemblea si sciolse per la notte. All'alba si riunirono di nuovo e ogni nobile giunse con i doni promessi. Alcinoo stesso si occupò personalmente degli ultimi preparativi, assicurandosi che ogni provvista necessaria al viaggio fosse accuratamente sistemata sulla nave. Una volta che tutto fu pronto, tornarono al palazzo, dove li attendeva un magnifico banchetto d'addio. L'occasione non fu segnata solo dal festeggiamento, ma anche da un solenne sacrificio, un ultimo atto di onore prima che Odisseo salpasse per la tanto desiderata Itaca. Colmo di nostalgia per la sua patria, Odisseo parlò al re. «Nobile eroe e potente re Alcinoo, e voi, principi dei Feaci, lasciatemi partire ora, poiché ho ricevuto tutto ciò che il mio cuore desiderava. Possano gli dei benedire i vostri doni e il mio ritorno, e possano portarvi prosperità». Dopo aver compiuto gli ultimi riti dell'ospitalità, Odisseo si rivolse alla regina Arete. Porgendole la coppa, disse: «Addio, regina Arete. Ti auguro di vivere a lungo e felicemente nel tuo palazzo, insieme alla tua famiglia e al tuo popolo, fino a quando la vecchiaia verrà a prenderti, come accade a tutti noi». Con queste parole si affrettò verso la nave e si stese per riposare, mentre i rematori prendevano posto e cominciavano a vogare. Odisseo cadde in un sonno profondo, dimenticando tutte le sue sofferenze.
Quando la stella del mattino sorse, la nave raggiunse una delle baie di Itaca. Neppure l'urto dell'approdo lo svegliò. I giovani feaci lo sollevarono con delicatezza, lo portarono a riva e posero tutti i suoi doni accanto a lui sotto un olivo. Poi tornarono alla nave e ripresero il mare, gioiosi di fare ritorno in patria. Ma non poterono sfuggire all'ira di Poseidone. Il dio li vide tornare e, furente, trasformò la loro nave in pietra nel mezzo del mare, erigendo alti scogli intorno alla città dei Feaci. Nel frattempo Odisseo si risvegliò, ma non riconobbe la sua terra, poiché Atena l'aveva avvolta in una fitta nebbia. Odisseo disse: «Oh no, dove mi trovo? I Feaci mi hanno ingannato e portato in un altro luogo. Meglio che conti i miei doni per assicurarmi che nulla sia stato rubato». Li contò con attenzione e scoprì che nulla mancava. Mentre vagava lungo la riva, Atena gli apparve sotto le sembianze di un bel giovane pastore. Odisseo, colmo di gioia, lo salutò con rispetto. Odisseo disse: «Salute a te, primo abitante che incontro in questa terra sconosciuta. Ti prego, dimmi dove mi trovo. Qual è questo paese? Chi vi abita? È un'isola o una parte della terraferma?» Il giovane rispose: «Devi essere venuto da molto lontano se non conosci questa terra. È famosa. È vero, è aspra e montuosa, non adatta ai cavalli, ma produce abbondante grano e vino. È ricca di bovini e pecore, ben irrigata da ruscelli e coperta da magnifiche foreste. Perfino a Troia si parlava di Itaca, anche se la consideravano lontana dalle terre achee». Odisseo, sempre prudente, nascose i suoi veri sentimenti, senza rivelare la sua identità. Odisseo disse: «Sì, ho sentito parlare di Itaca una volta, a Creta, dove sono nato. Sono un fuggitivo. I Feaci mi hanno portato qui con questi beni perché ho ucciso il figlio di un re che voleva sottrarmi la mia parte del bottino di Troia. Per questo motivo ho dovuto lasciare mia moglie e mio figlio». Atena lo interruppe con un sorriso e si trasformò in una donna alta e radiosa, dall'eroica bellezza. Atena dichiarò: «Basta, sei sempre il solito astuto Odisseo che ho protetto tante volte. Non scherzare con me, perché ci conosciamo bene. Io sono Pallade, Atena, e sono venuta per consigliarti su come punire gli arroganti pretendenti che occupano la tua casa. Da 3 anni corteggiano la tua fedele moglie, portandole doni di nozze, ma lei li ha rifiutati tutti. Conserva ancora nel suo cuore la tua immagine e desidera ardentemente il tuo ritorno». Odisseo rispose: «O Dea, è difficile riconoscerti in forma umana. È vero, mi sei apparsa spesso in battaglia e nei momenti di bisogno. Ma ultimamente temevo che mi avessi abbandonato e che non ti avrei mai più rivista. Ma dimmi, com'è possibile che questa sia Itaca? Non la riconosco». Atena replicò: «Non ti ho mai dimenticato, ma non volevo oppormi al possente Poseidone, mio grande zio, che cercava vendetta contro di te. Sapevo anche che la tua completa distruzione non era il tuo destino. Ora ti mostrerò la tua terra». Con queste parole Atena sollevò la nebbia, rivelando il paese chiaramente davanti a loro. Odisseo cadde a terra e baciò con gioia la sacra terra. Con le mani alzate pregò le ninfe, le divine protettrici della terra su cui ora si trovava. Atena dichiarò: «Ora, Odisseo, nascondiamo i tuoi tesori affinché nessuno possa rubarli». Entrò nella grotta delle ninfe mentre Odisseo le passava ogni oggetto. Lei li ripose con cura e poi rotolò un masso sopra l'ingresso basso. In seguito si sedettero sotto il vecchio ulivo e Atena gli diede preziosi consigli. Anche se gli promise il suo aiuto, lo avvertì di procedere con cautela, poiché i pretendenti nel suo palazzo erano più di 100. Soprattutto, nessuno doveva sapere del suo ritorno finché non avesse segretamente scoperto chi erano i suoi veri alleati e si fosse assicurato di avere abbastanza sostegno. Per aiutarlo a rimanere inosservato, Atena decise di trasformarlo in modo che nessuno lo riconoscesse e nessuno sospettasse della presenza del legittimo re di Itaca. Lo toccò delicatamente con il suo bastone e immediatamente Odisseo si trasformò in un vecchio. La sua pelle si raggrinzì, profondi solchi segnarono il suo volto
i capelli divennero bianchi e gli occhi pallidi e acquosi. Le sue vesti lunghe e fluenti si trasformarono in una camicia ruvida e lacera, mentre il suo mantello si tramutò in una logora pelle di cervo. Per completare il travestimento da mendicante, gli diede un grande sacco e un bastone nodoso. Vestito in questo modo, gli ordinò di recarsi dal fedele porcaro Eumeo, che gli era rimasto leale e si opponeva ai pretendenti. Da lui Odisseo avrebbe potuto scoprire maggiori dettagli sulla situazione in casa. Nel frattempo, Atena si sarebbe affrettata a intercettare il giovane Telemaco, che stava tornando da Sparta e stava per cadere vittima di un'imboscata tesa dalle navi dei pretendenti. Sperava di sventare il loro piano e di riunire presto padre e figlio. Detto questo, si separarono e Odisseo si incamminò lungo il ripido sentiero che conduceva alla dimora del fedele porcaro. Eumeo era il capo di tutti i mandriani del re e aveva 4 uomini sotto il suo comando, che si occupavano delle greggi. In quel momento il porcaro sedeva fuori dalla sua capanna, tagliando cuoio per fabbricare sandali per il suo prossimo viaggio in città. 4 cani dall'aspetto feroce giacevano accanto a lui. Quando videro Odisseo avvicinarsi con il suo sacco da mendicante, si alzarono abbaiando furiosamente e si precipitarono verso di lui. Odisseo lasciò cadere il bastone e si accovacciò per proteggersi, ma i cani lo avrebbero assalito se il porcaro non fosse corso in suo aiuto, lanciando pietre e gridando per calmarli. Eumeo disse: «In verità, vecchio, sei scampato per poco ad essere sbranato, e ciò mi avrebbe dato grande vergogna e dolore. Ho già abbastanza problemi. Siedo qui a piangere ogni giorno per il mio caro padrone, mentre sono costretto a mandare i suoi maiali più belli ai malvagi uomini del palazzo. Nel frattempo, lui potrebbe vagare come un mendicante in una terra straniera, se è ancora vivo. Ma vieni dentro la mia capanna, dove posso offrirti pane e vino, e tu potrai raccontarmi chi sei e da dove vieni». Con queste parole condusse Odisseo nella capanna e gli preparò un letto di paglia coperto di pelli di capra. Commosso dalla sua gentilezza, Odisseo disse: «Possa Zeus concederti ciò che più desideri, amico mio, in cambio della gentilezza che mi hai mostrato». Eumeo rispose: «Nessun ospite dovrebbe mai essere respinto, straniero, non importa quanto umile. Tutti gli stranieri sono sotto la protezione di Zeus. La mia ospitalità è modesta, ma sai bene quanto poco possa offrire un servo. Se il mio buon padrone fosse ancora qui, le cose sarebbero diverse. Si sarebbe assicurato che la mia vecchiaia fosse protetta, in cambio della mia lunga fedeltà. Ma il mio padrone è scomparso. Oh, come vorrei che l'intera casa di Elena fosse perita per la miseria che ha causato a tanti uomini valorosi». Detto questo, si rimboccò la veste lunga, andò alle porcilaie e scelse 2 grassi maialetti. Dopo averli macellati, li arrostì lentamente sul fuoco e depose la carne davanti a Odisseo. Poi mescolò del vino in una coppa di legno e la posò accanto a lui. Eumeo disse: «Ecco, straniero, mangia e bevi il meglio che noi pastori possiamo offrire. I pretendenti, che non temono né gli dei né gli uomini, banchettano con i maiali più grassi. Gli dei hanno sempre odiato la violenza. Eppure perfino i ladri a volte temono la punizione divina. Ma questi uomini, questi maledetti pretendenti, non temono nulla. E ancora gli dei hanno ritardato la loro punizione. Devono aver saputo in qualche modo che Odisseo è perito, altrimenti non sarebbero così sfacciati nella loro arroganza. Nessun re da queste parti era tanto ricco quanto Odisseo. Possedeva 12 mandrie di bovini e altrettanti greggi di pecore e capre. Ora ognuno dei pastori è costretto a mandare ogni giorno al palazzo le migliori bestie. Se ciò continuerà, la sua ricchezza finirà presto». Il suo ospite fu indignato da ciò che aveva sentito, ma nascose i suoi sentimenti. Quando ebbe finito di mangiare, disse: «Cosa penseresti, amico mio, se ti portassi buone notizie? Dimmi il nome del tuo ricco e potente padrone. Ho viaggiato molto e forse posso dirti qualcosa su di lui». Eumeo rispose: «Non vale la pena raccontarmi nulla. So che non tornerà. Chissà dove è morto. Mi manca terribilmente. Era per me più importante persino dei miei stessi genitori». Odisseo disse: «Ascoltami, mio buon amico.
Ti giuro con un sacro giuramento che Odisseo tornerà. Quando arriverà, mi darai una bella tunica e un mantello in ricompensa per la mia buona notizia. Non li chiedo ora, anche se ne ho bisogno, perché disprezzo l'uomo che mente per ottenere vantaggi personali, anche se la disperazione lo tenta. Ma ascoltami bene, tutto ciò che ora profetizzo si avvererà. Quando l'attuale luna calerà e la nuova inizierà a crescere, Odisseo sarà a casa e avrà punito tutti coloro che hanno mancato di rispetto a sua moglie e a suo figlio. Eumeo rispose: Basta, vecchio, bevi e parla d'altro, e che gli dei ti perdonino per quel giuramento. Il mio cuore è colmo di dolore. Sono anche preoccupato per il giovane, il nobile Telemaco, che qualche spirito malvagio ha convinto a viaggiare all'estero in cerca di notizie sul padre. Ho sentito dire che gli sfacciati pretendenti stanno tendendogli un'imboscata al suo ritorno, affinché la stirpe di Arcesio perisca. Ma ora, vecchio, raccontami le tue sventure. Odisseo, sempre astuto, affermò che raccontare tutte le sue sofferenze avrebbe richiesto un anno intero. Con abilità lanciò una narrazione avvincente, tessendo racconti delle sue avventure e delle sue gesta eroiche, studiati per suscitare sia simpatia che ammirazione. Quando ebbe finito il porcaro, sospirò. Eumeo disse: «Uomo sfortunato, hai mosso il mio cuore. Ma perché menti su Odisseo, che non tornerà mai? Non guadagnerai il mio favore in questo modo. Se ti mostro gentilezza e ospitalità, è solo in onore di Zeus e per compassione delle tue sofferenze». Odisseo rispose: «Hai un cuore diffidente. Nemmeno il mio giuramento ti convince. Ma facciamo un patto. Resterò qui finché Odisseo non arriverà e quando lo farà, mi manderai a Dulichio con un mantello e una tunica adeguati. Ma se non dovesse tornare, allora tu e i tuoi pastori potrete legarmi e gettarmi giù da questa roccia». Eumeo disse: «Gli dei non vogliano che io faccia una cosa simile. Non potrei mai pregare Zeus di nuovo se violassi le sacre leggi dell'ospitalità». Mentre parlavano, la sera calò e gli altri pastori tornarono con i loro animali. Un gran trambusto riempì l'aria, mentre i maiali grugnivano e strillavano, e ci volle molto tempo prima che tutti fossero sistemati nei recinti. Quando tutto fu in ordine, il porcaro ordinò ai suoi uomini di portare un maiale grasso di 5 anni per servire il loro ospite. Mentre gli uomini erano fuori, Eumeo tagliò legna, la gettò nel fuoco e preparò tutto il necessario. Quando il pasto fu pronto, il buon porcaro lo divise equamente. Suddivise ogni porzione in 7 parti, mettendo da parte la prima per le ninfe e per Hermes, mentre le altre furono condivise tra gli ospiti, i suoi 4 servi e lui stesso. Al vecchio fu dato un grosso pezzo della parte grassa della schiena, la porzione d'onore tradizionalmente riservata agli ospiti. Dopo cena, la notte calò e un feroce vento di ponente ululò intorno alla capanna. La pioggia scrosciava a torrenti. Odisseo rabbrividiva nei suoi abiti logori, ma Eumeo non sembrava rendersi conto che aveva bisogno di un mantello più caldo. L'eroe decise di usare un astuto stratagemma per vedere se riusciva a procurarsene uno. Odisseo disse: «Ascolta, Eumeo, e voi, pastori, il vino mi ha reso allegro e devo raccontarvi una storia divertente. Forse non è il momento giusto, ma ormai ho iniziato e voglio finirla. Una notte Menelao, Odisseo e io avevamo pianificato un'imboscata vicino alle mura della città. Avevamo con noi solo pochi uomini. Quando calò la notte, ci sdraiammo in un folto canneto tra i giunchi e l'erba palustre. Improvvisamente il cielo si oscurò e soffiò un violento vento del nord. Iniziò a nevicare e presto i nostri scudi furono coperti di ghiaccio. I miei compagni stavano meglio di me. Avevano i loro mantelli per avvolgersi e usavano gli scudi per ripararsi dal freddo. Dormivano profondamente, senza sentire nulla della tempesta. Ma io avevo lasciato il mio mantello dietro di me e giacevo lì nella mia tunica sottile, inzuppato dalla pioggia. I miei denti battevano e tremavo come se avessi la febbre. Finalmente, passata la mezzanotte, quando non potevo più sopportare il gelo, diedi una gomitata a Odisseo, che era sdraiato accanto a me, e gli sussurrai: «Nobile Odisseo, sto morendo di freddo. Ho lasciato il mio mantello dietro di me. Ti prego,
trova un modo per aiutarmi. Stai zitto, mi rispose sottovoce. Poi, alzando la voce, svegliò gli altri. Ascoltate, amici, disse. Ho fatto un sogno memorabile. Siamo troppo pochi e troppo lontani dalle navi. Qualcuno deve correre da Agamennone e dirgli di mandarci rinforzi. Toante, figlio di Andremone, si offrì subito volontario. Si alzò e partì, lasciando dietro di sé il suo mantello purpureo. Odisseo lo raccolse e me lo lanciò. Ridendo, mi avvolsi in esso e dormii profondamente fino al mattino. Vedete, amici miei, pensavo che se fossi ancora giovane e forte come allora, forse qualcuno mi darebbe un mantello per la notte, sia per gentilezza, sia per timore della mia forza. Ma, naturalmente, un uomo vestito di stracci viene sempre guardato con disprezzo. Gli uomini risero, divertiti dall'astuzia dello straniero, mentre Eumeo, impressionato dalla sua arguzia, riconobbe la saggezza delle sue parole. Accettò di fornirgli un mantello per la notte, ma precisò che avrebbe dovuto restituirlo al mattino, poiché i pastori avevano ben poco da poter offrire. Tuttavia, se Telemaco fosse tornato, assicurò che il giovane padrone gli avrebbe procurato vesti adeguate e avrebbe organizzato il suo viaggio di ritorno. Così Eumeo preparò un giaciglio vicino al focolare, sovrapponendo pelli di pecora e capra per renderlo più confortevole e coprendolo con il mantello preso in prestito. I servi si stesero accanto a Odisseo, ma il porcaro, scegliendo il dovere al bias al riposo, rimase fuori. Si sistemò in una fessura rocciosa riparata dal vento del nord, sorvegliando attentamente le sue greggi. Osservando la dedizione e la lealtà incrollabile del suo ospite, Odisseo provò una profonda ammirazione per quell'uomo di buon cuore. Capitolo 9. Un viaggio finisce, una battaglia inizia. Nel frattempo, Atena continuava a vegliare sui suoi prediletti. Quella stessa notte si recò nel palazzo di Menelao a Sparta per avvertire Telemaco di tornare a casa e metterlo in guardia contro i pericoli che lo attendevano. Atena disse: «Quando sarai vicino alle coste di Itaca, ordina ai tuoi compagni di remare direttamente verso la città. Ma tu vai da solo alla capanna del fedele Eumeo e trascorri lì la notte. Sarà lui a recarsi in città per informare Penelope del tuo ritorno sano e salvo». Detto questo, la dea scomparve. All'alba, Telemaco si alzò e incontrò Menelao, che era già sveglio. Subito gli chiese il permesso di partire. Menelao rispose: «Lungi da me, caro giovane, trattenerti qui contro la tua volontà, ma almeno aspetta che possa donarti qualche dono di commiato e che le donne preparino un pasto, così potrai partire rafforzato e rinfrancato». Menelao ordinò alle ancelle di preparare rapidamente un banchetto, poi si recò nel suo tesoro per scegliere un dono da Dio. Anche Elena aprì il suo forziere, dove conservava splendide vesti ricamate che aveva tessuto con le proprie mani. Scelse la più grande e raffinata per Telemaco. Menelao la seguì con una coppa d'oro e una brocca d'argento, porgendogliele con queste parole: «Possa Zeus concederti un viaggio sicuro. Ti dono la cosa più preziosa che possiedo, un dono del re di Sidone quando passai per la Fenicia. Davvero è un capolavoro, come se fosse stato forgiato da Efesto stesso». Elena parlò mentre gli porgeva la magnifica veste. «Anch'io voglio offrirti un dono, che questa abbellisca la tua sposa nel giorno delle tue nozze. Fino ad allora, che la tua nobile madre la custodisca nel suo forziere. Addio, e possa tu tornare in pace alla terra di tuo padre e alla tua casa regale». Telemaco accettò con gratitudine i meravigliosi doni e li consegnò a Pisistrato, che li ammirò in silenzio prima di riporli con cura nel carro. Con la partenza imminente, si unirono a Menelao nella sala per un ultimo banchetto. Non appena il pasto fu terminato, i due giovani uscirono, desiderosi di mettersi in viaggio. Menelao li accompagnò fino al carro, tenendo in mano una coppa di vino. Con una stretta di mano ferma, augurò loro un buon viaggio e inviò i suoi saluti a Nestore, che ricordava con affetto come caro compagno nella guerra di Troia. Scambiati gli ultimi saluti, Telemaco e Pisistrato partirono, viaggiando rapidamente verso Pilo. Mentre si avvicinavano alla città, Telemaco si rivolse al suo compagno con una richiesta. Desiderava essere condotto direttamente alla nave sulla spiaggia, così che il nobile Nestore non lo trattenesse con la sua generosa ospitalità. Il tempo era prezioso
e non poteva permettersi ulteriori ritardi. Pisistrato acconsentì prontamente e, una volta raggiunta la riva, Telemaco fu accolto dai suoi compagni, che gioirono del suo ritorno. Senza perdere un istante, fecero i preparativi necessari per la partenza, assicurandosi che la nave fosse pronta a salpare. Una volta sistemato tutto, Telemaco prese posto al timone, offrendo una preghiera silenziosa mentre versava una libagione nel mare, invocando il favore di Atena per un viaggio sicuro. Con colpi di remo costanti, i marinai avanzarono nella quiete della notte, il loro ritorno a casa ormai iniziato. Nel frattempo, lontano dalle grandi sale di Sparta e dalle affollate rive di Pilo, Odisseo, ancora travestito da mendicante, sedeva nella modesta capanna di Eumeo, il fedele porcaro, condividendo un semplice pasto in silenziosa compagnia. Odisseo disse: «Ascolta, Eumeo, ti ho già arrecato abbastanza disturbo. Domani mattina voglio recarmi in città. Tutto ciò che ti chiedo è di trovarmi una guida che mi accompagni al palazzo di Odisseo. Voglio portare notizie a Penelope e mescolarmi tra i pretendenti per vedere se mi tratteranno con gentilezza». Eumeo rispose: «Che cosa stai pensando, vecchio? Faresti una brutta fine tra quegli uomini, la cui arroganza non conosce limiti. Ti maltratterebbero senza esitazione. Non sei un peso per me. Resta almeno fino al ritorno del figlio di Odisseo. Di certo ti fornirà un vero mantello e una tunica e organizzerà una nave per portarti ovunque tu desideri». Odisseo disse: «Buon porcaro, possa Zeus benedirti come io ti benedico per avermi offerto riparo e riposo dopo tante sofferenze. Dato che devo restare, raccontami della madre del nobile Odisseo e dimmi, che ne è stato del suo anziano padre?» A queste parole, il porcaro iniziò a parlare di Laerte e della nobile regina, morta da tempo per il dolore e ormai sepolta. Attorno a loro, gli altri servi si erano già ritirati per la notte e il loro respiro quieto riempiva la capanna. Quando la mezzanotte si avvicinò, Eumeo si rivolse al suo ospite, ammettendo che era tempo di dormire. Tuttavia, confessò che vi era un certo conforto nel condividere il dolore con un altro, soprattutto con qualcuno di così saggio e piacevole da ascoltare. I pesi del cuore sembravano più leggeri quando venivano divisi, e sebbene la notte fosse profonda, il tempo per il riposo non mancava mai. Quella stessa notte, la nave che trasportava Telemaco raggiunse l'isola in sicurezza, sfuggendo all'attenzione delle spie. Sbarcò sulla costa settentrionale e con i primi raggi del sole nascente, Telemaco sbarcò con i suoi compagni e fece un sacrificio. Il giovane non sapeva quanto fosse vicino a suo padre in quel preciso momento. Si allacciò i sandali splendenti, prese la sua pesante lancia e si preparò a separarsi dai suoi compagni. Ordinò loro di remare fino alla città e fissò un incontro per il giorno successivo al palazzo di suo padre, dove li avrebbe ricompensati per il loro viaggio con un grande banchetto di carne e vino. Tuttavia, Telemaco aveva ancora una preoccupazione. A Pilo, un indovino di Argo di nome Teoclimeno si era unito a lui chiedendo un passaggio sulla sua nave. Lo avevano accolto volentieri e portato fino a Itaca, ma desiderava viaggiare oltre. Telemaco, temendo i pretendenti, non osava portarlo a casa propria. Così, insieme, rifletterono su dove potesse trovare ospitalità. Telemaco suggerì che Eurimaco, il più arrogante dei pretendenti, potesse essere un ospite adatto, poiché era l'uomo più potente dell'isola e poteva offrire ospitalità prima di mandare l'ospite per la sua strada. Telemaco disse: «Ora che mio padre è assente, è quasi il sovrano supremo di Itaca. È determinato a sposare mia madre per prendere il controllo della ricchezza della mia famiglia, reclamare il titolo di re e assicurarsi il seggio più alto nell'assemblea, che appartiene di diritto alla mia casa. Solo Zeus sa se riuscirà o meno nel suo intento». Appena ebbe pronunciato queste parole, un avvoltoio volò sopra di loro da destra, stringendo una colomba tra gli artigli. Mentre la lacerava in volo, bianche piume caddero al suolo tra Telemaco e la sua nave. Teoclimeno lo prese da parte e gli parlò sottovoce: «Amico mio, ciò che hai appena detto non accadrà mai.
Questo presagio divino rivela che la tua famiglia regnerà sempre sui principi di Itaca. Il cuore di Telemaco si riempì di gioia alla profezia dell'indovino. Salutò lo straniero e uno dei suoi uomini condusse Teoclimeno alla casa di Eurimaco. Nel frattempo Telemaco si incamminò verso la capanna del porcaro, proprio come Atena gli aveva ordinato. Quando Telemaco arrivò all'ovile, il sole era già alto nel cielo. I pastori avevano portato le loro greggi e mandrie nei campi e nelle foreste, lasciando Eumeo seduto all'interno con Odisseo accanto al fuoco. Avevano appena finito di arrostire della carne per la colazione quando Telemaco apparve sulla soglia. Alla sua vista, i cani corsero incontro a lui con gioia. Eumeo rimase così sbalordito che lasciò cadere la coppa e si precipitò verso il giovane, abbracciandolo con le lacrime che gli rigavano il volto. Lo guardò come se fosse risorto dai morti, incapace di parlare per un lungo momento. Alla fine, sopraffatto dall'emozione, espresse la sua felicità e il suo sollievo, confessando che aveva temuto di non rivederlo mai più dopo aver saputo del suo viaggio a Pilo. Lo esortò a entrare e si lamentò di quanto raramente Telemaco lo visitasse, preferendo invece restare in città tra i pretendenti. Telemaco, mettendo da parte le parole dell'anziano, lo rassicurò che tali questioni erano poco importanti al momento. Il vero motivo della sua visita era chiedere se sua madre avesse accettato uno dei pretendenti e abbandonato la loro casa. Eumeo, scuotendo la testa, gli assicurò che Penelope restava fedele, piangendo giorno e notte proprio come aveva fatto quando lui era partito. Mentre entravano nella capanna, Odisseo, ancora in incognito, sentì il cuore gonfiarsi di gioia nel vedere suo figlio, ma si sforzò di trattenere le emozioni. Per rispetto si alzò per cedergli il posto, ma il giovane lo fermò subito, insistendo perché restasse dov'era e assicurandogli che avrebbe trovato un altro posto dove sedersi. Eumeo portò gli avanzi del pasto e i tre si sedettero a mangiare e bere insieme. Dopo un po' Telemaco si rivolse al porcaro con una richiesta importante. Gli chiese di andare in città e informare segretamente Penelope del suo ritorno da Pilo, avvertendolo di essere discreto, poiché molti pretendenti tramavano contro di lui. Eumeo accettò senza esitazione, si allacciò i sandali, prese il suo bastone e si incamminò verso la città. Mentre Odisseo lo osservava allontanarsi, vide attraverso il cancello socchiuso la figura di una giovane alta e slanciata che gli faceva cenno. I cani si ritrassero spaventati negli angoli, ma Telemaco non si accorse di nulla. Odisseo capì subito che si trattava della dea Atena e uscì per incontrarla. Atena disse: «Nobile figlio di Laerte, è giunto il momento di rivelarti a tuo figlio. Prendi consiglio con lui su come liberare la tua casa dai pretendenti. Tornerò presto ad aiutarti». Mentre parlava, lo toccò con il suo bastone dorato e all'istante le sue vesti lacere divennero un ricco mantello purpureo. Il suo volto rugoso si distese, divenne forte e giovanile, e la sua testa calva si ricoprì di una folta chioma bruna e splendente. Odisseo rientrò nella capanna, non più un mendicante, ma un re. Telemaco lo fissò sbalordito e disse esitante: «Straniero, tu sei cambiato. Ah, sento che un Dio è vicino. Abbi pietà di noi, santo. Ti offriremo sacrifici e doni». Odisseo rispose: «No, non sono un Dio. Io sono tuo padre, colui che hai pianto per così tanto tempo. Sono Odisseo». Con gioia abbracciò suo figlio e lo baciò. Odisseo disse: «Non dubitare più, figlio mio. Questa trasformazione non è opera mia, ma della dea Atena, che veglia su di me. Gli dei possono glorificare o umiliare un mortale a loro piacimento. Sì, io sono Odisseo, colui che ha vagato per 20 anni. E tu, mio amato figlio, sei la mia più grande gioia. Stringerti tra le mie braccia è il momento più felice della mia vita». Non poté dire altro, sopraffatto dall'emozione. Padre e figlio piansero insieme, stringendosi forte. Ancora e ancora si guardarono in silenzio, prima di lasciarsi andare a nuove lacrime di gioia e gratitudine.
Alla fine padre e figlio iniziarono a interrogarsi teneramente l'un l'altro, ma dovettero rimandare lunghe conversazioni per dopo. Ora dovevano concentrarsi sulla questione urgente. Trascorsero molto tempo a elaborare i loro piani, con Odisseo che istruiva Telemaco su come agire e comportarsi una volta giunto al palazzo. Nel frattempo, la nave che aveva trasportato Telemaco aveva circumnavigato l'isola ed era entrata nel porto vicino alla città. L'equipaggio tirò la nave a riva. Un fedele compagno portò via i doni di Telemaco, mentre un altro corse direttamente al palazzo di Odisseo per informare la regina Penelope che suo figlio era tornato. Tuttavia, nella sua eccitazione, scioccamente gridò la notizia davanti ai pretendenti. Questi digrignarono i denti di rabbia per il fallimento del loro complotto e rapidamente si allontanarono per elaborare il loro prossimo piano segreto. Poco dopo, anche il fedele Eumeo arrivò per consegnare il suo messaggio in privato, ma si rese subito conto di essere arrivato troppo tardi. La notizia si era già diffusa. Senza indugiare, tornò alla sua capanna, raggiungendola in serata. Nel frattempo, Atena aveva nuovamente trasformato Odisseo nelle sue vesti lacere da mendicante. Così Eumeo rimase ignaro di ciò che era accaduto in sua assenza. Scelse rapidamente un maiale di un anno per la cena, servì i suoi ospiti con cura e, dopo il pasto, si ritirarono tutti presto, accogliendo con gratitudine il dono del sonno. All'alba Telemaco si alzò, allacciò i sandali e prese la sua lancia. Mentre si preparava a partire, salutò Eumeo, spiegandogli che doveva tornare in città, poiché sua madre non avrebbe smesso di preoccuparsi finché non lo avesse visto con i propri occhi. Gli ordinò inoltre di accompagnare l'ospite alla sua casa, dove avrebbe potuto tentare la sorte, assicurandogli che lì non gli sarebbe mancato aiuto. Odisseo, ancora in incognito, trovò il piano sensato. Osservò che un mendicante avrebbe avuto più fortuna in città, dove vivevano molti uomini ricchi, piuttosto che nella campagna. Tuttavia, l'aria del mattino era fredda e i suoi stracci offrivano ben poca protezione. Chiese dunque un momento accanto al fuoco per riscaldarsi prima di mettersi in cammino. Senza indugio, Telemaco si incamminò verso la città, arrivando prima che i pretendenti si fossero radunati a casa sua. Seguendo l'usanza, posò la lancia fuori dalla porta, contro una colonna, e entrò. Lì trovò la vecchia serva Euriclea che spolverava e sistemava i cuscini. Appena lo vide, corse verso di lui con le lacrime agli occhi. Anche le altre ancelle si precipitarono, coprendolo di baci sul viso e sulle spalle. Poco dopo, Penelope entrò e abbracciò suo figlio, stringendolo forte mentre piangeva. Lo tenne stretto a lungo, sopraffatta dall'emozione, supplicandolo di raccontarle del suo viaggio e di ciò che aveva appreso. Telemaco, tuttavia, la pregò di non incalzarlo con domande in quel momento, spiegandole che era riuscito a sfuggire alla morte per un soffio. Le consigliò invece di fare un bagno, indossare vesti fresche e salire sulla terrazza per offrire un voto agli dei, ringraziandoli e chiedendo il loro aiuto per vendicare l'umiliazione subita dalla loro casa. Quanto a lui, aveva intenzione di recarsi al mercato per recuperare lo straniero che aveva viaggiato con lui. Dopo essere uscito, sua madre seguì il suo consiglio. Nel frattempo, Telemaco attraversò la piazza del mercato, dove vide tutti i pretendenti radunati. Lo accolsero con parole gentili, ma nei loro cuori tramavano inganni. Egli non si unì a loro, bensì si sedette con alcuni anziani rimasti fedeli a suo padre e rispose alle loro domande curiose. Quando scorse l'indovino Teoclimeno, si alzò subito, lo prese per il braccio e lo condusse alla sua casa, prima che gli arroganti pretendenti potessero intervenire. Mentre Telemaco intratteneva il suo ospite, Penelope entrò con le sue donne. Si sedette a filare e ascoltò il racconto del viaggio di suo figlio. Tuttavia, egli non le rivelò il segreto del ritorno del padre, e così il suo desiderio rimase insoddisfatto. Trovò però conforto nelle parole dell'indovino, che le assicurò che i segni indicavano l'imminente ritorno di suo marito. Proprio mentre si rallegrava di questa notizia, un gran trambusto si levò dall'esterno. I pretendenti si erano divertiti con il lancio dei dischi e ora erano entrati nel palazzo per banchettare e bere come di consueto. Infastidita, Penelope si ritirò nelle sue stanze mentre l'indovino lasciava la sala.
Nel frattempo, i servitori iniziarono a macellare bovini, capre, maiali e pecore nel cortile, preparando il banchetto per i pretendenti. Odisseo rimase alla capanna del porcaro fino a mezzogiorno. La strada per la città era lunga e si snodava tra le montagne, passando accanto a un pozzo dove le ancelle andavano a prendere l'acqua. Vicino al pozzo si trovava un altare, dove i viandanti facevano offerte alle ninfe della sorgente. Proprio in quel luogo il capraio Melanzio incrociò i due viaggiatori. Era un servo insolente e sleale, sempre pronto a sostenere i pretendenti nelle loro trame. Disprezzava il porcaro e tutti gli uomini onesti. Appena vide Eumeo camminare con un mendicante lacero, lo derise. È proprio vero che un mendicante conduce l'altro. Gli dei fanno sempre in modo che i simili si trovino. Dove porti questo miserabile straccione, povero porcaro? Starà davanti alle porte del palazzo con i suoi cenci sudici, disgustando gli illustri ospiti, strofinandosi contro gli stipiti e mendicando avanzi? Se me lo lasciassi, lo farei lavorare nelle stalle a pulire lo sterco e a preparare i giacigli per i capretti. Forse così metterebbe su un po' di carne. Ma certo, i mendicanti trovano sempre un modo facile per mangiare. Ti dico che se lo porti al palazzo non riceverà altro che ossa gettate contro di lui. Così dicendo, gli sferrò un calcio. Odisseo meditò se abbatterlo sul posto, gli sarebbe bastato un attimo, ma decise di trattenersi, fingendosi debole e timoroso. Eumeo, invece, affrontò il capraio con fermezza e pregò ad alta voce le ninfe del pozzo, chiedendo loro di far tornare Odisseo per punire lo scellerato. Per evitarlo, i due viandanti lasciarono che Melanzio si allontanasse con le sue capre. Quando Odisseo ed Eumeo si avvicinarono al palazzo reale, il mendicante in incognito lo osservò con profonda emozione. Le alte mura, le torri possenti e i suoni festosi che giungevano dall'interno risvegliarono qualcosa in lui. Commentò che una dimora simile poteva appartenere solo a un uomo ricco e potente, senza dubbio al sovrano stesso. Fermandosi all'ingresso, ordinò a Eumeo di entrare per primo, mentre lui lo avrebbe seguito poco dopo. Appena varcarono il cortile, l'attenzione di Odisseo fu attirata da un cane anziano e malato, disteso in un angolo su un mucchio di letame. L'animale era magro, debole e coperto di parassiti, eppure qualcosa nella sua forma gli era familiare. Molti anni prima di partire per Troia, Odisseo aveva addestrato proprio quel cane per la caccia. Da cucciolo Argo aveva corso al suo fianco, pieno di energia e forza, ma in sua assenza nessuno si era preso cura della creatura. E ora, troppo debole per muoversi, l'un tempo possente cacciatore faticava persino a sollevare la testa. Alla vista di Odisseo, il vecchio cane si mosse. Le sue orecchie si agitarono leggermente e la sua coda si mosse debolmente. Con un ultimo sforzo disperato, cercò di sollevarsi e di avvicinarsi al suo padrone, ma le sue zampe tremarono e cedettero sotto di lui. La vista del suo fedele compagno, ora ridotto a tale miseria, sopraffece Odisseo, che si voltò rapidamente per nascondere le lacrime. Per riprendersi, chiese a Eumeo del cane, notando la sua forte costituzione e domandandosi se fosse stato un tempo veloce e vigoroso. Il porcaro confermò che Argo era stato un cacciatore straordinario nella sua giovinezza, addestrato personalmente da Odisseo. Nessuna preda era mai stata abbastanza veloce da sfuggirgli e il suo padrone lo aveva amato più di ogni altro animale. Ma, senza cure, era stato lasciato a deperire, un'altra vittima di una casa in cui i servi erano divenuti trascurati in assenza del loro signore. Eumeo entrò nel palazzo e Telemaco, accorgendosi del suo arrivo, lo chiamò immediatamente e gli offrì pane e carne. Nel frattempo, Odisseo entrò nella grande sala senza attirare l'attenzione e si sedette vicino alla porta. Per un po' nessuno fece caso a lui, ma Telemaco, consapevole della sua presenza, gli inviò del cibo in silenzio. Il re in incognito ripose l'offerta nel suo logoro sacco e mangiò senza dire nulla, mentre il cantore di corte riempiva la sala con le dolci note della sua cetra. Quando la musica cessò, Odisseo si alzò e iniziò a muoversi tra i pretendenti, allungando la mano per mendicare. Ma questo non era un semplice atto di supplica. Voleva metterli alla prova,
scoprire chi tra loro avesse un cuore generoso e chi invece fosse veramente crudele. Alcuni, mossi da un barlume di pietà, gli lanciarono qualche avanzo, mentre altri lo guardavano con curiosità, chiedendosi chi fosse e da dove venisse. Melanzio, con un sorrisetto sprezzante, liquidò la questione dicendo che il porcaro aveva portato quell'uomo in casa senza sapere nulla di lui. Antinò, udito ciò, si lasciò sfuggire un commento di disprezzo, domandandosi perché Eumeo avesse condotto in città un altro mendicante. Si lamentò del fatto che già troppi parassiti si nutrivano delle ricchezze di Odisseo in sua assenza e che non c'era bisogno di un altro. Eumeo, incurante della crudeltà di Antinò, gli rispose con fermezza. Gli ricordò che aveva sempre trattato i servi di Odisseo con durezza, specialmente lui. Tuttavia, nonostante gli insulti, rimaneva fedele al suo dovere, preoccupandosi poco dell'opinione di Antinoo, finché Penelope e Telemaco erano ancora padroni della casa. Telemaco interruppe il discorso, dicendo a Eumeo di non badare più ad Antino. Poi rimproverò lo stesso Antinoo per la sua avarizia, osservando che né lui né sua madre avevano mai negato aiuto ai poveri. Furioso, Antinoo accusò Telemaco di insolenza e afferrò uno sgabello, pronto a scagliarlo contro Odisseo. Quando Odisseo si avvicinò a mendicare, raccontando una storia di sventure, Antinoo rimase impassibile e crudele. Odisseo commentò allora che il suo aspetto non corrispondeva alla durezza del suo cuore. Antinoo lanciò lo sgabello con rabbia, colpendo Odisseo alla spalla. Odisseo rimase impassibile, scosse la testa in silenzio e tornò al suo posto vicino alla porta. Mentre Telemaco tratteneva la sua collera, Penelope, che aveva udito tutto dal suo balcone, mandò a chiamare il mendicante, desiderosa di offrirgli delle vesti e di ascoltare le sue notizie. Odisseo, tuttavia, rifiutò, preferendo attendere la notte per parlarle in privato del ritorno del marito. Così rimase accanto alla porta, mentre i pretendenti ignari continuavano la loro baldoria. Tuttavia un altro incontro lo attendeva. Capitolo 10. Odisseo tra i pretendenti. Un mendicante di nome Iro entrò nella sala. Sebbene fosse alto e robusto, il suo volto scavato rivelava che non aveva mai davvero sofferto la fame. Protetto dai pretendenti, ai quali era stato a lungo utile, si considerava il padrone del luogo. Ma ora trovò il suo posto occupato e, vedendo il vecchio seduto lì, il disprezzo e la rabbia gli accesero il volto. Fiero della sua forza e dell'appoggio dei pretendenti, si avvicinò a Odisseo con arroganza, ordinandogli di andarsene immediatamente o di affrontarne le conseguenze. Odisseo lo fissò con uno sguardo cupo e fermo, chiedendogli quale torto gli avesse mai fatto per meritare tanta ostilità. Non gli aveva tolto nulla, né gli impediva di ricevere la sua parte. C'era abbastanza spazio per entrambi, quindi non c'era motivo di parlare di lotta. Ma se davvero fosse arrivato a tanto, forse anche un vecchio come lui avrebbe potuto colpirlo in modo da liberarsi di quella seccatura per molto tempo. Iro, furioso, rise sprezzante, convinto che quelle fossero solo le vanterie di un mendicante invecchiato. Si vantò di poterlo mettere a terra con un solo pugno e gli ordinò di prepararsi affinché tutti potessero assistere alla sua umiliazione. Fino a quel momento i pretendenti avevano prestato poca attenzione alla lite, ma quando Iro alzò la voce, Antinoo si interessò alla scena. Divertito, chiamò gli altri, ridendo dello spettacolo che si stava preparando. L'idea di un combattimento tra i due mendicanti li entusiasmò e in un attimo si radunarono in cerchio intorno a loro. Antinoo, vedendo un'opportunità di svago, dichiarò che il vincitore avrebbe ricevuto un bel pezzo di trippa arrostita e da quel momento in poi il diritto esclusivo di mendicare nella sala, senza dover dividere le elemosine con nessun altro. I pretendenti accolsero la proposta con acclamazioni, impazienti di assistere allo scontro. Odisseo si alzò lentamente, fingendo di avere le articolazioni rigide. Lamentò che fosse ingiusto costringere un vecchio, indebolito dagli anni e dalle privazioni, a combattere contro un uomo più giovane e forte. Tuttavia, la fame lo costringeva a tentare la sorte. Prima di iniziare, chiese ai pretendenti di giurare che nessuno sarebbe intervenuto o avrebbe aiutato Iro.
I pretendenti prestarono giuramento. Allora Odisseo si strinse la cintura e sollevò le vesti logore, rivelando le spalle larghe, le braccia muscolose e le gambe forti. I pretendenti rimasero stupefatti. Iro, terrorizzato, rimpiangeva di aver sfidato quello che credeva solo un debole mendicante. Esitò, ma i servi lo afferrarono e lo spinsero avanti. Tremava, cercando di resistere, ma Antino lo costrinse a combattere. Odisseo si domandò se fosse il caso di fracassargli il cranio con un solo colpo o di dargli solo una lezione per non destare sospetti tra i pretendenti. Scelse la seconda opzione. Iro sferrò per primo un pugno, colpendo la spalla di Odisseo, ma in un istante Odisseo rispose con un violento montante alla mascella, facendogli schizzare il sangue dalla bocca. Con un grido, Iro crollò a terra, stringendosi il viso e scalciando dal dolore. I pretendenti esplosero in una fragorosa risata. Odisseo trascinò l'uomo sconfitto fuori dalla sala, afferrandolo per i talloni, e lo lasciò steso in un angolo del cortile. Poi si rimise le sue vesti logore, raccolse il suo sacco e tornò al suo posto vicino alla porta. I pretendenti, ancora divertiti, si avvicinarono per congratularsi con lui. Antinò gli mise davanti la trippa arrostita, mentre Anfinomo gli offrì pane e vino, brindando alla sua salute e augurandogli giorni migliori. Nel frattempo, Atena aveva ispirato Penelope con l'idea di comparire davanti ai pretendenti. La dea voleva che usasse parole sagge per cercare di moderare la loro sfrontata arroganza. Più di tutto, desiderava dare a Odisseo, ancora in incognito, la gioia di rivedere sua moglie in tutto il suo splendore, radiosa di purezza, innocenza e incrollabile fedeltà. Con la bellezza divina che Atena le aveva donato, Penelope scese dalle sue stanze, vestita con un'elegante veste, il volto velato, accompagnata da 2 ancelle. Appena entrò nella sala, tutti gli occhi si posarono su di lei con ammirazione. Ogni pretendente desiderava ardentemente che lo scegliesse come sposo. Eurimaco esclamò: «Per tutti gli dei, nobile Penelope! Se tutti i figli della Grecia potessero vederti, il tuo palazzo sarebbe ancora più colmo di pretendenti di quanto non sia già. Tu superi di gran lunga tutte le altre donne in bellezza e nobiltà d'animo». Penelope rispose: «Ahimè, Eurimaco, gli dei hanno portato via la mia bellezza quando il mio caro sposo partì per combattere contro Troia. Se solo potesse essermi restituito, vivrei giorni gloriosi. Ma ora vivo nel dolore, nell'angoscia e nella solitudine». Quando mi strinse la mano per l'ultima volta, mi disse: «Cara sposa, parto per una lunga guerra in una terra lontana. Solo gli dei sanno se tornerò. Prenditi cura della nostra casa e delle nostre proprietà, onora mio padre e mia madre, e cresci nostro figlio con saggezza. Quando sarà adulto, se io non sarò tornato, lascialo prendere il suo posto nella casa e scegli un nuovo sposo». Ahimè, non credevo che quel giorno sarebbe arrivato, ma il destino ha decretato diversamente e ora il mio matrimonio indesiderato si avvicina. Ma che modo è questo di corteggiarmi? È usanza che i pretendenti portino le proprie offerte, bestiame e doni ricchi alla sposa, invitino la sua famiglia e la onorino con doni preziosi. Chi ha mai sentito parlare di uomini che dilapidano la ricchezza della donna che desiderano sposare? I pretendenti si vergognarono e promisero di portarle il giorno successivo doni preziosi. Quando la notte calò, le ancelle arrivarono per accendere le lampade. A quei tempi questo significava bruciare trucioli in un braciere posto su alti piedistalli, aggiungendo legna quando le fiamme si affievolivano. Osservandole, Odisseo disse loro di ritirarsi nelle stanze della regina, filare la lana e farle compagnia, assicurando che si sarebbe occupato lui stesso delle torce. Le ancelle risero di lui, ma quando minacciò di riferire tutto a Telemaco, fuggirono via di corsa, lasciandolo solo. Odisseo, allora, continuò a custodire le fiamme, mentre osservava attentamente ogni gesto e ogni parola dei pretendenti. Sebbene avesse guadagnato un po' di favore dopo la sua lotta con Iro, i pretendenti non poterono resistere alla tentazione di schernirlo. Eurimaco, ridendo, indicò agli altri come la testa calva del mendicante brillasse, scherzando sul fatto che un tale splendore poteva appartenere solo agli dei.
Incoraggiato dalle risate dei presenti, proseguì con le sue beffe. «Ehi, vecchio, se non fossi così pigro e non passassi tutto il tempo a vagabondare, potrei anche offrirti un lavoro. Che ne dici? Vuoi essere il mio servo? Potresti arare i campi, piantare alberi e raccogliere foglie per la lettiera. Ti pagherei bene e ti darei vestiti e scarpe decenti. Ma sono sicuro che preferisci startene seduto a non fare nulla e ricevere il cibo gratuitamente». Odisseo rispose: «Ascoltami, Eurimaco. Se dovessimo lavorare insieme nei campi, arando o mietendo, vedresti chi è davvero il migliore nel mestiere. E se dovessimo affrontare una battaglia, con armi e armatura degne, mi vedresti combattere in prima linea con coraggio. Ma tu, solo perché sei il più forte tra questi uomini deboli, credi di essere potente. Lascia che ti dica una cosa. Se Odisseo dovesse mai tornare, scapperesti così in fretta che non passeresti nemmeno attraverso queste porte». Furioso per l'audacia del mendicante, Eurimaco gridò che gli avrebbe insegnato una lezione per aver osato sfidarlo. Afferrò uno sgabello e lo lanciò contro Odisseo. Ma Odisseo si abbassò rapidamente, gettandosi ai piedi di Anfinomo, e lo sgabello volò oltre, colpendo il braccio di un servo. L'impatto fece cadere la brocca di vino che teneva in mano e l'uomo rovinò a terra all'indietro. I pretendenti si infuriarono e si fecero avanti, minacciando lo straniero. Ma Telemaco si alzò di scatto e comandò loro di stare in silenzio, dichiarando che per quella notte ne avevano avuto abbastanza e che era ora di lasciare il palazzo e riposare. I pretendenti, sorpresi dall'audacia di Telemaco, esitarono, poiché di solito aveva un carattere mite. Frustrati si morsero le labbra, ma Anfinomo, più saggio degli altri, li calmò e li esortò ad andarsene. Prima di congedarsi, fecero la loro ultima libagione agli dei e poi si diressero alle loro case. Odisseo rimase nella sala e, non appena i pretendenti se ne furono andati, fece un cenno a Telemaco affinché lo aiutasse a trasportare tutte le armi nelle stanze superiori. Mentre salivano le scale con le spade e gli scudi, il corridoio buio si illuminò improvvisamente di una luce misteriosa. Quando tutte le armi furono al sicuro, il padre disse al figlio di andare a dormire, mentre lui sarebbe tornato nella sala ad aspettare Penelope. La regina entrò dalla sua stanza, radiosa come la dea Afrodite. Le sue ancelle le prepararono un seggio accanto al focolare e ravvivarono il fuoco. Quando le fiamme si alzarono e il vecchio mendicante rimase seduto in silenzio, alcune di loro lo rimproverarono e una minacciò persino di scacciarlo con un tizzone ardente. Ma la regina la redarguì aspramente. Poi ordinò che fosse preparata una sedia per l'ospite, di fronte a lei, vicino al fuoco, e iniziò a interrogarlo. Odisseo non voleva ingannare la sua amata moglie, ma lei era determinata a conoscere il suo nome e la sua origine. Così non ebbe altra scelta che intrecciare la stessa storia che aveva raccontato a Eumeo. Disse di aver visto Odisseo 20 anni prima a Creta, quando l'eroe vi si era fermato con Idomeneo sulla via per Troia. A quel punto, la scaltra Penelope decise di metterlo alla prova. Penelope disse: «Illustre ospite, se hai davvero accolto mio marito nella casa di tuo padre, dimmi come era vestito e chi lo accompagnava». Odisseo rispose: «Lo ricordo perfettamente. Indossava un magnifico mantello di lana scura e folta, fermato sul petto da una fibbia d'oro. La fibbia era finemente lavorata e raffigurava un giovane cerbiatto afferrato da un cane. Il disegno era così realistico che il cane sembrava irrigidito, mentre il cerbiatto scalciava con le zampe, come se tentasse di liberarsi. Sotto il mantello purpureo portava una tunica di lana bianca e luminosa. Era una figura nobile e le donne lo ammiravano. Quanto ai suoi compagni non ricordo tutti, ma rammento il suo araldo, perché aveva la schiena curva. Credo si chiamasse Euribate. Odisseo lo amava più di tutti gli altri per la sua lealtà». Penelope disse: «Hai ragione, gli era molto affezionato. E hai detto la verità su tutto. Quegli abiti li ho tessuti io stessa con le mie mani e ho fissato quella fibbia con le mie dita. Mio marito era così bello quando li indossava, ma ora mi manca terribilmente. Ho trascorso così tanti giorni a piangere e ad aspettarlo. E questi pretendenti rendono la mia vita un tormento.
non puoi immaginare quanto soffra ogni giorno. Odisseo, pur sopraffatto dall'emozione, rimase padrone di sé. La esortò a non piangere più, assicurandole che la sua sofferenza sarebbe presto finita. Giurando su Zeus e sul focolare sacro, promise che Odisseo sarebbe tornato e che tutto si sarebbe svolto esattamente come aveva predetto. Penelope, commossa dalle sue parole, chiamò le sue ancelle e ordinò loro di preparare un letto e delle coperte per l'ospite, affinché potesse riposare comodamente. Dichiarò che il mattino seguente sarebbe stato lavato e unto d'olio, in modo che potesse prendere il suo posto degnamente tra gli uomini e cenare accanto a Telemaco. Avvertì che qualsiasi serva avesse osato insultarlo o deriderlo sarebbe stata severamente punita. Odisseo, sempre cauto, rifiutò l'offerta di un giaciglio lussuoso, dicendo che non era più abituato a simili comodità da quando aveva lasciato Creta. Preferiva restare accanto al fuoco e insistette affinché nessuna giovane serva lo toccasse. Tuttavia, se tra le donne della casa c'era un'anziana e fedele nutrice che aveva sofferto quanto lui, avrebbe accettato che fosse lei a lavargli i piedi. Penelope, comprendendo il suo desiderio, chiamò Euriclea, la devota nutrice che aveva cresciuto Odisseo sin dall'infanzia. Le chiese di svolgere il compito, ricordandole che se il destino fosse stato più clemente, avrebbe potuto lavare i piedi del suo amato padrone invece che quelli di un mendicante. Euriclea, sopraffatta dall'emozione, pianse mentre si preparava a servire l'ospite. Dichiarò che gli dei potevano testimoniare il suo amore per il nobile Odisseo, che aveva sempre amato come un figlio. Ora avrebbe trattato lo straniero con la stessa cura, come le era stato comandato, anche se, dal primo momento in cui lo aveva visto, era rimasta colpita dalla sua straordinaria somiglianza con il suo signore, sia nella voce che nei lineamenti. Odisseo, sempre astuto, rispose che molti che li avevano conosciuti entrambi avevano fatto la stessa osservazione e che spesso gli uomini scherzavano chiamandolo Odisseo. La vecchia donna portò una bacinella d'acqua calda. Nel frattempo, il mendicante si voltò verso il fuoco, improvvisamente rendendosi conto del pericolo di essere scoperto. Fin dalla giovinezza portava una profonda cicatrice sopra il ginocchio destro, un segno lasciato da un cinghiale furioso che lo aveva ferito durante una caccia. Euriclea conosceva bene quella cicatrice, così Odisseo si posizionò nell'ombra per tenerla nascosta. Ma, nonostante i suoi sforzi, nel momento in cui la mano della nutrice sfiorò la cicatrice, lei la riconobbe all'istante. Nella sua gioiosa sorpresa lasciò andare la sua gamba, facendo rovesciare la bacinella d'acqua. Fortunatamente Penelope si era allontanata per un momento e non sentì il grido di gioia della vecchia donna. Odisseo reagì rapidamente, balzando in piedi e coprendole la bocca con la mano. In un tono basso ma urgente, le ordinò di non tradirlo, ricordandole che il suo silenzio era essenziale per la sua sicurezza. Se qualcuno nel palazzo avesse scoperto il suo ritorno, tutti i suoi piani sarebbero stati compromessi. Euriclea, riprendendo il controllo, lo guardò con solenne devozione. Gli assicurò che il suo cuore era fedele e che non avrebbe detto una parola a nessuno. Proprio in quel momento Penelope tornò e si sedette di fronte al mendicante. Penelope disse: «Non riesco a trovare pace. Ogni notte sogno il ritorno di mio marito. Quando Telemaco era ancora piccolo, sono rimasta qui per prendermi cura della nostra casa. Ma ora che è cresciuto, temo che sia arrabbiato con me perché non ho scelto un nuovo marito e non me ne sono andata. Guarda la nostra ricchezza che viene sperperata e non posso fare nulla per impedirlo. Anche i miei genitori mi dicono che dovrei risposarmi. Ti racconterò di un sogno strano che ho fatto la scorsa notte. Ho 20 oche nel cortile, che amo accudire. Nel sogno un'enorme aquila è scesa dalle montagne e le ha uccise tutte. Poi è volata via. Ho iniziato a piangere e mentre le mie ancelle cercavano di consolarmi, l'aquila è tornata. È atterrata sul tetto e ha parlato con voce umana, dicendo: «Non temere, figlia di Icario. Questo sogno si avvererà. Le oche rappresentano i tuoi pretendenti e io sono tuo marito, tornato per vendicarmi di loro e proteggerti». Il sogno mi ha spaventata così tanto che mi sono svegliata di colpo. Quando ho guardato fuori dalla finestra,
Ho visto le mie oche che mangiavano tranquillamente, come sempre. Il mendicante rassicurò Penelope che il significato del suo sogno era inequivocabile. I suoi pretendenti avrebbero incontrato la loro improvvisa rovina. Penelope dichiarò con un animo esitante: «Caro straniero, i sogni non sono sempre veritieri. Domani è un giorno importante. Ho finalmente deciso di indire una gara. Chiunque vincerà dovrà sposarmi. Farò portare l'antico arco di Odisseo e i pretendenti proveranno a attenderlo. Colui che riuscirà nell'impresa sarà il vincitore e dovrò lasciare la bellissima casa di mio marito per seguirlo». Lo straniero annuì in segno di approvazione, ma dentro di sé esultò per l'opportunità che questa prova gli avrebbe dato per sconfiggere i pretendenti. La nobile Penelope poi salì nelle sue stanze, mentre Odisseo rimase accanto al focolare nella sala. Capitolo 11. La notte prima della giustizia. Odisseo si girava e rigirava inquieto sul suo giaciglio, quando all'improvviso la sua divina amica Atena apparve accanto a lui e gli chiese dolcemente: «Perché sei così preoccupato? Non hai fiducia in me? Io sono la dea che ti ha protetto in tutti i tuoi pericoli. Anche se 50 gruppi di pretendenti cercassero di combatterti, li sconfiggeresti tutti. Ora dormi e abbi fede nella mia protezione». Odisseo dormì profondamente, ma prima dell'alba fu svegliato dai laceranti lamenti di Penelope. Chiamava ripetutamente il suo nome, con la voce colma di dolore. Un sogno vivido l'aveva turbata profondamente. Aveva visto Odisseo disteso accanto a lei, in piena armatura. Ora la sua pace era svanita e piangeva amaramente, desiderando ardentemente il marito perduto. Udendo la sua sofferenza, il cuore di Odisseo si strinse. Si alzò dal letto e guardò nella notte oscura, dove le stelle brillavano ancora luminose. Levò le mani in preghiera, supplicando un segno da Zeus per rassicurarlo che gli dei non lo avevano abbandonato. Quasi immediatamente, un profondo tuono riecheggiò dal cielo a oriente, anche se il firmamento rimaneva limpido. Nello stesso momento, una serva che macinava il grano mormorò tra sé, ignara che le sue parole giungessero alle orecchie di Odisseo. Parlava a Zeus, meravigliandosi del tuono improvviso in una notte senza nubi, e sperava che fosse un segno. Pregava affinché la sua sofferenza avesse fine, affinché i pretendenti che banchettavano, mentre lei faticava per loro, morissero, e affinché quella fosse la loro ultima notte di sfrenata indulgenza. Udendo le sue parole, Odisseo sentì rafforzarsi la sua determinazione. Camminava avanti e indietro nella grande sala, immerso nei suoi pensieri, in attesa impaziente del mattino. Quando giunse l'alba, la casa si animò di attività. Telemaco uscì per recarsi al mercato ed Euriclea radunò le ancelle per assegnare loro i compiti, ricordando che i pretendenti sarebbero arrivati presto per celebrare la festa della luna nuova. Poco dopo apparve Eumeo, conducendo 3 grossi maiali per il banchetto. Si avvicinò direttamente al mendicante cretese e Odisseo lo salutò con una calorosa stretta di mano, chiedendogli se la sua posizione nella casa fosse migliorata. Eumeo poté solo augurarsi la giustizia divina, maledicendo i pretendenti per le loro quotidiane malefatte. Mentre parlavano, passò Melanzio, il capraio, che non poté resistere alla tentazione di schernire e minacciare lo straniero. Ma poco dopo arrivò Filezio, il capo dei bovari. Come Eumeo, detestava i pretendenti, ma rimaneva nella casa di Odisseo per fedeltà e per paura che le mandrie finissero in mani indegne. Vedendo il mendicante nel cortile, si rivolse ad Eumeo e, con una curiosità sommessa, chiese dello straniero. Notò che, sebbene piegato dalle sofferenze, l'uomo si portava con il portamento di un re. Nel frattempo, i pretendenti si erano radunati al mercato, complottando ancora una volta contro Telemaco. La sua audacia diventava ogni giorno più minacciosa per loro. Anfinomo cercò di dissuaderli e, per il momento, accettarono di lasciarlo vivere. Poco dopo, la rumorosa folla irruppe nel palazzo. Nella sala posarono i mantelli e prepararono il banchetto, offrendo capre grasse, giovani agnelli, cinghiali e bovini. Altri mescolarono il vino. Mentre mangiavano,
Telemaco sistemò un tavolo vicino alla porta per il vecchio e gli offrì cibo e vino. Ma mentre il banchetto proseguiva, i pretendenti non poterono trattenere la loro arroganza. Un giovane, figlio di un ricco nobile di Same, Ctesippo, si rivolse al gruppo. «Ascoltate, nobili pretendenti. Lo straniero alla porta ha avuto la sua parte del banchetto, ma ora voglio offrirgli un dono speciale. Potrà darlo alla serva che gli lava i piedi o a uno qualsiasi dei domestici. Guardate questo splendido zoccolo di bue, che gli porti fortuna». Lo lanciò rapidamente verso la testa di Odisseo, ma Odisseo lo evitò abilmente. I pretendenti risero fragorosamente e Odisseo, pur ribollendo di rabbia, rise insieme a loro. Ma Telemaco balzò in piedi, la sua ira divampando come un fuoco. Telemaco disse: «Sei fortunato ad aver mancato il bersaglio, Ctesippo. Se avessi colpito il nostro ospite, ti avrei trafitto con la mia lancia. Invece di pianificare il tuo matrimonio, tuo padre starebbe pianificando il tuo funerale. Ascoltate tutti, non spingetemi oltre. È già abbastanza che divoriate il mio bestiame, e so bene che mi volete morto. Se è questo che desiderate, allora fatelo. Preferirei morire piuttosto che assistere a come trattate in modo crudele gli ospiti nella mia casa. Non avete nemmeno risparmiato le serve di mia madre dal vostro comportamento ignobile». Un silenzio grave calò sulla sala. Allora Agelao parlò. «Amici, avete ragione a non discutere, perché Telemaco ha detto alcune cose giuste. Ma ascolta, giovane principe. Ormai sei cresciuto e puoi governare la tua casa. Parla con tua madre e convincila a scegliere uno di noi come marito. Tuo padre non tornerà, lo sappiamo tutti. Una volta che tua madre si sarà sposata e sarà andata via, potrai goderti la tua ricchezza in pace e noi ti lasceremo in pace». Telemaco dichiarò con fermezza: «Per Zeus non impedirò a mia madre di scegliere chi vuole, ma non la costringerò mai a lasciare questa casa con un comando dalle mie labbra». Atena colpì i pretendenti con la follia. Risero in modo incontrollabile, i loro volti si contorsero in un'espressione selvaggia, mentre Odisseo, Telemaco e i servi li osservavano con orrore. Ma Teoclimeno, l'indovino di Pilo, improvvisamente entrò in trance profetica e dichiarò: «Sta accadendo qualcosa di terribile. Lo vedo chiaramente. I vostri volti appaiono strani e malati. I vostri occhi sono annebbiati, avete lividi sulle teste e piangete senza sapere perché. Ma ora vedo qualcosa di ancora peggiore. C'è sangue ovunque, scorre lungo le pareti e copre il pavimento. Il cortile è pieno di spettri che corrono incontro alla morte. La luce del sole è scomparsa e tutto è avvolto nell'oscurità». I pretendenti risero ancora più forte, accecati dalla loro stessa follia. Il banchetto di mezzogiorno fu consumato in un disordine selvaggio e nessuno di loro si rese conto del destino che li attendeva quella sera. Quel pomeriggio la nobile Penelope ricordò il suo piano di mettere alla prova i pretendenti con una sfida di abilità. Salì nella camera dove erano custoditi i tesori del suo caro marito. Lì, appeso alla parete, si trovava il suo arco preferito, fatto di solida e flessibile corna. Era impolverato e trascurato, intatto da 20 anni. Lacrime scesero dagli occhi di Penelope mentre lo toglieva dal supporto e ne spolverava la superficie. Si sedette, lo posò sulle ginocchia e scoppiò in un pianto dirotto. Quando ebbe finito di piangere, lasciò la stanza portando con sé l'arco, seguita dalle sue ancelle, che trasportavano la pesante faretra piena di frecce. Avvolta modestamente nel suo lungo velo, entrò nella grande sala dalle colonne imponenti. Accanto a lei si trovava una delle sue ancelle. Penelope si rivolse ai pretendenti. «Venite, valorosi pretendenti, che ogni giorno vi radunate nella mia casa per banchettare e bere, pretendendo di corteggiarmi. Ascoltatemi ora e prestate attenzione alla sfida che deciderà il mio destino. Ecco l'arco e le frecce del mio caro marito, Odisseo. Ecco anche i 12 anelli. Colui che sarà capace di tendere con maggiore facilità quest'arco e scagliare una freccia attraverso tutti gli anelli sarà colui che seguirò come mio sposo. Mio figlio non dovrà perdere la sua eredità a causa mia.
consegnò l'arma a Eumeo, che la portò nella sala. Il fedele porcaro, stringendo tra le mani l'arco del suo padrone, fu sopraffatto dall'emozione, e le lacrime gli riempirono gli occhi mentre lo baciava con devozione. Filezio, il leale Mandriano, condivise il suo dolore, incapace di trattenere il proprio sconforto per il padrone che entrambi speravano di rivedere. Ma la loro commovente dimostrazione di fedeltà fu accolta con disprezzo. Antinoo li schernì, liquidando le loro emozioni con un freddo ordine di portare avanti la prova senza indugi. I pretendenti si riunirono nella sala, mentre Telemaco, con gesti precisi, dispose le asce in una linea perfetta, in modo che ciascuna formasse un anello. Poi si avvicinò alla soglia, sollevò l'arco tra le mani e lo studiò attentamente. La sfida lo incuriosiva e non poté resistere alla tentazione di mettere alla prova la propria forza. Con sicurezza dichiarò di voler tentare. Con grande sforzo cercò di tendere l'arco, ma esso non cedeva. Non scoraggiato, si prese un momento di riposo prima di provare ancora, eppure non riuscì a piegarlo. Al terzo tentativo fu sul punto di riuscirci, quando un sottile sguardo di Odisseo lo fermò. Comprendendo il comando silenzioso, Telemaco finse delusione, appoggiò l'arco contro il muro e si fece da parte. Ammettendo di essere troppo debole o ancora troppo giovane, invitò i pretendenti a cimentarsi, esortandoli a portare la prova a compimento. Il primo a farsi avanti fu Leode, che afferrò l'arco con determinazione, ma le sue forze lo tradirono. Uno dopo l'altro, gli altri pretendenti seguirono il suo esempio, tentando di tendere l'arco, ma nessuno riuscì nell'impresa. La frustrazione crebbe tra loro e provarono di tutto per facilitare il compito. Strofinarono la corda con il grasso, la riscaldarono sul fuoco, eppure l'arco rimase inflessibile. Nel frattempo Eumeo e Filezio uscirono insieme dalla sala, seguiti rapidamente da Odisseo. Quando furono al riparo da occhi indiscreti, Odisseo abbassò la voce e chiese loro se gli fossero ancora fedeli. Ricordò loro la devozione che avevano sempre mostrato per il loro padrone e li mise alla prova, chiedendo se sarebbero rimasti al suo fianco se fosse tornato per sfidare i pretendenti. Filezio, con la voce colma di speranza, dichiarò che se gli dei avessero concesso questo desiderio, avrebbe combattuto con tutte le sue forze. Eumeo, altrettanto fedele, espresse lo stesso giuramento, desiderando con tutto il cuore che le sue parole potessero avverarsi. Con tono fermo e deciso, Odisseo rivelò la verità. Non c'era più bisogno di sperare. Il loro padrone era tornato e ora aveva bisogno di loro. Per dimostrare la sua identità, sollevò il mantello e mostrò la cicatrice sulla gamba, la ferita lasciata dal cinghiale che aveva cacciato in gioventù. Riconobbero il segno e, sopraffatti dall'emozione, gli si gettarono addosso, baciandogli il volto e le spalle. Ma Odisseo li ammonì rapidamente a trattenersi per non destare sospetti. Odisseo dichiarò: «Ora ascoltate il mio piano. Deve essere fatto ora o mai più. Gli dei sono con me e voi, miei fedeli amici, sarete come fratelli per Telemaco quando tutto sarà finito. Vi ricompenserò con ricchezze e terre, ma dovete eseguire i miei ordini. Quando rientreremo, io chiederò l'arco e i pretendenti si opporranno. Eumeo, tu non esitare, portamelo. Poi corri immediatamente dalla vecchia nutrice e dille di chiudere tutte le donne nei loro quartieri. Filezio, affrettati a bloccare le porte principali del palazzo, chiudendo le sbarre affinché nessuno dei pretendenti possa fuggire. Io entrerò per primo. Seguitemi uno alla volta, in silenzio». Quando Odisseo rientrò nella sala e riprese il suo posto presso la porta, l'arco era appena passato tra le mani di Eurimaco. Seduto accanto al focolare, cercava di ammorbidire il legno rigido, strofinandolo con il grasso e riscaldandolo vicino al fuoco. Con crescente frustrazione, tentò più volte di tenderlo, ma dopo 10 tentativi falliti, lo posò con il volto scuro per l'imbarazzo. Antinoo, che non voleva mettere alla prova la propria forza per non rischiare di fallire e perdere la faccia, decise di rimandare la prova. Suggerì di aspettare fino al giorno successivo, sostenendo che la giornata era dedicata al banchetto e non si addiceva a un compito così arduo. Propose invece di offrire un sacrificio ad Apollo prima di riprovare, certo che il favore divino avrebbe aiutato i loro sforzi. Per il momento insistette affinché riempissero le coppe
bevessero generosamente e godessero del banchetto. I pretendenti accettarono con entusiasmo e i servi eseguirono i loro ordini. Mentre riprendevano a bere, Odisseo si alzò in piedi e parlò. Ascoltatemi, nobili pretendenti della gloriosa principessa, e in particolare voi, Antino ed Eurimaco. Ho una richiesta da fare, anche se è solo per gioco. Poiché rifiutate di tendere l'arco in questo giorno di festa, lasciate che io provi, così vedremo se mi resta ancora un po' della forza della mia giovinezza, o se l'età e le disgrazie me l'hanno tolta per sempre. Penelope era rimasta nella sala con le sue ancelle, in attesa dell'esito della gara. Ora parlò. Antino, non mi sembra giusto il tuo comportamento. Perché dovremmo impedire a un ospite di tentare? Teme forse che se riesce a tendere l'arco io lo sposerò? Non preoccuparti di questo, è impossibile. Eurimaco rispose, «Oh, nobile regina, non è questo ciò che ci preoccupa. Temiamo il giudizio degli altri. Se un semplice mendicante errante riesce là dove tutti noi abbiamo fallito, sarebbe una vergogna eterna per noi». Allora Telemaco si alzò e disse, «Madre, hai ragione, ma io sono colui che ha il diritto più forte su quest'arco nella nostra casa. Posso darlo a chi voglio, e nessuno dovrebbe cercare di impedirmelo. Ora, ti prego, torna nella tua stanza e occupati dei tuoi lavori e delle ancelle. Questa prova con l'arco è una questione da uomini, e poiché io sono il padrone di questa casa, è mia responsabilità occuparmene». Stupita dalle parole di suo figlio, Penelope si ritirò nella sua camera, ripensando a tutto ciò che aveva detto. Quando si stese sul letto, il dolore per il suo caro marito la sopraffece e pianse silenziosamente fino a quando Pallade Atena, con un tocco gentile, la fece scivolare nel sonno. Nel frattempo, nella grande sala, il porcaro, in attesa del segnale di Odisseo, si fece avanti con coraggio e gli consegnò l'arco. I pretendenti balzarono in piedi, le mani pronte a colpire, ma Telemaco li zittì con voce imperiosa, affermando la sua autorità come padrone della casa. Le sue parole risuonarono nella sala, e sebbene un'ondata di risate beffarde si levasse, la loro rabbia si placò rapidamente. Eumeo si allontanò senza essere notato per eseguire le istruzioni di Odisseo. Nello stesso momento Filezio uscì, chiuse e sprangò le porte del palazzo, poi tornò in silenzio, riprendendo il suo posto accanto al porcaro, pronto per ciò che stava per accadere. Ora tutti gli occhi nella sala erano puntati sul mendicante mentre girava l'arco tra le mani, esaminandolo con grande attenzione. Ne osservò il legno alla ricerca di segni di usura o danni, facendo scorrere le dita sulla sua superficie liscia, come se si stesse riconciliando con un vecchio amico. Alcuni dei giovani pretendenti si piegarono l'uno verso l'altro, sussurrando con divertita disapprovazione. Sogghignarono alla vista di quella scena, ipotizzando che forse quel vecchio sciocco una volta possedesse un arco simile o si credesse abbastanza abile da costruirne uno. Ridevano della sua apparente fascinazione, ignari della tempesta che stava per abbattersi su di loro. Odisseo allora spostò il tavolo da parte, sollevò il grande arco e con la stessa leggerezza di un cantore che pizzica le corde della sua cetra, tese la corda. L'arco cantò con un suono puro come il canto di una rondine. In quel momento un possente tuono riecheggiò attraverso il palazzo. I pretendenti rabbrividirono, ma il re si rallegrò per il segno degli dei. Posò una freccia sulla corda e senza neppure alzarsi o prendersi il tempo di mirare, la scoccò. La freccia attraversò i 12 anelli senza mancarne neanche uno. I pretendenti rimasero in un silenzio attonito. Allora Odisseo si voltò verso suo figlio e disse: «Vedi, Telemaco, il tuo ospite non ti ha portato disonore. La mia forza è rimasta intatta. Ma ora credo che sia tempo di cenare. Gustiamoci il nostro pasto e rallegriamoci con il canto e la musica». Mentre parlava, diede a Telemaco un segnale segreto. Il giovane lo comprese immediatamente. Uscì per un istante, poi tornò rapidamente, armato, e prese posto accanto a suo padre, stringendo la spada e lo scudo, il volto teso nell'attesa della battaglia imminente. Capitolo 12. Il ritorno del re. Odisseo balzò in piedi, i suoi movimenti rapidi e decisi. Stringendosi addosso le vesti logore, gettò a terra le restanti frecce davanti a sé
e si lanciò verso l'ingresso, impugnando saldamente l'arco. La sua voce risuonò nella sala mentre annunciava il suo prossimo colpo, invocando Apollo affinché gli concedesse il suo favore. Senza esitazione, scoccò la freccia mortale, che volò con precisione infallibile, e colpì Antinoo alla gola proprio mentre sollevava una coppa d'oro alle labbra. Il colpo fece sgorgare il sangue dalla sua bocca, e il suo corpo crollò al suolo, tra convulsioni violente, rovesciando la tavola nella caduta. Il sontuoso banchetto di cibo e vino si sparse sul pavimento, macchiando la maestosa sala con i segni improvvisi della morte. Per un momento un silenzio raggelante avvolse la stanza, poi scoppiò il caos. I pretendenti balzarono in piedi, i volti deformati dallo shock e dalla furia, cercando freneticamente le armi. Le loro voci si intrecciarono in un tumulto di incredulità e rabbia, maledicendo il folle che aveva osato colpire uno di loro. Gridarono minacce di vendetta, giurando che presto gli avvoltoi si sarebbero nutriti della sua carne. Ma nel loro panico non riuscirono a comprendere la piena portata del disastro che stava per abbattersi su di loro. Pensavano che Odisseo avesse colpito Antinoo per errore. Ma il re fece presto loro capire la verità. Con voce tonante, che fece tremare i loro cuori, Odisseo ruggì: «Miserabili! Pensavate che non sarei mai tornato. Avete divorato la mia ricchezza, maltrattato i miei servi e insultato mia moglie per anni con la vostra arrogante sfrontatezza. Non avete temuto né l'ira degli dei né il giudizio degli uomini, ma ora è arrivato il giorno della vostra resa dei conti». Un terrore paralizzante si impadronì dei pretendenti. Prima che potessero reagire, Odisseo sollevò di nuovo l'arco e scoccò un'altra freccia, che si conficcò nel petto di Eurimaco, proprio mentre questi cercava di afferrare la spada. Il colpo lo trapassò in profondità e il suo corpo crollò al suolo senza vita. Accanto a suo padre, Telemaco, armato di lancia, era pronto a proteggerlo. Nel frattempo, Odisseo scoccava frecce su frecce nella folla, abbattendo uno dopo l'altro i pretendenti. Telemaco corse rapidamente a prendere elmi, scudi e lance per i due fedeli, servi, Eumeo e Filezio. I tre si armarono all'istante. Tuttavia il traditore Melanzio, il capraio, riuscì a sgattaiolare via inosservato attraverso una porta laterale. Salì nella stanza dove Telemaco aveva riposto le armi di riserva e ne riportò alcune ai pretendenti. D'un tratto, Odisseo si accorse che molti dei nemici nelle prime file erano ora armati e le lance cominciarono a volare nella sua direzione. Odisseo si voltò verso Telemaco, sgomento nel rendersi conto che i pretendenti si erano equipaggiati con nuove armi. Sospettò subito un tradimento, maledicendo l'eventualità che un servo o il vile capraio li avesse riforniti. Telemaco, colpito dal rimorso, ammise il suo errore. Nella confusione della battaglia, doveva aver lasciato la porta dell'armeria aperta, permettendo al subdolo Melanzio di aiutare i nemici. Lo sguardo acuto di Odisseo scorse di nuovo il traditore, intento a recuperare altre armi. Senza esitazione, ordinò a Eumeo e Filezio di catturarlo, legarlo e appenderlo, mentre lui e Telemaco avrebbero continuato a fronteggiare i pretendenti. Sentendo che Odisseo e suo figlio erano momentaneamente in inferiorità numerica, i pretendenti si fecero coraggio e attaccarono con rinnovata ferocia. Il destino sembrava volgere contro il padrone legittimo della casa, finché, con un improvviso scoppio di potere divino, Atena apparve. Assumendo le sembianze di Mentore, si presentò armata da capo a piedi e con un potente colpo del suo scudo respinse i nemici più vicini. Un'ondata di paura travolse i pretendenti, ma la loro disperazione si trasformò presto in ira. La minacciarono, avvertendola che se avesse osato combattere contro di loro, avrebbe condiviso il destino di Odisseo. Alcuni la esortarono a fuggire mentre era ancora in tempo, credendo che il vecchio che sembrava essere non avrebbe potuto opporsi alla loro forza. Ma non comprendevano ancora chi fosse veramente il loro avversario. Quelle parole fecero infuriare Atena, che infuse in Odisseo una rinnovata potenza divina. Sentendo la sua presenza, il re combatté con furia inarrestabile.
I due servi tornarono con nuove armi e la battaglia riprese con ancora maggiore ferocia. Vedendo che l'esito dello scontro era ormai deciso, la dea lasciò agli eroi il compito finale. Alla fine quasi tutti i pretendenti giacevano morti. Alcuni avevano già esalato l'ultimo respiro, mentre altri si contorcevano in agonia, trafitti dalle lance, il loro sangue formando pozze scure sul pavimento. Lo spettacolo era terrificante. Solo pochi erano ancora vivi. Mentre Odisseo e i suoi alleati si preparavano a finirli, un uomo balzò all'improvviso da dietro una colonna e si gettò ai piedi di Odisseo. Era Leode, il sacerdote dei pretendenti. Con voce tremante, Leode supplicò: «Risparmiami! Non ho avuto parte nei crimini di questi uomini. Ero solo il loro sacerdote. Eseguivo i riti sacri quando sacrificavano il tuo bestiame». Odisseo rispose con tono spietato: «Se eri il loro sacerdote, allora spesso avrai pregato per la mia rovina. Senza dubbio avrai profetizzato la mia sventura e invocato gli dei affinché mi distruggessero. Per questo avrai il destino che meriti». Con queste parole sollevò la spada e con un solo colpo gli recise la testa. La testa rotolò sul pavimento, coperta di polvere e sangue. Odisseo si aggirò per la sala, controllando ogni nascondiglio, ma non rimase nessuno in vita. La battaglia era finita. Mentre osservava la scena provò un misto di stupore e orrore per la distruzione che aveva causato. La sala, un tempo colma di risate e banchetti, era ora disseminata di cadaveri. I pretendenti giacevano in mucchi là dove erano caduti. Alla fine lasciò cadere la spada dalla mano e si tolse l'elmo di bronzo pesante, asciugando il sudore dalla fronte. Il peso della battaglia si sollevò dalle sue spalle, ma la sua mente rimase vigile. C'era ancora molto da fare. Voltandosi verso Telemaco, gli ordinò di correre a chiamare la vecchia nutrice Euriclea. C'erano domande che necessitavano risposte, e tra tutti i membri della casa era lei la persona di cui si fidava di più. Telemaco andò a cercarla e, non appena la donna entrò nella sala, alzò le mani al cielo con gioia, pronta a esultare. Ma Odisseo la fermò con voce ferma. «Silenzio, donna! Nel tuo cuore puoi rallegrarti, perché è stata fatta giustizia e la punizione è stata compiuta. Ma è peccato gioire sui morti. Essi hanno ricevuto il loro destino, ma sono stati gli dei a compiere la loro volontà attraverso di me. Ora dimmi delle donne della casa, quelle rimaste fedeli e quelle che mi hanno tradito». Euriclea rispose: «Ti obbedirò con piacere. 50 donne servono nel palazzo, ma 12 di loro sono state infedeli. Si sono allontanate dalla virtù, disobbedendo sia a me che alla nobile Penelope. Ma lascia che salga a svegliare la regina. Lei non sa ancora che sei tornato, perché un dio l'ha immersa in un sonno profondo. Che sorpresa sarà per lei». Odisseo fermò Euriclea prima che potesse svegliare Penelope, ordinandole di radunare prima le 12 donne infedeli e di portarle davanti a lui. La nutrice si affrettò a eseguire il comando. Una volta rimasto solo con Telemaco e i 2 fedeli mandriani, Odisseo diede loro istruzioni chiare e inflessibili. «Quando arriveranno, dovranno prima aiutarci a ripulire la sala. Quando il lavoro sarà terminato, conducetele nel cortile. Spingetele nel passaggio stretto e colpitele con le vostre spade. Che le loro anime si uniscano alle ombre dei pretendenti che hanno servito». Pochi istanti dopo, le 12 donne entrarono, il volto pallido per la paura. La vista della sala insanguinata e dei corpi senza vita sparsi sul pavimento le fece tremare. La loro punizione era imminente, ma prima Odisseo ordinò loro di rimuovere i cadaveri e di portarli nella galleria. Non ci sarebbe stata alcuna pietà. Le donne esitarono, ma sotto gli sguardi severi dei mandriani iniziarono il loro macabro compito. Odisseo osservava attentamente, assicurandosi che tutto fosse fatto come voleva. Quando il lavoro fu completato, Telemaco e i mandriani le condussero alla loro sorte. Dopo aver compiuto la punizione, si rivolsero a Melanzio e gli inflissero un castigo degno del suo tradimento. Il massacro era finito. I mandriani si lavarono mani e piedi e tornarono nella sala.
Lì Odisseo ordinò a Euriclea di accendere un fuoco e portare lo zolfo per purificare il palazzo dal sangue e dalla maledizione della morte. Poi i vecchi servi accorsero dal loro padrone, piangendo di gioia. Sopraffatti dall'emozione, gli baciarono le mani e le spalle, e Odisseo, commosso dalla loro lealtà, li accolse con calore. Alla fine, Odisseo permise a Euriclea di portare la tanto attesa notizia a Penelope. Senza fiato e col cuore colmo d'emozione, la vecchia nutrice corse nella camera della regina, dove la trovò immersa in un sonno tranquillo. Scuotendola delicatamente, la chiamò a svegliarsi con la voce tremante d'urgenza. Odisseo era tornato. Era tutto finito. I pretendenti giacevano ammucchiati nel cortile. Non aveva sentito nulla. Doveva venire subito. Penelope si destò, stirandosi e strofinandosi gli occhi. Poi sospirò con incredulità. L'euforia della nutrice le parve uno scherzo crudele. Perché svegliarla con un tale inganno, giocando con le sue più profonde speranze? Aveva dormito così serenamente e ora veniva ingannata. Solo la veneranda età della nutrice la salvò dalla sua ira. Ma Euriclea insistette, la voce ferma e sicura. Non era uno scherzo, Odisseo era tornato e con l'aiuto di Telemaco aveva sterminato fino all'ultimo dei pretendenti. La grande vendetta si era compiuta mentre lei dormiva. Penelope disse: «Ah, madre, non gioire troppo presto. Sai bene quanto io desideri il ritorno di Odisseo, ma conosco anche i modi degli dei. Essi vagano per la terra, premiando i giusti, sorprendendo i malvagi e punendo le antiche colpe. Se davvero i pretendenti sono stati uccisi, deve essere stato per opera di un Dio, mosso dalla mia sofferenza. Come potrebbe un solo uomo, persino più forte e coraggioso di Odisseo, aver compiuto un'impresa tanto impossibile? Ho ammirato l'intelligenza di quello straniero, ma non mi ha ricordato Odisseo. No, non era il mio valoroso e impavido marito. Ma andrò a vedere con i miei occhi. Guarderò con attenzione ciò che è accaduto e parlerò con mio figlio. Se quello straniero è davvero mio marito, lo riconoscerò attraverso segni segreti. Ma se è un dio, come sospetto, gli faremo sacrifici per onorarlo e offrirgli il nostro culto». Scese nella sala, dove trovò Odisseo seduto accanto al fuoco, appoggiato a una colonna. Non alzò lo sguardo, ma attese che sua moglie parlasse. Penelope si sedette di fronte a lui in silenzio per lungo tempo. A volte, guardandolo attentamente, le sembrava potesse essere lui. Ma poi, quando i suoi occhi cadevano sulle vesti lacere, il dubbio la assaliva di nuovo. Telemaco, sopraffatto dall'emozione, si rivolse a sua madre incredulo. Possibile che non riconoscesse il proprio marito? Il suo cuore era davvero così insensibile? Ma Penelope, ancora paralizzata dallo stupore, rispose con dolce fermezza. Sbagliava ad accusarla di indifferenza. Non era insensibile, ma muta dallo sbigottimento. Non riusciva a comprendere un miracolo simile. Non osava rivolgersi a quell'uomo né guardarlo negli occhi. Se era davvero Odisseo, presto si sarebbero riconosciuti, perché c'erano segreti tra loro che nessun altro poteva conoscere. Odisseo la osservò con un sorriso di comprensione. La rassicurò che aveva tutto il diritto di esitare, poiché appariva davanti a lei in vesti logore, irriconoscibile dopo tanti anni. Non la biasimava per la sua cautela, ma non c'era tempo per indugiare in questo ricongiungimento. Un pericolo più grande incombeva su di loro. I pretendenti giacevano morti e presto le loro famiglie avrebbero chiesto vendetta. Non avevano ucciso un solo uomo, ma più di 100. Come avrebbero potuto difendersi dall'inevitabile ira della città? Telemaco, umiliato dal peso delle parole di suo padre, si sottomise senza esitazione. Nessun mortale era saggio quanto Odisseo. Qualunque cosa decidesse, loro l'avrebbero seguita. Sarebbero rimasti al suo fianco e lo avrebbero aiutato in ogni modo possibile. Odisseo dichiarò: «Allora vi dirò ciò che mi sembra saggio. Per prima cosa, ognuno di noi deve fare il bagno e vestirsi con gli abiti più belli. Anche le donne dovranno indossare le loro vesti da festa, come è giusto nel giorno in cui il loro padrone è tornato. Il cantore dovrà suonare la cetra, affinché chiunque passi vicino alla casa creda che Penelope stia celebrando il suo matrimonio. Poi, all'alba,
Lasceremo il palazzo e fuggiremo alla tenuta di Laerte, dove gli dei ci guideranno oltre. L'intera casa seguì immediatamente i suoi ordini, e presto la sala, che solo un'ora prima riecheggiava dei colpi mortali della lancia di Odisseo e sembrava un campo di battaglia, fu riempita da musica e canti gioiosi. Nel frattempo, anche Odisseo andò a lavarsi e a liberarsi dei suoi stracci. La vecchia governante lo condusse a un bagno caldo e, dopo averlo lavato, gli unse il capo con olio prezioso. Poi, mentre usciva, la dea Atena gli restituì all'istante la bellezza di un tempo. Apparve più alto e più forte, le chiazze calve sul capo scomparvero e i suoi capelli tornarono a brillare in onde folte e brune. Le sue guance si accesero di un nuovo colore e il torpore svanì dai suoi occhi, che ora ardevano di vita. Accecata dalla trasformazione miracolosa, la governante gli porse una tunica raffinata e un mantello. Vestito da re e da eroe, il vittorioso Odisseo rientrò nella sala. Un silenzio carico di stupore calò nella stanza, mentre tutti lo fissavano con meraviglia. Penelope balzò in piedi, sopraffatta dalla gioia. Lui era lì, davanti a lei, esattamente come lo ricordava, immutato dal giorno in cui l'aveva lasciata tanti anni prima. Eppure un dubbio offuscava la sua felicità. Poteva davvero essere lui? O era forse un crudele inganno inviato dagli dei? L'incertezza la paralizzò e si lasciò cadere di nuovo sulla sedia, incerta se credere ai propri occhi. Odisseo si fece avanti, le braccia tese, ansioso di stringerla a sé. Non lo avrebbe riaccolto come suo marito? Aveva desiderato rivederla per tutti quegli anni solo per trovare il suo cuore chiuso a lui? Ma quando vide che esitava si voltò, addolorato, e chiamò Eurinome affinché preparasse il suo letto, così che potesse ritirarsi nella sua tristezza. Penelope, osservandolo attentamente, diede le sue istruzioni. Il letto doveva essere sistemato fuori dalla loro camera, ovunque lui volesse, e preparato con coperte morbide e lenzuola pregiate. Questo era il suo ultimo test, la prova definitiva. Solo il vero Odisseo avrebbe conosciuto il segreto del loro letto nuziale. Alle sue parole, Odisseo si immobilizzò. Se il letto poteva essere spostato, allora la loro camera era stata distrutta. Lui stesso l'aveva costruita, intagliando la struttura nel tronco dell'antico ulivo che cresceva nel cortile. Era radicato nella terra, inamovibile, a meno che l'albero stesso non fosse stato abbattuto. Odisseo esclamò: «Se il letto può essere portato fuori, allora qualcuno ha distrutto la nostra camera nuziale. Io l'ho costruito con le mie mani, scolpendolo dal tronco dell'ulivo». Penelope rispose con grande passione: «Odisseo, mio caro Odisseo, ora so che sei veramente tu, perché nessuno in questa casa conosce quel segreto, eccetto noi due. Benvenuto, mio amato marito, per cui ho versato lacrime innumerevoli, vegliando notte dopo notte, pregando gli dei per il tuo ritorno. Benvenuto, benvenuto, ma non adirarti perché non ti ho riconosciuto subito, né ho creduto alle tue parole al primo ascolto, come una fanciulla ingenua. Ci sono troppi uomini ingannevoli. Oh, se solo potessi sapere quale lotta si è combattuta nel mio cuore, mentre ardevo dal desiderio di abbracciarti. Il mio gelo non è mai stato reale, è stato solo il riflesso del dolore immenso del mio amore. Le loro lacrime si mescolarono e Penelope si strinse contro il petto del marito ritrovato, sopraffatta dalla felicità. Non trovava parole per esprimere i suoi sentimenti, solo profondi sospiri di sollievo e amore. La mezzanotte era passata da tempo quando Eurinome portò una torcia per guidarli verso il loro riposo. Capitolo 13. Il giudizio finale di Odisseo. Prima dell'alba, dopo solo poche ore di sonno, Odisseo si alzò e svegliò sua moglie, Telemaco e i pastori. Odisseo dichiarò: «Venite presto, amici miei. Dobbiamo raggiungere la tenuta di mio padre prima del sorgere del sole. Presto, la notizia della morte dei pretendenti si diffonderà su tutta l'isola, e i principi, i cui figli non sono tornati a casa, verranno a cercarli. Se si uniranno e guideranno il popolo contro di noi, non potremo resistere a lungo. Per questo ci nasconderemo nel giardino lontano di Laerte, nelle campagne.
Poi qualche dio ci guiderà su cosa fare. Ma tu, Penelope, devi restare qui finché non ti manderò a chiamare. Ritirati nelle stanze superiori con le tue ancelle e rimani lì in silenzio. La loro vendetta non ti raggiungerà. Non appena Odisseo ebbe finito di parlare, gli uomini raccolsero le armi e si misero in cammino. Con la prima luce dell'alba raggiunsero le terre recintate che circondavano la tenuta di Laerte. La sua casa si trovava all'ingresso, circondata dagli edifici della fattoria, mentre i lavoratori erano già al lavoro nei campi. Laerte, tuttavia, si trovava nel frutteto, intento a curare gli alberi che tanto amava, come faceva ogni giorno. Telemaco informò i servi che uno straniero desiderava parlare con il vecchio re. Nel frattempo, Odisseo si rivolse al figlio e ai due pastori, abbassando la voce affinché solo loro potessero sentirlo. Ordinò loro di restare lì e di preparare un maiale grasso per il sacrificio. Lui sarebbe andato da solo dal padre per metterlo alla prova e vedere se, dopo tanti anni, lo avrebbe riconosciuto. Solo dopo lo avrebbe condotto con sé per condividere un pasto insieme. Odisseo trovò suo padre intento a scavare intorno a un albero di pero nel frutteto ben curato. Era così concentrato nel suo lavoro che non si accorse del nuovo arrivato. Il cuore di Odisseo si strinse alla vista di quell'uomo anziano. Laerte indossava una tunica sporca e ruvida, rattoppata più volte. Aveva avvolto strisce di pelle di bue intorno alle mani e alle caviglie per proteggersi dalle spine e portava un berretto di pelle di capra per riparare la testa calva dall'aria fredda del mattino. Finalmente si raddrizzò e vide lo straniero ben vestito che gli stava davanti. Odisseo disse: «Salute a te, vecchio. Ti prendi grande cura del tuo giardino. I tuoi alberi e le tue viti prosperano, eppure tu sembri trascurato. Quale padrone avaro ti lascia andare in giro vestito di stracci come un mendicante? Dimmi, dove mi trovo? Voglio chiedere indicazioni per il palazzo di Odisseo. Desidero vedere quel nobile eroe. Un tempo fu mio ospite durante i suoi viaggi, e poiché il mio cammino mi ha condotto a Itaca, mi sono fermato qui per visitare il mio caro amico». Laerte rispose: «Mi dispiace, straniero, ma sei arrivato troppo tardi. Non sappiamo cosa sia accaduto a Odisseo. Potrebbe essere annegato in mare, oppure le sue ossa potrebbero giacere su qualche spiaggia lontana. Sono passati 10 anni dalla fine della guerra di Troia e lo abbiamo atteso ogni singolo giorno. Io sono colui che lo piange di più, perché sono suo padre, Laerte. Sua madre è già morta di dolore, ma io non ho ancora ricevuto la liberazione dalla mia sofferenza». Odisseo, colmo di compassione, lo esortò a non piangere più, assicurandogli che gli dei avevano in serbo per lui una grande gioia e che avrebbe rivisto suo figlio prima di morire. Ma Laerte, stanco di tanti anni di attesa, esitava a credere a parole tanto audaci. Implorò la verità, chiedendo cosa lo straniero sapesse di Odisseo, dove lo avesse visto e quanto tempo fosse passato. Odisseo rispose che erano trascorsi circa 5 anni dall'ultima volta che l'aveva incontrato, ma si stupì che Laerte non avesse già sentito le voci che si diffondevano ovunque. Si diceva che Odisseo fosse tornato, solo per trovare la sua casa invasa da pretendenti arroganti che avevano sperperato la sua ricchezza e perseguitato sua moglie. Le voci parlavano di come, con astuzia o con la forza, li avesse annientati e ripreso il suo posto di padrone della casa. Il vecchio, sopraffatto dalla speranza, si lamentò che, se solo fosse stato vero, cercò disperatamente una conferma, domandandosi se lo straniero fosse un messaggero divino venuto a portargli quella notizia tanto attesa. Odisseo, la voce tremante per l'emozione, lottava per trattenere le lacrime. Chiese a Laerte se fosse vero che un tempo gli aveva donato l'albero di fico che cresceva lì vicino, quando era solo un bambino. Laerte annuì, confermando il ricordo. Odisseo continuò, rievocando la fila di peri, le lunghe passeggiate tra le siepi e le lezioni che suo padre gli aveva impartito, insegnandogli i nomi e gli usi di ogni pianta. Con ogni parola, il volto di Laerte cambiava. Il respiro gli si fermava in gola. Poi, sopraffatto dal riconoscimento, Laerte gridò, implorando una prova. Il suo cuore
diviso tra speranza e incredulità, supplicava un segno, qualcosa oltre le parole che potesse confermare la verità. Odisseo, con gli occhi lucenti di gioia, sollevò la tunica e mostrò la cicatrice sulla gamba, la ferita lasciata dalla zanna del cinghiale sul monte Parnaso. Gli ricordò di come sua madre e suo padre l'avessero mandato lì per ricevere i doni promessi da suo nonno Autolico. A quel punto non vi era più alcun dubbio. Il vecchio re, vedendo con i propri occhi il segno inconfondibile, seppe la verità: suo figlio era tornato. Le ginocchia di Laerte tremarono mentre riconosceva la cicatrice. Senza esitare, abbracciò il suo amato figlio, che lo ricoprì di baci. Poi Odisseo gli raccontò tutto: il lungo viaggio, le sofferenze e infine la strage dei pretendenti. Laerte disse: «Ora vedo che gli dei immortali governano ancora. Finalmente è stata fatta giustizia. Ma, figlio mio, come sfuggirai alla vendetta che un simile massacro attirerà su di te?» Odisseo rispose: «Non preoccuparti di questo. Se l'amore del popolo non mi proteggerà, lo spirito di Tiresia mi ha promesso un rifugio nelle terre dell'entroterra, dove mi attende una vecchiaia serena e felice. Ma ora andiamo al palazzo, dove Telemaco e i miei fedeli servitori ci attendono. Tu devi vestire come si addice a un re». Quando tutto fu pronto, la compagnia gioiosa si sedette a mangiare insieme. Nel frattempo, le voci sulla terribile sorte toccata ai pretendenti si diffusero per tutta la città. I loro padri e parenti si radunarono in massa nel mercato, infiammando il popolo con la loro collera. A guidarli era Eupite, il padre di Antinoo, che più di chiunque altro aveva sperato che suo figlio ottenesse la mano della bella Penelope e regnasse su tutta Itaca. Con un discorso appassionato cercò di convincere tutti a vendicarsi, ma non tutti erano d'accordo, specialmente dopo aver ascoltato Medonte e Aliterse. Medonte avvertì con urgenza i suoi concittadini che Odisseo non aveva ottenuto la vittoria con la sola forza delle sue mani, ma con l'aiuto degli dei. Aveva visto con i propri occhi la dea, travestita da mentore, combattere al suo fianco e deviare le lance dei nemici. Prima ancora che rivelasse la sua potenza scuotendo lo scudo, molti erano già caduti sotto i colpi di Odisseo. Per questo li esortò a non opporsi a lui, avvertendoli che farlo significava schierarsi contro il volere divino. Aliterse, il saggio vegliardo, si unì alla supplica, esortando gli uomini di Itaca a deporre le armi e a lasciare Odisseo in pace. Egli non aveva fatto altro che eseguire la vendetta degli dei. Molti tra la folla furono d'accordo e, in silenzio, tornarono alle loro case, rifiutandosi di sfidare il destino. Ma gli amici dei pretendenti uccisi e i fedeli seguaci di Eupite si rifiutarono di ascoltare. Si armarono e marciarono verso i giardini di Laerte, dove Odisseo e la sua famiglia erano già pronti per la battaglia. Laerte, colmo di orgoglio e di eccitazione, dichiarò quel giorno glorioso, poiché avrebbe avuto l'onore di combattere al fianco di suo figlio e di suo nipote. Mentre parlava, Pallade Atena, ancora sotto le sembianze di Mentore, si avvicinò a lui e gli riempì il cuore di nuovo vigore. Lo spronò a farsi avanti e a dare inizio alla battaglia, scagliando la prima lancia contro il nemico. Con una preghiera a Zeus, il vecchio re lanciò il suo giavellotto. Colpì nel segno, trapassando l'armatura di bronzo e conficcandosi nel petto di Eupite. Nello stesso istante, un fulmine infuocato si abbatté dal cielo, squarciando la terra tra i combattenti. Quel terribile presagio, unito alla morte del loro capo, gettò il nemico nel panico e nella confusione. Allora la dea avanzò e proclamò: «Uomini di Itaca, ascoltate la mia voce e ponete fine a questo inutile spargimento di sangue. Deposte le armi, poiché questo conflitto non porta altro che dolore agli dei immortali che vegliano dall'alto. Le vie della violenza e della vendetta conducono solo a nuove sofferenze e distruzioni. Ricordate che siete tutti figli di questa sacra isola, vicini, amici e parenti. Tornate ora alle vostre case e ai vostri focolari, prima che altro sangue bagni questa terra benedetta». Nessuno osò sfidarla,
Anche i guerrieri più coraggiosi abbassarono le armi, decidendo di non combattere più contro colui che aveva la giustizia dalla sua parte. Con il tempo, l'odio si dissolse, perfino tra i padri dei pretendenti caduti. La saggezza, la generosità e la rettitudine di Odisseo conquistarono il popolo, e persino i suoi nemici più ostinati divennero suoi alleati. Odisseo non dimenticò il voto che aveva fatto nella terra dei morti: offrire un giovane toro agli dei dell'oltretomba e un ariete nero allo spirito di Tiresia una volta tornato a casa. Gli animali sacrificali furono condotti all'altare, e mentre gli araldi preparavano un banchetto per il popolo, Odisseo compì il colpo mortale sui sacrifici. Quando le parti grasse cominciarono a bruciare sul fuoco sacro, egli alzò le mani e pregò solennemente: «Sacri dei dell'oltretomba, qui nel mio regno, adempio con gratitudine al voto che feci nel vostro. Ho affrontato innumerevoli prove, spesso scampando alla morte per un soffio, ma non ho mai cessato di confidare in un esito favorevole. Ora, dei misericordiosi, posso guardare al mio passato con gratitudine. Continuerò a offrire questi sacrifici, poiché è giusto onorare i defunti con il cuore sincero e non temere la dea della morte e del destino. Ma ovunque il destino possa condurmi, concedetemi di regnare sul mio popolo con saggezza e in pace, affinché il nome del grande Odisseo possa vivere per generazioni a venire».